Buon pomeriggio dallo stadio Dallara, Bologna-Napoli, 37esima giornata, ci siamo, l'ultimissima, l'atto conclusivo per quanto riguarda le trasferte. Abbiamo presenziato in tutti i campi d'Italia, ovviamente era doveroso concludere qui, anche se sembra un piccolo Maradona, perché qui ci saranno oggi circa 10.000 tifosi azzurri e qui dal settore ospiti dello stadio Dallara ce ne sono già tantissimi e c'è un clima di grande festa in attesa poi della vera festa, quella che ci sarà il 4 giugno per Napoli-Sampdoria, dove gli azzurri alzeranno il trofeo riportato in città 33 anni dopo. Nel frattempo oggi lo stadio Dallara tornerà ad essere azzurro, ci sono anche le prime incursioni davanti alla telecamera, ma accogliamo anche i primi ospiti. Ce n'è uno speciale perché ormai è un amico di Calcio Napoli 24, il signor Pasquale, presidente del club Napoli lì a Trento. Ovviamente non poteva mancare l'ultimissima trasferta anche per lei, perché ha fatte tutte. Ricordiamo che il signor Pasquale ogni volta da Trento a Napoli 800 km ha l'abbonamento allo stadio Maradona, quindi roba folle o comunque di un amore smisurato. Ecco, l'ultimissimo atto, cosa significa chiudere questa trasferta con questa trasferta, e immagino che verrà anche con la Sampdoria. Buongiorno a tutti, Pasquale, non potevamo mancare, noi qui al nord non perdiamo una trasferta, quindi se veniamo a Napoli ovviamente sono 200 km da qua a Trento, quindi siamo presenti anche oggi. E cosa dirti? È una bellissima giornata di sole, quindi si conclude proprio con il sole mio. Quindi, questo è bello, un sole mio. Perché negli ultimi tempi la sentivamo solo cantare, quindi stiamo vicini anche alle popolazioni emiliane che nell'altra parte della regione stanno affrontando delle difficoltà enormi, quindi noi siamo qua al Dallara a divertirci e quindi anche con un pensiero a loro. È vero, è arrivato il sole, o sole mio. Nel frattempo alle spalle vedete proprio i cancelli del settore ospiti con i tifosi che presto si raggrupperanno per accedervi. E qui è proprio estate, fa caldo, stiamo sudando, bottigline d'acqua, già ci siamo attrezzati, ma soprattutto ci siamo divertiti tanto in attesa della preparazione della diretta, proprio perché qui c'è un clima di festa non indifferente e chiunque passava per dire la propria e per manifestare questo entusiasmo dilagante. Certo, sono veramente felice di questo, anche perché tutti a Trento ci prendono un po' in giro, no? Ma quando festeggerete, quando finirà? Ma era talmente da tanto tempo che non si festeggiava e quindi siamo colmi d'amore per questa squadra che, permettetecelo, festeggeremo finché saremo esausti. La sensazione è che si festeggerà a Di Maro, si festeggerà a Castel di Sangro e smetteremo, doverosamente io aggiungo, perché è sempre bello festeggiare, arrivano tante cose meno piacevoli nella vita e quando poi arriva qualcosa di bello è giusto goderne fino alla fine, così come tutti i festoni a Napoli quando si toglieranno a mio avviso direttamente a fine agosto, anzi magari un pochino prima, giusto per l'inizio del campionato, però poi fino alla fine ce la godiamo. Esatto, diciamo che ce la goderemo anche sotto l'ombrellone, quindi al fischio d'inizio del nuovo anno promettiamo agli altri tifosi che non ci sopporteranno più di placare il nostro entusiasmo, non finire, placare. Esatto, che potrebbe riscoppiare. Allora, prima di salutarla volevo chiederle un parere per quanto riguarda questa questione di Luciano Spalletti. È vero che c'è una partita a ridosso, ma è altrettanto vero che c'è comunque un discorso importante da affrontare, perché Spalletti è stato l'artefice di questo successo quest'anno e allo stato attuale sono alte le possibilità che vada via. Prima mi diceva è una piccola macchia per quest'annata meravigliosa, come lo sta vivendo, e se proprio il mister dovesse andare via, quale tecnico le piacerebbe sulla panchina del Napoli? Allora guarda, ti dicevo che è una macchia perché noi sembra proprio una scongiura, cioè non riusciamo a goderci nulla che non arriva un temporale, no? E questo è arrivato come oggi, la giornata di sole arriva questo fulmine all'improvviso e Luciano Spalletti, io cosa gli posso dire, mister?
Napoli la ama, ma dove può trovare un'altra piazza come Napoli? Lei ne ha girate di piazze, quindi non faccia il restio, dai, sopporta un po' questo nostro modo di fare che magari... ma io penso che si avvicina pure un po' al toscano, no? Perché anche il toscano è vigoroso, sì, è orgoglioso, quindi io spero che lei resta, mister, quindi non voglio nemmeno dire chi vorrei. Okay. Vorrei Luciano Spalletti per portare avanti un discorso con una squadra che ha ancora da crescere secondo me, quindi mister ci ripensi. È vero, parleremo di mister Spalletti, del futuro e dei possibili sostituti, ma lo diciamo adesso e sia chiaro per sempre, noi ci auguriamo che resti mister Spalletti perché significherebbe tanta roba e soprattutto significherebbe che il prossimo campionato il Napoli parte con un vantaggio importante, partirebbe con un vantaggio importante anche con un altro allenatore, soprattutto se come dire, ben attrezzato, con un curriculum importante, un'esperienza magari anche vincente, ma soprattutto con Luciano Spalletti sarebbe tutta un'altra storia e noi ce lo auguriamo, quindi indipendentemente dai nomi che sentirete in questa diretta, l'augurio di Calcionapoli 24 ma in generale anche dei tifosi, considerando anche gli interventi delle altre partite, che resti Luciano Spalletti. Io ringrazio il signor Pasquale, non vedo più, prima qui c'era una figura mitologica. C'era una figura mitologica prima che voleva essere intervistato, sarebbe stato molto divertente, non lo vedo più e temo seriamente per la sua vita perché probabilmente le forze dell'ordine sono intervenute e insomma stava distribuendo un po' di bibite, è stato pure molto gentile offrendone un po' a Calcionapoli 24 TV, e insomma se dovesse trovare questa figura mitologica un signore napoletano molto molto simpatico al di là degli scherzi, magari può indicare che noi siamo sempre qui. Lui è andato via, immagino, presumo il perché, però insomma se lo dovesse trovare tornano sul luogo del delitto. Ecco, quindi potrebbero ritornare. Io la ringrazio per la compagnia, per la chiacchierata e ci vediamo magari dopo, ma ci sono altri ospiti perché qui c'è il signor, salve? Ciccarelli Pasquale. C'è un altro signor Pasquale, anche il precedente tifoso si chiama Pasquale, io mi chiamo Pasquale, quindi insomma ci mancava solo un ciuccio. Allora signor Pasquale, lei da dove viene? Noi veniamo da Rimini, abbiamo rinunciato a una giornata di mare per venire a vederci questo grande Napoli. Speriamo che sia un sacrificio giusto. È un piacere. Assolutamente, no, però speriamo che il Napoli vinca pure in modo che andiamo un pochino. Signora, se faccia un passo immagino la moglie, salve. Salve. Caterina. Allora, ha accompagnato suo marito qui, nipote. Perfetto, magari dopo anche le portiamo in diretta, anche adesso, come volete, un saluto in diretta. Salve, Nadia. Diana. Ecco qui, quindi niente mare per questo Napoli. Merita questo Napoli, ci ha dato delle soddisfazioni immense quest'anno e speriamo che anche l'anno prossimo possa farci godere ancora una volta di più. Magari anche in Champions. Magari con Spalletti, perché Spalletti è una persona seria, una delle poche persone serie. A proposito di mister Spalletti, ne stavamo parlando prima, cosa dobbiamo fare per convincere mister Spalletti? Prima, basta che guardi Napoli e i napoletani. Ed è subito, io credo che i problemi siano altri, non legati all'amore travolgente della città, assolutamente questo no, anche perché il mister è innamoratissimo, qui si suda già nel frattempo. Grande presidente, però un po' particolare. Sì, sono due caratteri forti e probabilmente muro e muro. Non facciamo niente, non risolviamo niente. Però ne abbiamo avuto sempre dei grandi allenatori, Benitez, Sarri. Quindi la nostra certezza è che avremo sempre dei grandi allenatori, con dei grandi calciatori. Aurelio De Laurentiis. Il fulcro del Napoli, diciamo la verità. Aurelio ha una grande qualità, quella di aver fatto cinema, conosce le persone e conoscendo le persone sa scegliere le persone giuste. Quindi su questo non avremo mai nessun dubbio. Però Spalletti io spero che rimanga perché è stato veramente un grandissimo allenatore. Ci ha dato una soddisfazione immensa. Abbiamo una soddisfazione che mancava da 33 anni. Come avete vissuto questa esperienza, questo scudetto storico? Cioè, io ho detto in altre dirette che tutti quanti noi saremo in una pagina di storia futura. Ci auguriamo che questa vittoria, questo scudetto diventi un'abitudine a Napoli. Però nel frattempo, con il dubbio del domani, nel frattempo questo è un evento storico, avendo aspettato 33 anni. Come lo avete vissuto? Guarda, per noi è stato bellissimo anche perché non essendo a Napoli, insomma, lo sentiamo ancora più forte, no? Ritorna alle radici, quindi è motivo di grande orgoglio. Orgoglio, bravo. Sì, tantissimo orgoglio, è vero.
Possiamo fare una cosa, voi restate qui a vedere la partita, io vado a Mare dove dovete andare voi, che sono 5 minuti e qui già si suda, oddio, magari un po'... esatto. Vittorio, un ombrellone non sarebbe male, Saluto, ne approfitto per salutare Vittorio Bernardo dietro la telecamera. Lo scudetto dell'anno prossimo il Napoli lo può vincere di nuovo? Sei fiduciosa? Bisogna vedere, che sensazioni hai? Lo vince, sempre Forza Napoli. Perfetto, lo vinciamo quest'altro scudetto? Io penso che lo scudetto è soprattutto una soddisfazione europea, perché ce la meritiamo. Veramente ce la meritiamo. Già è arrivata quest'anno perché comunque è un traguardo storico, però arrivare ancora più in fondo, 80 milioni di napoletani in tutto il mondo, meritiamo di avere questa soddisfazione. E siamo ritornati agli stadi, abbiamo inseguito il Napoli ovunque per questo grande Napoli, dopo 33 anni. E si conclude oggi, almeno per quanto riguarda le trasferte. Grazie mille a questa bellissima famiglia di tifosi del Napoli. E quindi abbiamo mostrato le prime immagini dal settore ospiti del... Ragazzi, se volete è una chiacchierata tra amici, non vi preoccupate, venite, vieni. Vieni. Ciao, come ti chiami? Bruno, allora da dove vieni? Da San Giorgio a Cremano. Ah, perfetto, zone mie, Ponticelli, quindi ecco qui. Allora, Bruno, volevo chiederti cosa ti aspetti oggi questa partita e chi ti aspetti, considerando che ci sono un po' di assenti, magari vorresti vedere qualche giocatore poco utilizzato in campo o la formazione tipo, almeno lì dove è possibile? Se c'è la possibilità attualmente facciamo giocare tutti, dato che il campionato è finito, però questo non significa che non dobbiamo portare i risultati. Facciamo giocare tutti, ma comunque con la stessa determinazione. Bisogna vincere perché comunque bisogna chiudere in una maniera importante. C'è stata una vittoria bella contro l'Inter e si può centrare il record di 92 punti, quindi bisogna vincere. Senti, ma Luciano Spalletti, bisogna parlare doverosamente del mister perché c'è la seria possibilità che vada via. La tua sensazione, come stai vivendo eventualmente questo addio? Un tifoso in precedenza diceva dispiace, sarà una brutta perdita, ma al contempo De Laurentiis ha sempre garantito ottimi allenatori. Sei d'accordo con queste parole o sarà una brutta botta in senso assoluto all'eventuale partenza del mister? A parte sono d'accordo, però comunque il lavoro che ha fatto Spalletti quest'anno non è un lavoro facile e non facile da ripetere, quindi comunque sarà una grave perdita. Perfetto, se eventualmente dovesse andare via, noi ci auguriamo di no. C'è un nome che ti piacerebbe in particolare al suo posto? Ma no, basta che dia al 100% e non venga solo per prendere dei soldi. Perfetto, grazie mille a Bruno. Ragazzi, se volete intervenire in diretta, se volete intervenire siete i benvenuti. Molti sono in incognito, bisognerebbe capire cosa significa questo incognito. Nel frattempo Vittorio, nel frattempo disturbano anche Vittorio, ne sono così tanti, chiedono informazioni e chiedono aggiornamenti anche al povero Vittorio che ormai è travolto. Vittorio, riusciamo a girare un po' la telecamera per mostrare le immagini e far vedere un po' come qui siamo in una piccola piazzetta strada di Napoli, praticamente tutta azzurra, si vendono maglie, sciarpe azzurre, si vendono gadget partenopei napoletani ed è bello perché è una grande festa e noi la commentiamo con i tifosi del Napoli. Due tifosi litigano per chi deve venire in diretta, noi li portiamo, è una chiacchierata tra amici, ragazzi, niente vergogna. Vieni, ci facciamo una chiacchierata. Eri meglio tu perché lui è troppo alto, vedi, mi fa fare ancora più brutta figura, ecco, vedi. Allora, se mi puoi portare uno scaletto al massimo, se proprio mi vuoi dare una mano. Allora, salve lì su, e volevo chiederti, scherzi a parte, come ti chiami? Francesco, Bologna-Napoli, che partita ti aspetti? E soprattutto che partita ti aspetti e chi vorresti vedere in campo? Chi vorrei vedere in campo i titolari, ma perché lì dove è possibile, perché ci siamo affezionati più che altro, è una questione di affetto verso i giocatori che ci hanno regalato un sogno. E che partita mi aspetto? Per me il Napoli deve vincere sempre, pure con Bologna, con l'Abino Lef, con chi è, l'importante è vincere, sempre. Perché bisogna centrare questo record di 92 punti che può significare poco ma significa anche tanto. Volevo chiederti, Luciano Spalletti, che sensazione hai? Resta il mister, un colpo di scena finale o ormai è già andato? Ma non lo so, quest'anno ci ha regalato sorprese una dietro l'altra, quindi non mi aspetto niente, finché non c'è scritto, finché non c'è un'ufficialità
Può essere pure che il 4 giugno a Maradona annunciano, non lo so. Aspettiamo De Laurentiis, fidiamoci del presidente, ogni tanto fidiamoci del presidente, che ci ha buttato il scudetto. Senti, hai paura di perdere qualcuno in particolare quest'estate tra i big, i titolari che tu dicevi? Uno in parte lo bottoca, l'orologio. Che se dovesse andare via lui sarebbe difficile poi rimpiazzarlo. Può essere più difficile da rimpiazzare, mentre Osimhen, cioè per me Osimhen sì, anche gli altri, però lo bottoca in particolare. Giocatore oramai troppo centrato nel sistema di gioco, nello schema, c'entra troppo. Perfetto, perfetto, io ti ringrazio per questo intervento. Se tu ti vuoi aggiungere per una chiacchierata veloce, no, a vergogna, noi abbiamo ascoltato i primi commenti. Ciao, come ti chiami? Maurizio. Maurizio, da dove vieni? Da Napoli. Ah, proprio da Napoli. Allora sei venuto fin qui per l'ultima trasferta di questa stagione, che stagione è stata? Come l'hai vissuta? La stagione è bellissima, l'ho iniziata a Verona e l'ho finita a Bologna. Una stagione bellissima, veramente. Ci sarai anche con la Sampdoria? Spero di sì, per il fattore biglietti. Prenderai parte alla Royal Rumble dei biglietti che partirà lunedì, domani? Ci sarà una guerra sicuramente. Una guerra anche proprio per... Napoli è un popolo grande, grandissimo, eccezionale, bellissimo. Eppure perché è probabilmente Napoli-Sampdoria la partita più desiderata dell'era De Laurentiis, no? Considerando la coppa che si alzerà allo stadio, considerando tutta una serie di fattori, e volevo chiederti per il prossimo anno, se resta Luciano Spalletti il Napoli potrebbe partire favorito, se non resta Luciano Spalletti come la vedi? Guarda, ti parlo proprio sincero, credo che i napoletani devono imparare da quest'anno. Sono andato via un paio di top player e abbiamo acquistato i giocatori che adesso sappiamo chi sono, però a inizio campionato nessuno ci credeva. Credo che la campagna acquisti non la dovremmo guardare più. Ok, quindi arriva un messaggio importante da questo tifoso, perché giustamente dice questa stagione sia da esempio, chiunque vada via, il progetto Napoli continua, il progetto partenopeo continua e arriveranno comunque rinforzi degni, così come se dovesse andare via Luciano Spalletti arriverà un allenatore che sicuramente farà bene, sicuramente preparato per Napoli, pure perché De Laurentiis non ha mai sbagliato l'allenatore, l'unica volta che l'ha sbagliato e con Ancelotti mi ha portato uno dei primi al mondo sulla panchina del Napoli, è subentrato Gattuso che comunque ha vinto una Coppa Italia. Diciamo che Ancelotti ha sempre allenato grandi campioni, non è che è un allenatore che è partito da zero, quindi ci vuole la squadra e ci vogliono i campioni per vincere. Se eventualmente dovesse andare via mister Spalletti, c'è un nome che ti piacerebbe in particolare? Dicono Luis Enrique, Conte, Gasperini. Tra i tanti quale sceglieresti? Conte, anche con un calcio meno bello però vincente. E anche con colori diversi da quelli azzurri? Sì, purché si vince. Sicuramente, ma basta che si vince. Poi perché... si vince o non si vince, l'importante è seguire la maglia e amare la maglia. A questo punto ti piacerebbe anche Gasperini, i tifosi del Napoli sono un po' contrari. Chi viene, l'importanza è che non sfasciamo tutto come hanno fatto altre società. Ok, io ti ringrazio. Volevo salutare mia mamma, ti amo mamma. Ecco qui una dedica bellissima alla mamma, ci vuole sempre una dedica alla mamma perché insomma dobbiamo anche ringraziare chi ci ha tramandato questa passione e negli ultimi anni soprattutto non sono solo più i papà ma sono anche le mamme. Prego, in diretta. Ciao, sì, ciao, come ti chiami? Beh, Paolo, noi siamo già visti a Lecce, abbiamo una bella chiacchiera a Lecce, anche oggi possiamo dire che mentre a Lecce aspettavamo, oggi lo siamo, quindi forza Napoli, siamo campioni d'Italia, eccoci qua. Allora, io vedo il bicchiere ancora pieno, quindi presumo che tu sia ancora lucido, quindi ne approfittiamo per questa... Possiamo già chiacchierare, ci vuole poco, dopo questa è andata. Quindi... Allora ti ho beccato al momento giusto, nel frattempo importunano Vittorio, ma per fortuna sono amici, perché per un attimo ho temuto il peggio per Vittorio. Ok, l'importante è che sia un amico perché ho visto Vittorio un attimo braccato da un gruppo. Allora, vediamo, torniamo a noi. Ragazzi, perché questa data è importantissima, 4 maggio 2023, dove tutto ha avuto la nascita della storia. Abbiamo riscritto la storia e il Napoli è campione d'Italia, quindi niente, sono felicissimo come tutto il popolo napoletano nel mondo. Allora, cosa hai fatto tu il 4 maggio 2023? 4 maggio 2023 io credo che sia come l'11 settembre del 2001, tutti ricorderemo dove positivo, eravamo, positivo, per fortuna questa volta non negativo, sappiamo con chi eravamo e dove eravamo, io ero a Udine,
quindi anche proprio a Udine. Sì, nella parte finale ho fatto un'invasione, non all'inizio, e quindi ricordo benissimo di stavo con mio fratello, con Francesco, mio amico che è lì. Insomma, posso ricordare per sempre, posso portare, anche perché quest'anno ho fatto tutte le partite, quindi non ho saltato nulla, mi sento un uomo fortunato in quanto ci ho sempre creduto e oggi sono qui dove posso dire che nonostante abbiamo vinto io continuo a credere che il Napoli sia uno stato d'animo e sia appartenenza, non sia una cosa solamente sportiva. Quello è il problema che tante volte affronto con chi non tifa Napoli ed è di Napoli. Quindi niente, ricorderò per sempre quel momento con i miei amici e anche l'invasione di campo post Tarantelle però. Infatti io proprio questo volevo chiederti, approfittando del fatto che tu sia stato presente lì a Udine, cosa è successo considerandolo? Lo sappiamo cosa è successo, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo documentato, ci sono stati anche provvedimenti, però volevo proprio una tua prospettiva da come dire, testimone in diretta. Da testimone oculare ti dico che comunque non è mai giustificata la violenza, però è ovvio che nella vita se tu vieni istigato poi subisci una reazione, quindi se i tifosi del Napoli hanno istigato quelli udinese, da un lato potevamo aspettarci poi una cosa del genere, anche se comunque poi bisogna considerare che tra virgolette c'è... Perdonami, istigare entrare in campo, cioè capita con la Juventus, con il Milan, non ho mai visto queste scene, con il Napoli escono tutti pazzi, non ho capito. Non è stato, per carità, lo sa, io sono napoletano quindi difenderò sempre il mio popolo, però è anche da dire la verità, ecco. Se tu vai sotto quella curva e insulti con dei gestacci potresti aspettarti una reazione. È capitato, qualcuno l'ha fatto, ma comunque la violenza non è mai giustificata, è successo e quello che dico è che comunque il Napoli, cioè i tifosi napoletani insomma hanno fatto un'invasione comunque tutto sommato da vincitori, quindi era normale aspettare. Come si fa ogni anno per qualsiasi scudetto, per qualsiasi squadra. Sì. Quello che però mi dispiace sono quei, anzi, e voglio fare anche voglio dire una cosa a favore degli ultras di Napoli, dei signori, perché hanno rispettato comunque il lavoro tra virgolette delle forze dell'ordine, non sono entrati in campo perché comunque nonostante il problema loro hanno evitato di creare ulteriori problemi, perché comunque hanno festeggiato solamente quello che abbiamo vinto, cioè il tricolore dopo 33 anni, quindi sono stati dei signori. Perfetto, perfetto, noi ci auguriamo, sicuramente sarà così, questa trasferta sarà molto più amichevole, pure perché saremo in una piccola Napoli considerando i circa 10.000 tifosi azzurri, ma ci auguriamo che il prossimo anno ci possano essere trasferte molto più serene e positive, anche se la sensazione è che questa vittoria del Napoli abbia fatto un po' uscire fuori dagli schemi tutti, un po' di invidia, un po' di... si è innescato a mio avviso un meccanismo in Italia che lo possono vincere solo Juventus, Inter e Milan, finché siamo in quel triangolo ok, altrimenti fuori non troppo. Se poi addirittura il Napoli, che è il comune nemico, non si sa perché, insomma veramente si sclera, si esce pazzi come si dice a Napoli, e la sensazione è che loro non abbiano preso bene questa notizia, perché è come se si sia innescato anche un meccanismo per dire se lo hanno vinto loro potevamo vincerlo anche noi, dalla prospettiva della Fiorentina, dell'Atalanta, ovviamente contestualizzando le società e non le squadre e le rose, però è un po' questo il senso che in tutta Italia si è creata questa gelosia per il Napoli. Sono pienamente d'accordo con te, voglio fare delle osservazioni molto semplici. La prima è che appunto il Napoli ha stracciato il campionato, 20 secondi a più 16, ora non ricordo precisamente, non si può parlare di un campionato né falsato né un campionato semplice. Voglio ricordare alla squadra del Milan, è stata una squadra l'anno scorso estremamente fortunata, dove ha avuto tenacia, ma l'anno scorso comunque ha avuto la possibilità di vincere uno scudetto grazie al fatto che l'Inter e anche il Napoli sono venuti di meno, tutto qui. Il Napoli quest'anno ha devastato un campionato, ha rotto gli schemi, quindi al Napoli hanno fatto solamente complimenti. Purtroppo, voglio fare un'ultima osservazione, eravamo a tavola per festeggiare lo scudetto con degli amici e dicevamo il Napoli o lo vince con più 20 o se va punto a punto non lo vincerà mai, perché sembra quasi che poi si creano dei meccanismi e delle sudditanze che portano a Napoli a non festeggiare, a non vincere questo scudetto, e quindi portano poi al Napoli a sbagliare, tutto qui. Questa è la mia, cioè per me il Napoli quest'anno non ha paragoni, e sentire i juventini che dicono il campionato è falsato trovo veramente un'offesa all'intelligenza. Sì, serve un po', stavo dicendo proprio questo, serve onestà intellettuale, perché ragazzi questo campionato si può parlare da un certo punto di vista di campionato falsato sul piano della Champions, perché questo togli punti, metti punti, chi è quarto si ritrova quinto, chi è terzo si ritrova quarto, questo effettivamente crea confusione, crea malessere, crea una situazione anomala, e da quel punto di vista è così, però dall'altro per quanto riguarda il campionato ragazzi abbiate pazienza, siate seri,
ieri, perché il Napoli lo ha stracciato questo campionato, lo ha vinto, lo ha dominato, lo ha divorato, e quindi veramente non c'è nulla da dire. In passato è girata una classifica che mostrava dal secondo posto in giù, molti tifosi erano risentiti, io francamente non mi sono mai risentito, perché per me quello era un vanto, perché il Napoli è come se appartenesse tipo alla Premier League, fuori contesto, e quindi si guarda solo dalla seconda in poi. Non è mai capitato nella storia del calcio italiano, è capitato con il Napoli, quindi già quel fatto che, possiamo anche dire, parliamo dell'emittente DAZN che trasmette le partite, mostrò questa immagine di questa classifica, era per avvalorare il grande lavoro e soprattutto il distacco imbarazzante del Napoli nella zona Champions. Fu visto non benissimo, noi diciamo, almeno io, che invece fu una cosa molto interessante, perché appunto mostrava questa voragine che quasi ti porta a pensare che stia facendo un altro campionato, una Premier League che quest'anno avrebbe vinto anche contro i mostri del Manchester City. Io ti ringrazio, ti faccio smettere di sudare. Forza Napoli, Silvia ti amo, e nonostante sei juventina, un bacio a tutti. Questo è un problema, io ho una iastemma. Qui c'è un problema di cui avremmo dovuto parlare in diretta, ma magari ne parliamo la prossima diretta, che ce la porti. Sì, come siamo visti in altre parti, e ci vediamo prossimamente, anzi per l'anno nuovo in altre trasferte, perché io sono 17 anni che faccio questo, quindi continuerò come se ho sempre creduto, anche quando mi insultavano e dicevano porti peste, porti sfortuna, non andare. Quest'anno ha dimostrato. Tutti sul carro. Va bene? Forza Napoli, grazie, alla prossima. Grazie mille. Nel frattempo vediamo un po' di... Vittorio, mostriamoli questi tifosi, magari, mostriamoli, perché arrivano dei carichi enormi di... non sono bestie, assolutamente, dei carichi di tifosi del Napoli, dei pullman pieni, enormi, di tifosi azzurri che si fanno sentire e come, eccoli come si vede anche dalle immagini, sebbene ci sia lo stesso pullman davanti. Meraviglioso. Nel frattempo abbiamo un altro ospite qui, in diretta con noi, continuiamo a mostrare questa parte conclusiva di immagini, e possiamo tornare da noi, possiamo tornare qui. Vediamo, no, non ti preoccupare Vittorio mi chiedeva gentilmente se volessi spostarmi all'ombra, non fa niente, la giornata è battezzata sotto al sole e la finiamo qui, ragazzi. Allora ciao, come ti chiami? Salve Luigi. Giovanni. Allora ragazzi, io prima ho detto arriva un altro carico, qualcuno si è risentito mentre passava alle mie spalle perché ha detto che sono bestie, assolutamente no, anche perché io farei parte di queste bestie, quindi lungi da me, ma era solo per sottolineare come arrivano continuamente pullman carichi di tifosi del Napoli. Non siamo a Napoli ma siamo a Bologna, ma qui è già, immagino, il sesto che ho visto arrivare, quindi era per sottolineare più che altro questo. Voi appartenete a questo carico di bestie, mettiamola così per sdrammatizzare, sì, considerando anche come ci chiamano in tutta Italia. Apparteniamo al carico. Noi siamo il club Napoli-Brescia. Ok, io lo vedevo. Apparteniamo a tutti i club Wanama, è una fondazione che sta crescendo enormemente, ne siamo orgogliosi. C'è il nostro vicepresidente Roberto Stanzione che ne fa parte, e niente. Siamo felici di essere qui. Amici di Ciro Novellino, presumo che lui è un po' l'amico di tutti i club, un po' il collante dal punto di vista proprio con la redazione di Calcio Napoli 24. Allora passiamo al campo Bologna-Napoli. Che partita ti aspetti e chi ti aspetti, considerando un po' di acciacchi, li diciamo un attimo: Mario Rui, Lozano, Politano, quindi fascia destra totalmente da reinventare, e Elmas squalificato. Chi ti aspetti in campo in virtù di queste assenze? Ma diciamo che in questo momento come aspettative ce ne sono poche, anche perché continuiamo a festeggiare sia in buona che in cattiva giornata, così come Monza, Bologna, partite insidiose dove noi già abbiamo detto la nostra, sono gli altri che devono dimostrare qualcosina, sì. Quindi ovviamente come tutti i tifosi speriamo nella nostra vittoria della nostra squadra, e basta. Victor sicuramente ci regalerà l'ultima vittoria in trasferta e poi vedremo l'anno prossimo il volgersi della nuova stagione che verrà.
Vedremo l'anno prossimo. Io vengo da te proprio per chiederti dell'anno prossimo, perché potrebbe non esserci mister Spalletti in panchina, c'è purtroppo questa triste realtà che al momento non è una notizia certa, ma è comunque uno scenario possibile. Poi dopo passiamo anche dalla signora. Eventualmente dovesse andare via Luciano Spalletti, ti chiedo innanzitutto che sensazioni hai a tal proposito, ma se eventualmente dovesse andare via c'è un nome che ti piacerebbe in particolare? Allora, sicuramente il mister quest'anno ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Ha avuto, diciamo, la capacità di mettere insieme un gruppo di ragazzi dal punto di vista della qualità che non già si discutevano, però secondo me c'è stata molto la sua mano, anche a livello proprio mentale. Mi dispiacerebbe tanto perché è una persona che stimo tantissimo e tra i nomi che ne sento tanti in questi giorni, diciamo che per continuare a crescere soprattutto in Europa io sarei felice di Luis Enrique. Luis Enrique effettivamente potrebbe dare secondo me quel poco che manca per dire ancora di più la nostra in Europa, perché secondo me quest'anno, parlando della sfida col Milan, aperta e chiusa parentesi, secondo me è mancato qualcosa a livello di testa, perché secondo me il Milan non è assolutamente più forte di noi. Noi abbiamo visto, abbiamo battuto il Liverpool, l'Ajax, cioè in Europa secondo me noi ce la possiamo giocare. Perdonami, Vittorio, riusciamo a mostrare queste immagini girando un attimo la telecamera? Noi parliamo in sottofondo e poi ritorniamo da noi perché, perdonami solo un secondo, immagini non indifferenti, magari mi raggiungete qui, prego. Allora mostriamo un attimo queste immagini con tanto di coro, ricordiamo sempre che qui siamo a Bologna e non siamo a Napoli, ma ciò... L'entusiasmo è forte. Anche perché stiamo per arrivare alla battuta finale, agli atti conclusivi e quindi c'è quella voglia di scaricare questo entusiasmo e tutta l'energia accumulata durante la stagione, no? Quindi da questo punto di vista i tifosi vogliono sprigionare quell'urlo conclusivo che ci sarà a ridosso di Napoli-Sampdoria con la Coppa che si alzerà. Quindi dicevamo, voti, approvi Luis Enrique perché è un profilo che innanzitutto gioca a calcio, fa giocare bene le squadre, proseguirebbe sulla linea di Luciano Spalletti, in più potrebbe mettere quel quid internazionale che magari a Napoli quest'anno è mancato. Ecco, la serie di tifosi dire oggi mancano altre circostanze in Europa, si crea quindi quella voglia di poter crescere anche sul contesto internazionale e non solo per accontentarsi di stare in Champions. Bisogna mai accontentarsi. Il tifoso napoletano deve essere premiato di tutti i sacrifici che ha fatto in questi anni. Se ricordiamo 20 anni fa dove eravamo, le persone che sono andate della C1, Serie B, sempre presenti, per me la piazza di Napoli merita sicuramente molto di più. Il tricolore sicuramente è stato un grandissimo traguardo, però dobbiamo dire la nostra anche insieme. Il rammarico di quest'anno che secondo me, a mio modesto parere, dobbiamo tranquillamente arrivare in finale e giocarcela con chiunque. Già. Salutiamo tutti e andiamo via che siamo quasi pronti. Voglio salutare a tutto il club Napoli-Brescia che non ha trovato biglietto, altrimenti ne eravamo in tanti come sempre. Un saluto sempre a Roberto, al nostro vicepresidente Roberto, al presidente Massimo, un saluto alla mia famiglia e alla mia bambina. Un bacio a tutti e forza Napoli! Ciao. Rinnovo gli auguri rinnovo i saluti anch'io a tutto il nostro gruppo, ai nostri soci, vicepresidente Roberto e presidente Massimiliano e sempre forza Napoli. Grazie mille, il numero della vittoria, anche io ho portato bene, dai, speriamo. Allora, volevo fare gli auguri all'amico che ieri si è sposata, non sono potuto andare. Auguri a Geppetto. Auguri. Allora, salutiamo Marco Lombardi che oggi è anche impegnato in una bellissima cerimonia e voglio chiederti Bologna-Napoli che partita ti aspetti per il giocatore in particolare ufficiali. Allora vedi, mi hai aiutato, ecco qui. Ora le commentiamo insieme. Allora, Ullini tra i pali, Berensischi a destra, quindi riposa di Rachmani e Chimo centrale, dall'altra parte, considerando che magari lui è purtroppo ancora acciaccato, Anghissa, Lobotka e Zielinski in mediana, Zerbin sulla destra, come appunto giustamente in centrale, e Carraschi a sinistra, quindi Vittorio.
Vediamo, ci sono dei piccoli problemini tecnici, dobbiamo spostarci. Sì, dobbiamo sempre improvvisare, ma il bello della diretta, ciao, il bello della diretta è anche che hai anticipato la redazione di Calcio Napoli 24, perché in genere quando sono in diretta tutti hanno quell'accortezza di mandarmi le formazioni ufficiali. Lorenzo Sorianiello me le ha mandate giusto un secondo esatto che mi hai detto sono uscite le formazioni ufficiali, quindi ecco come Twitter aiuta anche i tifosi a fare i giornalisti, ed è una grande mano per noi, perché in questa baraonda, in questo contesto, con questo caldo, ogni tanto un aiuto servirebbe. Vittorio, noi possiamo proseguire, abbiamo giusto per comprendere, va bene, proseguiamo. Se mi vedono sempre così in tenuta, perché tutte le interviste con voi ce l'ho così, non è che i panni non li lavo, perché per una cosa scaramantica, da buona più che altro io ti ho visto grande, tutto scuro, che ti sei avvicinato verso di me e ho detto ecco qua, questa è una mira immazzata, invece fortunatamente si scherza, fortunatamente insomma è solo per commentare questo Napoli. E allora volevo chiederti, ti piace la formazione che abbiamo letto? Sì, mi piace perché comunque dobbiamo dare spazio anche a chi ha giocato meno, a questi ragazzi giovani che se non giocano non possiamo mai vedere che valore possono apportare a questa squadra, perché comunque l'11 titolare di Spalletti, quello che ha conquistato il tricolore, lo conosciamo a memoria, quindi una volta conquistato questo tricolore è giusto che diamo spazio. Mi dispiace che non gioca il mio conterraneo compaesano Gaetano, però sono contentissimo che io sono di Nola, siamo vicinissimi, però sono contento che giochi Zerbin, perché per lavoro sono a Novara e Zerbin è di Novara, e quindi speriamo in un gol di Zerbin, dai. Comunque un intreccio col tuo destino lo facciamo, attenzione alla telecamera, non vi preoccupate ragazzi, e quindi un pochino un intreccio lo abbiamo fatto. Siamo costretti ad emigrare dalle nostre terre, sì, per però un giorno poi ritornare. Però si porta la napoletanità in giro per il mondo, perché il fatto che oggi ce ne siano 10.000 un saluto al club Novara Partenopea, il nostro club, che abbiamo fatto anche una festa in settimana con i Foia e tutto, è stata una bella festa, diciamo non a Napoli, però sembrava Napoli. Ma è molto bello perché ci sono varie feste in vari contesti, e questo dimostra proprio ciò che stavamo dicendo, ci sono tantissimi tifosi ovunque che per motivi sociali, di vita, sono costretti a spostarsi, ma lasciano Napoli, ma in realtà la abbracciano ancora di più, perché poi cosa si innesca, e me lo potrai testimoniare, quel meccanismo che più sei lontano e più aumenta quel legame e quella voglia di sottolineare la provenienza. È vero, no, sono d'accordissimo con te, hai detto tutto giusto, c'è poco da aggiungere, Pasqua, è così. Purtroppo quando sei sopra, fuori casa, capisci ancora di più quando siamo odiati e fieri, come si dice nel nostro gruppo con gli ultras, il nostro vessillo, odiati e fieri. Nel frattempo ti picchiano, vedi, almeno lo fanno a te che sei un po' più grosso, non a me che piccolino, e sarebbero guai seri. Allora, prima di lasciarti volevo chiederti, questa querella Spalletti come la vedi, che sensazioni hai, un colpo di scena finale o stai già proiettato a un nuovo allenatore, e nel caso ti chiedo chi? Allora, io non sono in grado di giudicare, perché nel senso che sarò sempre grato a mister Luciano Spalletti per quello che ci ha dato, perché ci ha fatto vincere il tricolore, quindi io spero che quello che vogliono sia il presidente che Spalletti sia senza rimorsi e senza rimpianti, quindi che si lasciano in buone maniere. Io lo ringrazierò a vita perché ha dedicato il tricolore, e se devo fare un nome faccio il nome di Luis Enrique, per continuità di progetto, per il profilo internazionale e per quello che ci può dare. Cioè non lo vedo un passo indietro, capito? Lo vedo che continuiamo, si può aprire un ciclo con Luis Enrique, oppure se rimane Luciano, perché siamo abituati a colpi di scena, perché la parola che disse nella sua banda vi depisteremo mi sta risuonando in mente, e può darsi che c'è qualche sorpresa. Noi ce lo auguriamo, pure perché noi... un grande uomo, si è fatto il tatuaggio, quindi penso che non c'è nient'altro da aggiungere. Ha dato dimostrazione di affetto, noi gli saremo sempre grati a vita, mister. Sì, eterna gratitudine al mister che ha portato uno scudetto che mancava da 33 anni, pure perché è il principale artefice di questo scudetto, considerando tutte le premesse e tutte le situazioni. Scusami, prima di lasciarci volevo fare un saluto a tutto il mio paesino Piazzolla di Nola, e ai miei cari amici Antonio Palmatufano e Gennaro Tuzzolo, che sono compagni di militanza che oggi non sono potuti venire qua. Ottimo, li salutiamo tutti, e ti ringrazio. Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. E allora ritorniamo a noi. Prego, venga in diretta. Vittorio, abbiamo risolto quei problemini, tutto ok? Ok, salve, il signor Mario. Signor Mario, ci siamo già incrociati. Ci siamo incrociati a Torino qualche settimana fa, però oggi è la festa. Perfetto. Allora, oggi c'è la festa, perché qui non è Napoli-Sampdoria, ma è Bologna-Napoli, ma c'è già un po' un piccolo antipasto di quello che andremo poi a mangiare il 4 giugno. Per noi è la festa. Sì, lo immagino, quindi per voi state qui o dintorni.
giorni. Per noi oggi è la festa, io l'avevo già puntata questa qui, ma quando esce il calendario vedi Bologna, oggi è il 28 maggio, lo sapevo a settembre che io sarei stato qui oggi. Sì. Probabilmente non immaginava che sarebbe stato qui oggi da campione d'Italia. La speranza c'è sempre. C'era la speranza, malgrado le partenze, ci sono tifosi che hanno detto qui saremmo venuti a festeggiare lo scudetto, cioè ce lo saremmo giocati alla famosa ultima giornata. Sì. Nessuno pensava no, questa cosa qua. Ero a Torino. Sì. Immagino. Di cosa stiamo a parlare? Immagino. Allora, la partita di oggi, che partita si aspetta? No, una partita di fine stagione, il Bologna vuole fare bella figura, perché adesso avremo tutte le squadre dell'anno prossimo. Fare la partita contro il Napoli è sempre stato e adesso c'è un motivo in più, sfidare i campioni d'Italia. Noi abbiamo qualche rientri, insomma un po' di spazio, però sono fiducioso. Settimana scorsa Raspadori, gioca quell'altro Simeone? No, in realtà sono uscite le formazioni ufficiali e stanno in panchina, subentrano successivamente, però sicuramente avranno anzi la loro chance e potranno... Dire Osimhen, Kvaratskhelia è scontato. Magari la rivediamo insieme la formazione ufficiale, l'abbiamo già annunciata in diretta, ma ne approfittiamo di nuovo. Ringrazio Lorenzo Sorianiello che è sempre a supporto per la diretta dalla redazione per l'aiuto. Allora, Gollini tra i pali, quindi anche questa staffetta Meret-Gollini, che è un qualcosa di piacevole considerando che Gollini è un giocatore comunque importante. Berezinski a destra, riposa quindi il capitano, Rachmani, Kim centrali, Olivera a sinistra, terzetto composto da Anghissà, Lobot, Gazzielinski mediana, Zerbin a destra, Osimhen centrale e Kvaratskhelia a sinistra. Quindi Raspadori, Simeone dalla panchina, ma subentreranno e magari si toglieranno anche delle soddisfazioni. Elmas sicuramente entrerà, sicuramente mi farebbe piacere di Simeone perché è uno che ci ha tenuto alla maglia e l'ha dimostrato, per cui anche chi ha avuto poco spazio in questo Napoli si sente parte del progetto. Infatti noi non abbiamo ancora avuto nessun mal di pancia di gente, ora tranne quelli big che possono essere comunque ambiti, però tutti fanno parte di questo progetto, Spalletti compresi. Perfetto, speriamo, ci auguriamo che il mister ci possa fare questo regalo finale e restare in azzurro. Velocemente la saluto, l'anno prossimo che stagione sarà in caso di permanenza di Spalletti o in caso di addio di Spalletti? A questo punto nessuno di noi può dire niente, cioè noi ci aspettiamo un altro sconosciuto che è un altro Kvaratskhelia, quindi abbiamo dimostrato che i nomi altisonanti hanno sicuramente il loro peso, però un mercato oculato può comunque possiamo raggiungere l'obiettivo, logicamente senza stravolgere, cioè su un telaio consolidato un paio di persone, un paio di nuovi innesti possiamo continuare ancora a fare il sogno. Ottimo, la ringrazio per questo intervento ed è sempre il benvenuto, non so se... salve, come andiamo? Buongiorno, allora il tifoso nominava Elmas, nel frattempo continue incursioni, ragazzi attenzione alla telecamera, mi avvicino altrimenti di continuo sovrastano e Elmas non sarà della gara oggi, così come non ci saranno Politano e Lozano e Mario Rui per infortunio, ma ci sarà una squadra che sicuramente saprà dire la sua, anche perché è una signor squadra considerando quello che abbiamo letto per quanto riguarda le formazioni ufficiali. Si salutano le fidanzate? Salutiamo Valentina. Allora, volevo chiederle, Bologna-Napoli che partita si aspetta e soprattutto c'è qualche giocatore in particolare che voleva vedere in campo considerando anche le rotazioni? A parte che oggi sarà una partita di fine stagione senza impegno perché Napoli già ha ottenuto quello che voleva, però giustamente io voglio che Osimhen vinca la classifica dei capocannonieri. Perché... Vittorio, perché oggi passano tutti davanti alla telecamera? Non lo so. Non ci vedono. Non lo so. E come ti stavo dicendo che si è avvicinato Lautaro ieri, quindi Osimhen oggi deve segnare, perché magari
come già abbiamo vinto lo scudetto, lui vincerebbe la classifica dei capocannonieri, sarebbe una cosa bella, no? Una torta con la ciliegina sopra. E poi te l'ho detto già, è un divertimento per noi napoletani, come siamo stati a Monza, al di là del risultato, capito? Noi veniamo qua per la maglia, per la fete. Poi quello che succederà, succederà in campo. Attenzione ragazzi, attenzione alla telecamera, attenzione. Perché noi tifosi già siamo fieri della nostra squadra, che l'ha ottenuta. Poi sono tutte cose che vengono dopo, anche tu dicevi se resta Spalletti. Se Spalletti vuole restare, venga che resti, ma se lui non vuole restare può anche andare via. Occhio alla telecamera. Perché giustamente già uno che rifiuta Napoli non è che è una cosa bella per me. Poi giustamente sono cose societarie che noi non sappiamo all'interno. Sì. Secondo me è anche tutto un bluff quello che sta succedendo fra De Laurentiis. Non è il primo tifoso che lo dice. Poi, attenzione alla telecamera ragazzi, attenzione alla telecamera, grazie mille. Vado a vedere in settimana e si è tatuato una cosa del Napoli sul braccio, allora non lo so. No, ma infatti allora dobbiamo un attimo, attenzione alla telecamera, non so perché Vittorio oggi, allora facciamo un passo in avanti, le chiedo questa cortesia in modo che magari non ci travolgono in diretta. Allora diciamoci la verità, Luciano Spalletti si è fatto il tatuaggio del Napoli e per farlo, attenzione, nonostante anche qui attenzione la telecamera, oggi serve qualcuno dalla redazione solo per fare questo, un tatuaggio che significa tanto, significa che lui ha abbracciato non solo Napoli squadra ma anche Napoli città, non va via per un rifiuto nei confronti di Napoli ma perché probabilmente a livello societario ho un po' di scontri tra virgolette positivi con De Laurentiis, ma nel senso che sono due caratteri forti, o molto più verosimilmente il fatto che abbia dato veramente tante energie, forse tutto con questo scudetto. Ma tu lo sai come il nostro presidente a volte dice delle cose come l'ha detto verso gli ultra, no? E poi ha fatto un passo indietro e ha fatto pace con gli ultra. Attenzione ragazzi. Io penso che lui ha parlato sempre bene di Spalletti. Io non lo so se è vero questa cosa qua, perché poi lui non ha mai detto niente con Spalletti. Io onestamente non ci credo, però dobbiamo aspettare. Adesso ci godiamo questa festa, fra oggi e l'altra domenica, e poi dopo si vedrà. Dopo vedremo come andrà. Io la ringrazio allora, la ringrazio. A mia mamma e a mia figlia e a tutti quelli che mi vogliono bene. Sempre Forza Napoli. Perfetto. Io mi ricordo di te e appena ti ho visto, però l'unica cosa è sbagliato la direzione, per il mare è dall'altra parte sull'autostrada. Guardate qua ragazzi, io l'avevo promesso al suo collega, quello è vero. No, anche a me lo avevi promesso, non vorrei dirti sciocchezze, a Empoli ragazzi, guardate qua, questo scudetto. Mostriamolo Vittorio, uno zoom. E sulla mia pelle. Somiglia pure un po' a quello di Spalletti, Spalletti mi ha copiato e infatti devo far ricordare pure questo qua, guarda la camera qua. Ecco qui, mostriamo anche, ma io ho visto anche un altro però, Questo qua. Ho visto, no, questo non l'avevo visto, la siringa con le gocce di Napoli. La firma di Lozano e poi vabbè l'immenso ecco, io qui volevo arrivare. Diego, che tutti dobbiamo parlarne di lui, perché grazie a lui che siamo diventati grandi, io l'ho sempre detto, dobbiamo ricordare il grande Diego, perché grazie a lui che siamo grandi, nonostante noi abbiamo vinto lo scudetto. E poi volevo dire, siamo l'unica piazza che nonostante abbiamo vinto lo scudetto quest'anno, ci sono sempre immagini di Maradona, del Napoli del scudettato. Quindi grazie Diego. Sì, si abbraccia il presente e il passato, perché è un unico corpo con Però io posso dire una cosa, Maradona non è il passato, Maradona è sempre presente. Sì, è sempre eterno, il fatto che sia ancora tra di noi e che sia sulla pelle delle nuove generazioni, perché ti considero nuova generazione al momento che sei non sei un bambino. Mio padre, me l'ha raccontato mio nonno, mi ricordo, cazzo, è venuto e mi ricordo che lui stava sempre con le gambe addosso e io ero a Udine e ho preso pure la Zolla, ero con gli Ultras e voglio dire una cosa, gli Ultras non sono persone malvagie, sono persone per bene. Tutti noi siamo persone per bene e io faccio un appello, se lo posso fare. I napoletani voglio che siano rispettati, che sia un ultras, che sia un magazziniere, che sia un avvocato, che sia un presidente della Repubblica, perché noi siamo campioni d'Italia, questa gente è campione d'Italia e io sono campione d'Italia e tu sei un giornalista campione d'Italia.
Ti ringrazio, Forza però è Napoli vero, sempre. quello che dici è vero, perché poi al di là scatta l'applauso doveroso, ed è vero non tanto per me che io mi metto veramente all'ultimissimo posto gradino, ma per quanto riguarda il fatto che tu sei campione d'Italia e tutti gli altri lo siano, ma tu in particolare lo dico non per adularti, ma perché credo che tu veramente abbia fatto tutte le trasferte. Io ho fatto E un sacco di se questi giocatori vengono a Napoli conoscendo l'emozione che si vive a Napoli e vanno in trasferta sapendo che non saranno soli, lo devono a tifosi come te, che fanno tanti sacrifici di vita, economici, perché tu rinunci a tante cose pure per andare. Oggi hai rinunciato al mare, per esempio. No, ma meglio rinunciare al mare, meglio venire a Bologna. Io ricordo una cosa, io te l'ho detto pure l'altra volta, te lo dissi in privato, no, alle telecamere, faccio un lavoro normalissimo, per uno stipendio normale, però tutti i soldi che guadagno io li spendo per il Napoli, sono soldi meritati. Quindi io preferisco essere povero però per il Napoli, perché è la cosa che mi rende più felice al mondo, cioè stare qua, raccontare la mia storia, perché io sono un ragazzo normalissimo, io non sono figlio di un avvocato, di un imprenditore, io sono figlio di un ex militare, mia mamma lavora a scuola, io lavoro a scuola, non guadagno tantissimo. Ma sei felice, è quello che conta. Io sono felice, poi posso dire una cosa perché tutti non sono d'accordo con me, cioè tutti preferivano vincere il campionato con la Salernitana, io ero con la Salernitana, però io posso dire una cosa, io ero a Udine, io ero presente, è più bello vedere la gente, gli ultras dell'Udinese soffrire perché vedere le loro facce con le lacrime agli occhi, per vedere il nemico ha vinto. Infatti noi eravamo campioni d'Italia e quello che hanno fatto è spregevole, picchiare donne, bambini, soprattutto bambini, cioè, sai, voglio dire, non si fa. Quindi noi siamo campioni d'Italia in tutto e per tutto, anzi non campioni d'Italia, campioni in Italia, come c'è stata la coreografia della curva B di guerra. in Napoli-Fiorentina, che tra l'altro ero con il prof Bruno Siciliano nei distinti. Quindi speriamo di incontrarci pure l'ultima con la Sampdoria. Ne approfitto per continuare anche su questo. Uno striscione che è stato pure un po' contestato all'esterno della Campania, siete sempre voi, siete sempre contro l'Italia, eccetera, eccetera. No, la verità è che il bottino di guerra nasce dal fatto che il Napoli ogni volta che va in trasferta va in guerra, e noi lo possiamo testimoniare, e tu soprattutto lo puoi testimoniare. Io lo posso testimoniare perché sono da un sacco di tempo, diciamo, in centro Italia, perché io abito a Empoli da un sacco di tempo, però devo dire una cosa. Lo striscione non era contro l'Italia, lo striscione era contro chi ci disprezza, chi disprezza Napoli, perché Napoli non deve essere una città che deve essere disprezzata, ma dovete prendere esempio da Napoli, dovete prendere esempio dalla nostra città, dalla mia città, dalla città tua, di tutti, perché Napoli raggruppa, come ho detto prima, gente dal basso all'alto, perché tutti non facciamo lo stesso lavoro fortunatamente, perché se siamo tutti uguali il mondo sarebbe anche tristissimo, quindi è bello vedere, cioè per dire, io ero a cena con Bruno Siciliano, che è il professore più famoso d'Italia, eppure lui è un professore, io faccio il bidello, per dire, c'è proprio una però quello che ci accomuna cos'è? Il calcio Napoli, e questo è è la cosa bella, e tutte le persone che sono qua sono campioni d'Italia, quindi forza Napoli ragazzi, e speriamo di vincere altri 50 scudetti. Allora, io ti saluto, voglio prima però mostrare nuovamente i tatuaggi, perché queste sono piccole grandi opere d'arte. Il problema, tu hai un solo problema, e ti dico io qual è, amico mio, che tu questo 3 lo devi andare a modificare l'anno prossimo, perché si deve mettere il 4. Ne fai uno da parte, Diego Armando Maradona. Questo, se è possibile, farlo vedere a Irving Lozano, perché me l'ha fatto lui a Castel di Sangro, se è possibile, il tatuaggio del Napoli. Questo è il mio primo. E questo mi piace molto, perché è originale, una siringa con sangue napoletano. Il sangue normale, ma il sangue del Napoli, come per dire la mia droga, perché il Napoli è droga, ma droga sana, che ci deve essere, perché il Napoli è una malattia sana, e posso dire una cosa, ora non c'è più il Covid, non esiste vaccino più bello, quindi, questa è bella, quindi ragazzi, forza Napoli sempre, e tu sei campione d'Italia, ti posso abbracciare. Vai, vaccinatevi d'amore con il Napoli, grazie mille, è sempre un piacere averti in diretta, veramente è sempre un grande piacere. E allora, vediamo un attimo, perché dalla redazione mi arrivano nuovi aggiornamenti, sempre Lorenzo Sorianiello, che ringrazio per il supporto, mi invia la formazione ufficiale del Bologna che si schiera con Skorupski tre pali, Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso, Ferguson, Schouten, Dominguez, Ebischer, Arnautovic e Barrov in attacco. Insomma,
una formazione che il Napoli certamente non deve temere, ma al contempo dobbiamo riconoscere che Arnautovic, Barrov, soprattutto in casa loro, è un attacco quantomeno da tenere in considerazione, perché potrebbe esserci un po' una, come dire, una stanchezza anche mentale di fine anno, considerando che questo Napoli veramente ha fatto una cavalcata travolgente, con l'Inter ha dimostrato di riprendere anche la tenuta mentale, quella ottimale, quella delle migliori, però è chiaro che nelle battute finali, un po' come gli ultimissimi giorni a scuola, ti viene un po' quella stanchezza conclusiva. Noi ci auguriamo di no, ci auguriamo in un'altra vittoria, anche perché sarebbe importante per il Napoli chiudere a 92 punti, per quel che può significare, considerando che è già campione d'Italia, ma andando a cementare anche questo dato con il risultato di campione d'Italia e centrando il nuovo record di punti, sarebbe tanto interessante e sicuramente piacevole. Ragazzi, un commento in diretta. Campioni dell'Italia siamo noi. E l'anno prossimo anche lo saremo, che sensazioni hai? Speriamo, le sensazioni sono positive perché noi siamo ottimisti di natura. Sì. Quindi questo, ma la questione Spalletti non Spalletti, da vedere, però nel nostro cuore sempre Spalletti, perché è riuscito a fare ciò che tanti non sono riusciti a fare. Allora, prima con un tifoso si diceva, se Spalletti dovesse andare via, quest'anno è proprio la dimostrazione che non bisogna deprimersi, non bisogna abbattersi, perché il progetto continua e si farà sempre bene. Allora ti chiedo, sei dello stesso parere, considerando che parlavi anche dell'ottimismo, è una botta pesante eventualmente perdere Spalletti, ma si prosegue comunque col Napoli campione d'Italia e su una scia comunque con l'obiettivo di far bene? Allora, io sono dell'opinione che l'anno scorso, la scorsa sessione di mercato, quella estiva, mi riferisco a quella, è stata la dimostrazione che tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Quindi quando c'è un bel progetto, quando c'è soprattutto la voglia dei ragazzi e dei tifosi di aiutare i ragazzi, si può arrivare a grandi risultati indipendentemente da tutto. Quindi ci auguriamo questo. Prima di salutarti, hai paura di perdere qualche giocatore importante quest'estate e sbarra come rinforzeresti questo Napoli quest'estate? Allora, ti dico la verità, la paura di perdere un Osimhen e un Kvara ci sta, anche se secondo me Kvara resterà, però comunque ti ripeto, stesso discorso di prima, dovessero andare via, nel momento in cui c'è un bel progetto e persone competenti alle spalle si può andare comunque lontano. Ultima cosa, questo scudetto è la dimostrazione di quanto la passione delle persone sia importante e il Napoli e l'Italia aveva bisogno di questo scudetto. È vero, sono d'accordo con te. Adesso obiettivamente, al di là dei colori azzurri, se vuoi intervenire anche tu in diretta, vieni, un saluto. Vieni, dai. Va bene, si vergogna, ci sta. Ragazzi, qualcuno vuole dire una chiacchiera sul Napoli? Qualcuno con le birre ancora piene però, Qualcuno con le birre ancora piene? Facci vedere dove sta la birra, perché se è troppo bassa, no, è ancora. Dai, stai in una soglia accettabile, Ragazzi, oggi è una bella giornata di festa, questo clima, anche proprio clima in termini di meteo. Sono belle giornate di festa. Però oggi è proprio il picco, perché è l'ultima trasferta ed è soprattutto l'antipasto che ci porterà poi a mangiare il 4 giugno per Napoli-Sampdoria, che è veramente l'apoteosi. Sì. Noi stiamo aspettando il 4 giugno. Il 4 saremo lì, cercheremo di fare il biglietto, se ci riusciamo, speriamo di sì. Voi siete di qui o state a Napoli? Io abito a Milano, però vabbè, scendo molto spesso. Noi siamo giù, Mugnano del Cardinale, provincia di Avellino. Okay. Però siamo tifosi del Napoli. Senti, il contesto tuo a Milano come ha commentato questo scudetto? Cosa ne ha detto? Dico la verità, non lo so, perché quando è successo io ero giù. Quindi non dico so. Anche tutta l'annata. Vabbè, sì, c'è comunque pure a Milano c'è un sacco di gente che ormai che è di giù, quindi comunque c'è stato un festeggiamento pure là. Penso che ci sia stato comunque in tutta Italia. Sì. No, io parlo più che altro di tifosi interisti, milanisti, juventini, come l'hanno presa, complimenti, hanno rosicato. Non l'hanno presa male, devo dire la verità. Piuttosto che la Juve hanno detto è meglio che la vinca il Napoli. Okay, allora per il meno peggio, l'hanno messa su questo piano. I tifosi dell'Inter dicevano piuttosto che il Milan o la Juve è meglio il Napoli. I tifosi del Milan piuttosto che l'Inter o la Juve è meglio il Napoli. È arrivata una squadra che ha messo tutti d'accordo, almeno per una volta in senso positivo. Pure l'anno prossimo. Speriamo davvero, io ti ringrazio, passo
Però Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 e ben ritrovati dagli studi appunto di Calcio Napoli 24, live reaction che comincia, problemi tecnici per Pasquale Cacciola dall'esterno dello stadio Dallara di Bologna. Un saluto, comunque un ringraziamento va a Pasquale Cacciola e Vittorio Bernardo, che ritroveremo magari tra qualche minuto, comunque nel post partita. Un buon pomeriggio da Ciro Novellino, eccoci qua pronti a raccontarvi anche Bologna-Napoli. Un ringraziamento e un saluto va a quell'omino che sta dall'altro lato in cabina di regia, Emanuele Bernardo, sempre preciso e puntuale come sempre. Un saluto ovviamente a tutti quanti voi che ci state seguendo sul canale 79 del digitale terrestre, nonché anche sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, siete già tanti, iscrivetevi al nostro canale, like alla nostra diretta, attivate la campanellina per avere ovviamente tutte le notizie in anteprima. Vado a vedere qualche messaggio, vi siete scatenati. Lina Vernaccia, ciao, un saluto a te, un saluto a Drugo, One Mac Napoli. Mi raccomando, questo è il motto, l'hashtag che abbiamo lanciato all'inizio della stagione e che ci ha accompagnato alla vittoria finale dello scudetto, del campionato. Noi a breve ovviamente avremo anche in collegamento i club, vi ricordo sempre, potete chiamarci anche in diretta da qui a qualche minuto. Emanuele metterà anche il numero in sovraimpressione, 081 353 4588, per poterci chiamare in diretta. Commenteremo ovviamente la partita, commenteremo ovviamente quello che è l'andamento della gara, ma non soltanto. Federica Spinelli, Mister Novellino, questo è il suo nome, questo è il suo nome, chiama Mister Novellino. Un saluto anche a Federica, però c'è Pasquale Cacciola, torniamo da Pasquale. Pasquale! Ciro, eccomi! Eccoti lì! Pasquale, ti lascio ancora qualche minuto. È difficile sentirti perché... Guarda le mie spalle, è difficile sentirti perché il coro qui si alza, dammi solo un minuto, versione partenopea, la canzone dei Gemelli Diversi, e qui ne inventiamo di ogni. Allora Ciro, mi senti? Sì, io ti sento forte e chiaro. Pasquale, se sei d'accordo ti lascerei ancora una decina di minuti la linea per poi riprenderla qui negli studi. Va bene Ciro, va benissimo. Allora ritorniamo a noi qui e mostriamo queste immagini, Vittorio, Un attimo ancora, stare insieme è finito, abbiamo capito, ma disse lettura. I tuoi occhi ora stanno piangendo, dimmi che non sogno ci stiamo svegliando, dammi solo un minuto, soffio di forza Napoli! Un attimo ancora, stare insieme è finito. Ma questa canzone è per Luciano Spalletti, allora, dirselo è dura. È chiaramente che è una cover della grandissima canzone dei Gemelli Diversi, è un tributo a Luciano Spalletti e a tutto il campionato che ha fatto Luciano, ma anche per i ragazzi, per la presidenza e per la società. Io volevo fare un plauso a tutto il comparto Napoli che ha reso possibile questo sogno che adesso
facciamolo vedere la telecamera, Mostriamola, si è cristallizzato nel meraviglioso tricolore che io, che sono 95, purtroppo per fortuna è il mio primo scudetto, e 33 anni che aspettavamo, siamo molto contenti. Appartengo pure io a questa generazione del primo scudetto, e quindi allora questa canzone è un tributo, una dedica a Luciano Spalletti. Una volta si dedicava alle fidanzate, agli amori. Esatto, a proposito di amore. Allora io devo dire la verità, mi dispiace un po' che questa festa sia stata macchiata da questi fatti. Non mi esprimo ancora perché si è detto che la società parlerà. Sì, vediamo. Io credo che il tatuaggio sposti leggermente la percentuale, a me è 70 out, 30 in. Io però sono chiaramente fazione 30 in. Sì. Speriamo, la speranza è che lui possa restare, perché insomma è stato l'artefice di questo successo, di questa grande cavalcata. Vai, io ti ringrazio per l'intervento. Mostriamo anche la maglia di Mario Rui, una delle prime. Io lo seguo e lo amo da quando si diceva che lui non era un buon terzino, il miglior terzino della Serie A. Forza Napoli. Ecco qui anche un grande fan di Mario Rui, che sfoggia la maglia del terzino portoghese, che oggi non ci sarà perché è ancora alle prese con l'infortunio rimediato ormai diverse settimane fa. Al suo posto Oliveira. Ragazzi, attenzione alla telecamera, oggi è veramente un qualcosa di un picco veramente senza precedenti, considerando che non è mai accaduto. Almeno attenzione ragazzi, non ci vedono, siamo trasparenti, non ti preoccupare. Un Forza Napoli in diretta, così ti fai perdonare. Vai. Forza Napoli. Forza Napoli. Non ti affogare. E allora stavo dicendo prima dell'intervento di Ciro Novellino e in generale del coro bellissimo, un tempo un attimo ancora si dedicava alle fidanzate, si dedicava ai grandi amori sfumati o quasi, che erano ormai agli sgoccioli. Adesso si dedica, attenzione ragazzi, attenzione alla telecamera, a Luciano Spalletti, perché ormai è finita, a dirselo è dura. È chiaro che dobbiamo ancora attendere, perché finché non c'è la certezza resta il beneficio del dubbio e soprattutto la speranza che possa esserci ancora un colpo di scena. Ma è chiaro che a oggi il mister, con un contratto fino al 2024, non avendo detto esplicitamente io non resterò in azzurro, la sensazione è che andrà via il piccolo tifoso. Si vergogna. Ragazzi, un commento in diretta veloce, no, vogliono andare via perché ormai inizia anche un po' la corsa verso l'ingresso del settore ospiti e noi proviamo a incrociare qualche tifoso. Prima non hai voluto parlare, mi devi solo dire il post Spalletti. Jürgen Klopp. si sogna in grande, perché questo è un nome che chiaramente significherebbe tanto, significherebbe veramente un salto di qualità non indifferente da un certo punto di vista. Però è chiaro che Klopp, al contempo un Klopp comunque sondato da Aurelio De Laurentiis in passato, nel post Benitez, quando il Napoli aveva un certo appeal internazionale iniziale, perché adesso ce l'ha ancora, anzi oggi più che mai, più di ieri, considerando questo scudetto con un divario enorme che ha fatto attenzione la diretta. Prego, quanto sei lucido da 1 a 10? Si scherza, prego. Che canale è? Allora, questo è Calcio Napoli 24 TV. La domanda allora, tu sei venuto in diretta e hai detto posso dire una cosa? Allora dimmi. No, hai ragione. No, volevo dire, posso essere intervistato, però certo. come il tuo mestiere fare il giornalista, mi attendo una domanda. Va benissimo, no? Che hai fatto sapere una sola cosa, Peppe Annicelli. Dai, non tiriamo in ballo altre persone che non sono Infatti, presenti. Sì, dai, facciamoci fare una domanda. Parliamo di noi. Allora, Bologna-Napoli si chiude questo meraviglioso percorso del Napoli con quest'ultima trasferta. C'è questa macchia di Luciano Spalletti, purtroppo, perché il mister potrebbe andare via, si è tatuato Napoli, quindi non è un problema con la piazza, ma è un problema probabilmente suo. Ti chiedo che sensazioni hai, apri a un colpo di scena eventuale e chi ti piacerebbe al suo posto se proprio dovesse andare via malaguratamente? Allora, io sono dell'idea che il mister Spalletti ha fatto la storia e per noi sarà sempre una persona indimenticabile. Purtroppo conosciamo il patron della nostra società, che ogni anno non è nuovo a fare questi giochetti di smontaggio, come dire. Ha un carattere forte, Spalletti non è da meno. A Napoli si dice non è Duce Sala, no Spalletti, De Laurentiis non lo è. De Laurentiis non è, magari ha un carattere forte, però quello che va bene per la nostra piazza lui lo destabilizza probabilmente.
perché quando una cosa va troppo bene lui si vuole sentire prima donna, passatemi il termine, Sì, non sì, so no, se il concetto, al di là che sia se condivisibile è un o canale meno, pro Napoli. no, è un canale neutro obiettivo, un canale neutro obiettivo. Proviamo a fare un lavoro obiettivo, ci proviamo, alle volte sbagliamo, alle volte riusciamo, ci È un proviamo. onore per voi, se fate i giornalisti neutri. De Laurentiis ha questo problema purtroppo, lo ringraziamo che abbiamo vinto il tricolore, grazie a lui, però ha un problema perché ogni anno è questo, quando il giocattolo va bene lui vuole cambiare le carte in regola, non si capisce perché, però magari lui è un pochino megalomane, è un pochino prima donna, non si capisce. Torno subito da te, quindi sei d'accordo che De Laurentiis è un po' eccentrico? C'entra anche questo in questi problemi di ogni anno? Oppure è una questione che il Napoli viene vista come una società di passaggio o comunque che non può vincere ogni anno come le altre? No, per niente, che non è una società di passaggio il Napoli. È una certezza. È una certezza. Però dico, chi viene da fuori magari lo vede così. Adesso il Napoli è la squadra da battere. Il campionato prossimo il Napoli sarà la prima squadra in Italia da battere. Però siamo i favoriti anche per l'anno prossimo. Sì, sicuramente. Siamo i favoriti con o senza Luciano Spalletti, come la vedete? Se c'è il mister Spalletti sicuramente siamo più favoriti. Per me è un rinnovo a vita Spalletti, per quello che ha fatto per la piazza di Napoli, per il tatuaggio che ha fatto per la piazza di Napoli. Se non ci restiamo i campioni d'Italia da battere. Ci dovrebbe essere un rinnovo a vita per Spalletti. Ragazzi, c'è un nome che vi piacerebbe in particolare lì dove dovesse andare via? Luciano Spalletti. Sono d'accordo con te? Anche per me Luciano Spalletti dovrebbe essere rinnovato a vita per quello che ha fatto. Io sarei d'accordo, a me piacciono abbastanza quegli allenatori che si fanno 7-10 anni su una stessa panchina, perché creano un qualcosa, esatto, uno dei pochi forse. Quest'anno, perdonami, non ha mai detto una parola fuori luogo, ma perché lui in realtà è stato sempre coerente, non ha mai detto niente fuori luogo e secondo me merita di stare tanti anni con questa maglia. Al di là dell'allenatore Luciano Spalletti è un grande uomo, Ma infatti ragazzi la scelta può essere, come dire, condivisibile o meno, ci può dispiacere o meno, però Spalletti è un grande uomo, è soprattutto uno che ci mette la faccia, è uno che quando fa un qualcosa, lui lo ha detto no, rende l'idea, basta che fai il bravo però. Si mette più forte l'Italia e ci hanno solo soffrire. Ecco qui, potevi dire un'altra cosa, hai detto questa bravo, perché quando ha detto Cianna ho detto ecco qui, adesso qua chiudono la diretta e buonanotte, prossimo appuntamento Napoli-Sampdoria, ha fatto il bravo, era abbastanza carico, quindi allora stavamo dicendo sì, un secondo e lo libero, dai ti libero, dai ti ringrazio per l'intervento, no volevo solo dire che Luciano Spalletti l'ha detto, se devo restare a Napoli devo poter restare con quella voglia con cui posso dare tutto, questa è la dimostrazione. Allora, stai parlando con me che purtroppo sfondi un muro aperto, io lo amo il mister per quello che ha detto sempre in ogni conferenza, non ha mai sbagliato niente, ha sempre rispettato i tifosi, sempre onorato la città, la maglia e quindi per me gli fare un contratto a vita. Purtroppo non sono il presidente del Napoli e non posso decidere, però per quanto riguarda me personalmente... Nel frattempo spunta il 3 bastoni qui dietro, bellissimo, grande ragazzi. Voglio dire una sola cosa, senza se senza ma Luciano Spalletti ha da rimanere qua. Ah, bella questa, questa l'ha improvvisata ma è bella. Ragazzi, grazie mille, è stato un piacere. Sempre ragazzi. E allora siamo ormai al ridosso della partita, non so se Ciro Novellino vuole intervenire a questo punto, che scambiamo una chiacchiera veloce anche per gli ultimissimi aggiornamenti dall'esterno dello stadio Dallara, lì dove andrà in scena Bologna-Napoli per la 37esima giornata, lo abbiamo già ripetuto, lo ribadiamo, comunque una gara importante per quanto riguarda un commento in diretta? Che prima ti vedevo lì, dillo in diretta però, non si è sentito. È una gara importante perché per quel che può significare al netto di tutto, considerando tutto, il Napoli può comunque concludere con il record, nel frattempo un po' di fumogeni, un record di punti, attenzione alla telecamera per favore, grazie mille. Forza Napoli! Sempre!
Forza Napoli! E il Napoli può concludere con il record di punti di questa stagione che, ripeto, per quel che può significare comunque è importante, quindi ci auguriamo che possa essere così. Nel frattempo mi dicono che arriva Ciro Novellino, vediamo. Ciro, mi senti? Vale, io ti sento, eccoci qua. Eccoti. Eccoci, Pasquale, dietro di te ho visto un po' di fumo, mi sono preoccupato, oppure la brace che sta arrostendo, che dove ci sei tu si mangia sempre. Ciro, guarda. Questo è vero, veramente questa è una delle poche vere notizie che hai dato in diretta nella tua carriera. Ecco. Dove sono io si mangia sempre e sto portando nel baratro anche Vittorio, che ha un fisico perfetto e che appresso a me mangia soltanto ormai, quindi di questo te ne do atto. Ciro, ti ho fatto sentire anche quella, attenzione ragazzi la telecamera, quella bella dichiarazione d'amore, Un attimo ancora, versione partenopea, una canzone che tu dedicavi alle tue tante fiamme in passato, adesso la dedicano a Luciano Spalletti. È finita, ma dirselo è dura, ma lo sappiamo entrambi, non fa esattamente così, ma il senso è quello, un capolavoro che è rimasto nella storia e che adesso i tifosi del Napoli hanno riadattato ai colori azzurri, in particolare a Luciano Spalletti, perché c'è un po' quella piacevole nostalgia, un po' di quando sai, seppur non è noto, che comunque una storia d'amore meravigliosa, bellissima e finita. Noi ci auguriamo sempre che ci sia un colpo di scena, la sensazione però è che il colpo di scena non ci sarà, salvo veramente sorprese in extremis. Credo di aver perso Ciro Novellino, ma vediamo Pasquale, di recuperarlo subito. E quindi quel coro che a mio avviso significa tanto, è proprio perché è un saluto, un tributo a mister Spalletti. I tifosi lo hanno detto, resterà eterno nella città azzurra, un po' come le grandi leggende che hanno vinto lo scudetto. Mister Spalletti lo sarà, così come il Napoli sarà eterno sulla sua pelle dal momento che ha realizzato quel meraviglioso tatuaggio di cui vi abbiamo mostrato, un tatuaggio con il tricolore, il numero 3 e soprattutto lo scudetto del Napoli, perché nella sua importante carriera Eccoci qua, rientriamo, ringraziamo ovviamente Pasquale Cacciola per il collegamento. Lo ringraziamo ovviamente, ringraziamo per il lavoro svolto fino a questo momento sia Pasquale Cacciola che Vittorio Bernardo, che ritroveremo ovviamente nel post partita. Noi a breve ovviamente avremo collegamento con gli amici dei vari club di questo pomeriggio. Ci ritroviamo ovviamente all'interno degli studi di Calcio Napoli 24 nel post partita. Pasquale Cacciola con Vittorio Bernardo nuovamente dall'esterno dello stadio Dallara di Bologna nel post partita, poi la voce dei protagonisti con il sottoscritto dall'interno sempre qui degli studi, ringraziando sempre Emanuele Bernardo in cabina di regia. Linee aperte 081 353 4588 per poter chiamare in diretta. Vi ricordo, ci scusiamo ovviamente per i problemi legati alla linea, alla connessione, che purtroppo fa delle bizze lì al Dallara, purtroppo è un pochino complicato. Abbiamo risolto subito, siamo partiti a bomba con la live reaction e allora a breve anche in collegamento con i nostri club. Io vi ricordo nuovamente linee aperte 081 353 4588 per poter chiamare in diretta. Scrivete i vostri messaggi sul nostro canale YouTube. Vi vado a leggere nuovamente anche le formazioni ufficiali, partendo dal Bologna: 4-2-3-1, Skorupski tra i pali, Posch, Lucumi, Bonifasi e Cambiaso, Schouten e Dominguez, Bischer, Ferguson, Barro e Arnautovic. Questa appunto la formazione ufficiale del Bologna. Napoli in campo con Gollini, Berezinski, Rachmani, Kim e Olivera, Zamboanghi, Salo, Botka, Zelinski, Zerbin, Osimhen e Kvaratskhelia. Quindi contro ogni pronostico gioca Zerbin e non Giacomo Raspadori, che sembrava ovviamente in avanti rispetto agli altri, visto appunto il problema relativo a Matteo
Politano. Napoli che comunque affronta il Bologna con un obiettivo nella testa. La classifica parla chiaro, in questo momento il Napoli ha 86 punti, vorrà dire che in caso di doppia vittoria, quella sia oggi con il Bologna che quella appunto di settimana prossima nel giorno della festa del 4 giugno con la Sampdoria, il Napoli raggiungerebbe i 92 punti e andrebbe appunto a toccare quello che è il punto più alto a livello di punti, 92 nella storia, perché il record fino a questo momento resiste ed è quello di 91 punti messi insieme da Maurizio Sarri, che non portò ai noi lo scudetto al Napoli perché la Juve fece di più e sapete tutti in che modo, con quella gara Inter-Juventus che appunto è diventata ormai storia. Andiamo a vedere qualche messaggio, si parla anche di Mertens, dice Domez, parla di Mertens, poi Giuseppe Esposito, un saluto con affetto, ciao caro Giuseppe Esposito, e mi sa che l'ultimo messaggio che hai scritto è proprio l'ultimo, perché poi ho l'impressione, guarda caso, che probabilmente non ne scriverai più, visto che il nostro Emanuele Bernardo a breve ti bannerà. Andiamo a vedere anche il risultato di Verona-Empoli, che è terminata da pochissimo col punteggio di 1-1. Al 61esimo sblocca il match Gajic per l'Hellas Verona, il pareggio al 96esimo di Stojanovic per l'Empoli. Empoli che così porta a casa un punto, sale a 43, ma in un certo qual modo inguaia non più di tanto il Verona, che aggancia lo Spezia a 31 punti e sarà in pratica una finale, quella di settimana prossima, e poi c'è il Lecce che rischia ancora perché è a 33 punti. Abbiamo una telefonata, allora andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Pronto, ciao. Ciao Paolo, ciao, come ti chiami, da dove ci chiami? Sono Arturo, siamo da Quarto. Ciao Arturo, dimmi tutto. Allora, no, vorrei sapere un po' i biglietti di Napoli-Sampdoria, quando escono? Domani pomeriggio dovrebbero uscire i biglietti di Napoli-Sampdoria. Dovrebbero essere inizialmente per i possessori della Fidelity Card e poi in una seconda battuta dovrebbero essere per chi non ha la Fidelity Card. Ma la Fidelity Card, ma chi acquista su Ticket One, è giusto? La Fidelity Card serve a prescindere per acquistare il tagliando, anche se vai in ricevitoria. Ah, serve sempre quella? Sì, però ci dovrebbe essere una seconda parte della vendita dei tagliandi, che dovrebbe essere ovviamente nel corso della settimana, per chi non ha la Fidelity Card. Però va da sé, che lo capirai anche tu, che probabilmente i biglietti verranno polverizzati già con la Fidelity Card. Con la Fidelity Card, è giusto. Ma con la Fidelity Card quanti biglietti uno può acquistare? Sempre uno. Ah, uno, perché prima da 4 sono scesi a 2, da 2 a 1. Adesso va da sé che diventa complicato, no? Vista la richiesta che c'è. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Non me lo dici almeno come finisce oggi la partita? La partita Bologna-Napoli? Certo. Ma sicuramente un pareggio, 1-1. Ma così non raggiungiamo i 92 punti per il record. Ma noi 90, se volevamo raggiungere i punti di record di Sarri, dovevamo vincere già con la partita con il Monza. Ma siamo ancora in possibilità di farlo. Sì, lo so, però basta vincere oggi e vincere con la Sampdoria. Quello con la Sampdoria è vinta già. E allora dobbiamo vincere oggi. Perché c'è una partita molto difficile. Bologna che gioca in casa vuole chiudere anche lei un campionato davanti al suo pubblico migliore, no? Lo so, però penso che ce la possiamo fare. Sicuramente ce la possiamo giocare, però già come ho visto la formazione in campo, ma amor di Dio, Zerbino è un ottimo giocatore, però non è ancora a livello del Napoli. Zerbino è ancora giovane, però ci sta, dai. Sì, ci può stare, giustamente ci può stare. Io me la auguro che vinca. Speriamo bene.
Ok. Ciao, grazie, La grazie ringrazio, mille. buona Grazie a giornata. te, grazie a te. Allora, Lina Vernaccia, bravo Ciro, fosse riferimento a prima. Un saluto anche a Nalfredo. Ciao, un saluto a Francesposi. Salve a tutti da Avellino, forza Napoli, scrive Drugo. Abbiamo arricchito tante società, anche perché quando arriviamo noi alziamo i prezzi e un po' non potremmo manca passeggiare, scrive questo amico che è Drugo. Il Bologna ne piglia 3, dice Vincenza Vizioli. Peccato che Spezia e Verona non retrocedono insieme, per un periodo era 2, poi, poi sarà che è 1, amen. Dice sì, si fa riferimento ai biglietti. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio che sta arrivando. Tranne 2 preferisco più il Verona in B, dice Rosario Mancullo. Ragazzi, sono dispiaciuta per la primavera. Ecco, cara Lina Vernaccia, hai toccato un tasto che non dovevi toccare, perché ieri io stesso ho scritto un editoriale per Calcio Napoli 24, adesso qualcuno deve spiegarci che cosa è accaduto, onestamente, perché è inconcepibile quello che è accaduto. La primavera del Napoli, alla primavera bastava un punto per giocare ai play-out e già quello era davvero difficile da digerire, visto che il Napoli, campione d'Italia, andava a giocare ai play-out per l'andamento della stagione. Addirittura retrocedere direttamente senza nemmeno passare per il play-out, perché il Napoli fa 32 punti, l'Atalanta ne fa 42, 10 in più e si salva matematicamente. Per me è davvero inconcepibile, qualcuno ci deve spiegare che cosa è accaduto, a cominciare magari da chi dirige appunto la primavera fino a passare ovviamente all'allenatore. Ma l'allenatore deve assumersi, a mio avviso, le responsabilità più grandi per quanto visto in questa stagione, non andare a dire quello che però è stato detto nelle interviste post partita, perché mi sembra strano che un allenatore dica l'Inter è la squadra più forte, settima in classifica se non vado errato, è arrivata l'Inter, non mi sembrava così onestamente forte più delle altre, ma il problema non è l'Inter forte, è il Napoli che per me meritava più punti di quelli che in realtà ha fatto. Probabilmente le scelte di gioco che sono state adottate non hanno dato i suoi frutti, non si è dato spazio a giovani davvero molto interessanti che dovevano essere l'arma in più di questo Napoli e che invece non hanno potuto esprimersi. Faccio un nome su tutti: Alostei, che è arrivato dal Barcellona e che doveva essere l'arma in più di questa squadra e che ha fatto vedere, vero che anche per responsabilità sue, poche volte il proprio valore, ma tante altre però non è stato messo nelle condizioni. Mettere nelle condizioni, questo è il punto, perché mettere nelle condizioni vuol dire far giocare la squadra in un certo modo, far giocare dei ragazzi in un certo modo, e quindi bisogna secondo me assumersi delle responsabilità. Prima di andare al telefono devo salutare Nicola Giordano, devo salutare però, signori, il mio amico Pietro che ci sta guardando da Miami. Grande Pietro, sei la mia vita, dice Ciro. Saluti da Miami, Pietro da Miami Beach. Grande Pietro. Andiamo al telefono perché poi dopo ovviamente ho ancora da fare dei saluti e poi ovviamente abbiamo anche i club da collegare. Pronto? Ciao, Anna, ciao. Saluto a Pietro, tantissimo a Pietro. Grande Anna. Sono contenta di vedere Pietro. Pure Vincenzo. Pure certamente. Se no si ingelosisce. Brava. Sta al mare, beata a te. Beata a te. No, lui, no, io sto a casa, quello ma. No, Vincenzo penso sia allo stadio. A Bologna? No, sta allo stadio no, impossibile perché a Bologna non c'è andato. Starà a casa allora a vedere la partita. A casa. Forza Napoli, sempre. Domani non ci sto perché te l'ho detto, sto presso la Madonna e prego per tutti voi. Allora Vincenzo ti penserà sicuramente. Mi pensa, poi a me che me ne frega, mi pensa. Ok, vabbè, allora non ti interessa più, siete amici? No, mi interessa, no, quella amicizia, no, l'amicizia no. No, niente amicizia.
Va bene, Anna, gridami Forza Napoli. Forza Napoli. Ciao Anna. Ciao, ti voglio bene, Vincenzo. Ciao, ti voglio bene Vincenzo. Ok. Allora, attenzione, perché io devo cominciare a salutare, perché non l'ho fatto in apertura, preso da tante cose, lo faccio adesso. Devo salutare la signora Angela che mi sta guardando da casa. Devo salutare e fare un forte abbraccio ovviamente anche a Michele Picardi che si sta rimettendo, io prima l'ho visto subito al computer a lavorare, vi dovete riposare, non lavorare sempre caro Michele, poi un abbraccio ovviamente forte al mio amico Pietro, a Michele Picardi e ovviamente anche alla piccola Angela, però sono in attesa di sapere quella cosa, caro Pietro, perché devo fare anche l'altro passaggio. Andiamo dai club, ce li abbiamo, eccoci qua con gli amici dei club, li vediamo. Devo andare subito ad Orta di Atella, perché devo chiedere ovviamente di girare il cellulare in orizzontale, non in verticale. Vediamo se ci riusciamo. 1, 2, bisogna girare. Giriamo il cellulare in orizzontale, eccoci qua! Oh, grandi, ciao ragazzi e ben trovati! Oh, gridatemi subito Forza Napoli, Wanamac Napoli, quello che volete! Grandi, così vi voglio, belli, forti e carichi! Come state ragazzi, tutto a posto? Si sta iniziando a riempire, come vedete, siamo già quasi pronti. Vedete chi? Sono da solo! Sono da solo, vedete chi? Come vedi, siamo già pronti per... Vabbè, ma ci sono anche gli altri amici del club che ci stanno guardando. Beh, certo, tutti gli amici da casa, ovviamente, certo. Si sta incominciando a muovere, si stanno iniziando a preparare per guardare l'ennesima partita insieme. Allora, dato che Federica Spinelli mi chiede la formazione, perché se l'è persa, la ripetiamo insieme a voi di Orta d'Atella. Gollini tra i pali, Beresischi, Rachmani, Kimme Olivera, Anghissalo, Bot, Gazzerischi, Zerbin, Osimhen e Kvaratskhelia. Come la vedi questa formazione? È una formazione puntata a prenderci 3 punti. Io credo che anche a questo punto ci sia sempre il sapore della vittoria, non ci saziamo, vogliamo vincere. Assolutamente, poi dobbiamo vincere. Bravo. E niente, stiamo qua e speriamo in una bellissima vittoria, aspettando voi l'ultima con la Sampdoria ed alzare anche noi tutti insieme questo bellissimo scudetto. Assolutamente sì, perché c'è bisogno ovviamente di raggiungere anche nel giorno della festa quello sfizio dei 92 punti, no? È bello, no? Esatto, siamo già pronti, noi 4 qui faremo una grandissima festa. Orta di Atella abbiamo organizzato belle cose, belle iniziative, festeggeremo tutti insieme. Sarà una festa credo che in tutti i club del mondo, penso che anche gli altri amici hanno organizzato qualcosa sicuramente. Assolutamente, beh, ovviamente c'è da festeggiare, no? Certamente, c'è ancora da festeggiare, che non finirà il 4 sicuramente, ma credo che porteremo la festa fino al 5 mattina. Va benissimo, io mi trasferisco a Pinerolo, vado a Pinerolo, ciao ragazzi, ben ritrovati! Ciao. Napoli 3 Pinerolo, un grande saluto da Pinerolo. Napoli! Siamo tutti qua, ci siamo. Allora, come andiamo? Sta formazione, come la vedete? La formazione che quasi quasi ci aspettavamo, perché è giusto dare spazio anche a coloro che non hanno giocato durante il campionato, quindi senz'altro c'è Osimhen che aspira a continuare la sua corsa nella classifica, anche perché ieri ha segnato Lautaro. E appunto, proprio per quello è giusto che ci sia Osimhen, è anche importante che ci sia Kvara che lo supporta degnamente. Assolutamente. Sì, dimmi. No, volevo solo salutarvi calorosamente da parte mia e anche da parte di tutti gli altri. Ma ovviamente io, visto che c'è Maria Caliendo che scrive ciao Ciro, Wanamac Napoli,
Gridate anche voi tutti insieme One Mac Napoli. One Mac Napoli tutti assieme. Forza ragazzi! Grandi, grandi. Restate ovviamente lì, non vi muovete, mi raccomando, perché devo salire un attimino di inquadratura, vado su, perché con quell'omino lì, e che stiamo preparando per sabato prossimo con quell'omino lì, e a breve vi sveleremo qualcosa. Vado a Brescia, vado da Roberto Stanzione. Ciao Robby, ben ritrovato. Ciao Ciro, buongiorno a te e a tutti gli amici dei club in tutta Italia e in tutto il mondo. Roberto, io devo portarti i saluti di due amici che prima erano in collegamento con Pasquale Cacciola da Bologna e hanno detto salutiamo gli amici del club Napoli Brescia che purtroppo non hanno trovato i biglietti. Ah, chi erano questi amici? Ciro, ti hanno detto i nomi? Adesso i nomi io non me li ricordo, però erano con Pasquale in collegamento. Ah, ok, no, c'è una delegazione nostra lì a Bologna nella curva ospiti e quindi li salutiamo e speriamo che oggi Napoli faccia un'altra buona prestazione come quella di domenica. In verità ho visto prima le formazioni che annunciavi, Ciro, mi aspettavo sinceramente Raspadori sulla destra, Gaetano a centrocampo, invece il mister ha puntato su Zerbin e vediamo cosa succederà. Roberto, ma secondo te poi nel corso della partita possiamo vedere anche Gaetano? Io mi aspettavo anche Gaetano dal primo minuto, quindi mi auguro che il mister gli conceda un bel minutaggio, soprattutto nel secondo tempo. Speriamo. Max, che partita ti aspetti tu? Beh, sinceramente voglio vedere comunque il solito Napoli che gioca e provano a vincere la partita, perché è sempre bello vincere, anche se le motivazioni adesso è difficile trovarle. Ormai il campionato per noi è finito già da un pezzo, però sinceramente vedere sempre il Napoli che vince è sempre un piacere. C'è il record di Sarri da battere per i 91 punti. Secondo te ci arriverà il Napoli a battere questo record o le voci che ormai vedono Spalletti lontano da Napoli possono influire sulla testa dei giocatori? Ma più che altro è sempre trovare la motivazione giusta quando il campionato ormai non hai più nulla da chiedere, è un campionato che hai stravinto e adesso le ultime partite sono partite che le giochi per giocarle, ma è un po' dipende tutto dai ragazzi, se hanno voglia possono fare tranquillamente, possono fare queste ultime due partite con 2 vittorie che sarebbe anche giusto chiudere vincendo il campionato che abbiamo stravinto. Sì. Roberto, prima di... non so se abbiamo una telefonata, Emanuele? Ok, allora Robby aspetta lì 2 minuti, arrivo, vado un attimo al telefono. Pronto? Vai. Pronto? Pronto? Non è pronto più. Torniamo da Roberto, allora. Robby, lo abbiamo detto prima però anzi facciamo una cosa perché devo fare un saluto e poi torno ovviamente da te. Devo salutare Nicola Michevole con il suo grande amico Giuseppe Castaldo, presidenti dell'associazione Madonna dell'Arco di Acerra, e poi devo salutare zio Vincenzo Amichevole, ma prima mi ha fatto impazzire perché mi grida One Mac Napoli, davvero spettacolare, grande zio Vincenzo. Torno da Roberto, perché stavo dicendo sabato tutti i club One si riuniscono a Cava dei Tirreni. E allora che cosa abbiamo pensato di fare? Visto che i club si riuniscono dalle 11 del mattino fino alla sera, abbiamo pensato di passare un'ora e mezza insieme a voi in diretta
dall'appunto Club Napoli Cava dei Tirreni, con tutti i club appunto Wanam, insieme a te, insieme a tutti gli altri, insieme a tanti ospiti. Ci sarò io, accompagnato ovviamente da Vittorio Bernardo, in regia Emanuele Bernardo, tu ovviamente che mi darai una grandissima mano, ovviamente ci mancherebbe. Siamo pronti a festeggiare sabato ad orario di pranzo. Nel corso della settimana ovviamente sveleremo tutti i dettagli, no? Esatto Ciro, aspettiamo con grande attesa questa festa di sabato 3 giugno, appuntamento a tutti i Napoli Club Wanam a Cava dei Tirreni, orario 12-12:30, saremo lì con tanti ospiti e ovviamente con Calcio Napoli 24 che ci regalerà la sua diretta live per raccontare questa giornata. Diretta che, come dicevo, comincerà un po' più tardi dell'orario che vi ha indicato Roberto. Saremo ovviamente più precisi con l'indicazione, però l'appuntamento è l'orario di pranzo. Voi siete a casa a mangiare in tranquillità, canale 79, nostro canale YouTube, e vi divertite insieme a noi, perché credo che dovete farlo per forza. Ci saranno ospiti, ma poi vi potete mai perdere io e Roberto vicini, c'è sempre in collegamento, mica stiamo a pettinare le bambole qua. È un appuntamento assolutamente da vivere. Sarà, però secondo me, visto che ci sta guardando e prima mi salutava il nostro amico da Miami, secondo me sarà un pochettino geloso Pietro. Fammelo salutare a Pietro, gli mandiamo un grosso abbraccio, un grosso saluto. Sai che Pietro è un grande amico per me, anche per te. Purtroppo lui non ci sarà perché c'è stato a Napoli, c'è stato pochi giorni fa, quindi è ritornato in America, però ovviamente col pensiero siamo sempre vicino anche con Pietro. Bologna e Napoli sono sul terreno di gioco, Bologna con la casacca rosso-blu, Napoli invece con la maglia bianca. Tiago Motta va ad abbracciare Luciano Spalletti, l'abbraccio tra i due allenatori prima del fischio d'inizio, arbitro Marco Trincheri, Matteo Marcenaro invece il quarto uomo, poi i due assistenti. Mi segnala il buon Emanuele Bernardo qualcosa di particolare. Allora, Spalletti a DAZN, futuro, ho passato una settimana felice con i miei sentimenti, poi parla del tatuaggio. Rumors sul futuro, ho passato la settimana come sempre, molto contento, felice perché supportato dai miei sentimenti che vanno tutti nella stessa direzione. Poi tatuaggio, è un paio d'anni che sentivo pizzicare, ho scavato per vedere che c'era ed ho trovato quello che mi immaginavo, chissà che non vada a scovare altre cose altrettanto bellissime. Queste le parole di Luciano Spalletti. Io continuo a pensare che su quel palco il 4 di giugno De Laurentiis a braccetto con Luciano Spalletti ci possa dire qualcosa di bello. Io continuo a pensarlo nonostante le voci che mi arrivano, nonostante le tante cose che leggiamo, nonostante gli allenatori e i nomi degli allenatori che si fanno. E allora vado, secondo te con Spalletti come andrà a finire? Ma io mi immagino che il presidente, il nostro grande presidente, ha in mente una bella sorpresa. Io non mi stupirei che... Intanto è cominciato il match. Yammo Ayuma, Gnam Angelo. Finisci. Io mi auguro che il nostro presidente abbia in mente proprio una bella sorpresa, che sia la riconferma di Spalletti. È un uomo di spettacolo, per cui mi aspetto proprio veramente una bella sorpresa. Sì, speriamo bene perché sarebbe davvero importante per me. Io credo che dare continuità al lavoro fatto quest'anno sarebbe davvero molto bello. Allora, io ho girato uno scatto, vado a chiedere anche a Rottaratella la stessa cosa.
poi andiamo al telefono subito. Oh, anzi, facciamo così, andiamo prima da Gino allora, e poi andiamo ad Ortadatella. Gino! Grande Gino, grande Gino. Mamma mia, ho sentito Anna, ma Anna è innamorata di Vincenzo. Di Vincenzo, sì. Vincenzo, chiamate Vincenzo, mi ha chiamato. No, vabbè, ma lei non mi ha chiamato Vincenzo. Lei saluta Vincenzo anche se qui ci sta qualcun altro. Perciò è innamorato di Vincenzo. Sì, esatto. Allora, Gino. Pure io sono convinto che Spalletti resterà a Napoli, sono convintissimo al 100%. Speriamo bene. Tu che pensi? Resta al 100%, ma è una sensazione? Io penso di sì che resta a Napoli, perché il nostro presidente delle sorprese ce le sa fare, e questa era una sorpresa, come hai detto tu, il 4 giugno. Io sono sicuro. Perché, come ti ripeti, spaghetti con le vongole come si mangiano a Napoli, non si mangiano in nessuna parte. No, vabbè, Gino, siamo passati dal brodo con la forchetta agli spaghetti con le vongole, una poesia, Gino. Bravo, Emanuele me ne suggerisce un altro, perché tu giustamente pure il dolce hai procurato. Detto, io devo portare il babà con la rapporto, non c'è problema. Il babà con i tricolori, faccio i guantini. Sei grande, Gino, voglio averti in diretta con me sempre. Sempre. Buon proseguimento, è sempre buono che Napoli, ma io volessi vincere per eguagliare i record di signor Sarri. Pure io, Gino, pure io. Che abbiamo fatto allenatore a Napoli. A Napoli facciamo allenatori noi. Facciamo del bene a noi, agli allenatori a Napoli, hai capito? Sì, è vabbè. Grande Gino. Ciao Gino, ciao, alla prossima. Andiamo ad Ortadatella. Orta, vengo da voi. Volevo sapere, Spallettone, che facciamo? Io credo che fin quando ci sia la famiglia De Laurentiis non c'è bisogno di preoccuparsi. Spalletti, se resta, è un bene. Se è deciso che vuole andare non possiamo dirgli niente, è stato un grande, possiamo soltanto ringraziarlo. Quindi diciamo che non ti esprimi, dici che con De Laurentiis possiamo stare tranquilli, però non mi dici se vuoi o non vuoi tenerlo Spalletti. Allora, farebbe piacere tenerlo, ma penso che loro sanno più di noi cosa sia successo. Non credo che sia una rottura e non credo nemmeno che sia una mossa societaria, penso che sia una conseguenza delle parti. E allora io ti leggo di nuovo le parole di Luciano Spalletti a DAZN. Dice, sul tatuaggio, è un paio di anni che sentivo pizzicare, quindi da quando è arrivato a Napoli. Ho scavato per vedere che c'era e ho trovato quello che mi immaginavo, lo scudetto. Chissà che non vada a scovare altre cose altrettanto bellissime. Come la metti? Magari dopo il primo incontro, si punta alla Champions, come disse il Presidente, il prossimo anno vuole la Champions. Credo che con Spalletti... Vuol dire che rimane? Sarebbe... io spero che rimane, però sappiamo benissimo che il nostro adorato Presidente, io sono un pro De Laurentiis da tempi non sospetti, e ci regala sempre delle sorprese purtroppo, ma fortunatamente sempre in bene. E noi speriamo bene a lui. Spero che resti Spalletti, ma non lo so, c'è il punto interrogativo su questa cosa. Va benissimo, andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro. Ciao. Sono Mattia dalle Marche. Ciao Mattia, ben trovato. Come andiamo? Sempre. Mattia, come va a Milano? Come va nelle Marche? Cosa pensi di questo Bologna-Napoli? Penso che deve vincere il Napoli. Ciao, sono il fratello. Ciao.
Va bene, ciao. Ciao, grazie mille, grazie mille. Ciao. Una toccata e fuga, Allora, andiamo a vedere qualche messaggio sul nostro canale. Dice Lina Vernaccia: ha sbagliato le faccine, probabilmente voleva mettere quella sorridente, ha messo quella che piangeva. Nel frattempo Kim Min-jae in possesso del pallone, minuto 7 sul cronometro di questo primo tempo, la porta a spasso Zelinski, appoggia Kvyat all'indietro per Kim Min-jae, che porta il pallone, scarica per Amir Rachmani a destra, trova Alessio Zerbin in verticale, trova il movimento di Osimhen, palla che però viene gestita da Lukumi, poi Posch per il Bologna che viene su con l'avanzata di Ferguson, ancora Schouten, poi all'indietro c'è Cambiaso che ritrova il pallone tra le linee, appoggia a Dominguez, Bologna che fa possesso, ora prova a venire su ancora con Bischer per Barrow che prova a saltare Berezinski, ancora Barrow, arrivano Anghissà e Zerbin a dare una mano a Berezinski che lo ferma in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina, ultima gara per il Bologna interna davanti al proprio pubblico, ci tiene ovviamente a far bene per chiudere nel migliore dei modi la stagione davanti ai propri tifosi. L'ultima la giocherà in trasferta, mentre il Napoli, andiamo a vedere, vi faccio vedere, e questo ovviamente è uno striscione che mi fa molto piacere, eccolo qua, avanti Emilia Romagna, non mollare, è appunto lo striscione degli Ultras del Napoli, e ringrazio il mio amico Nello del Club Napoli Fano che me l'ha girata, e io ovviamente grazie ad Emanuele Bernardo ve l'ho mostrata qui in diretta. Ovviamente ci associamo tutti quanti, anche gli amici dei club collegati alle vittime dell'Emilia Romagna e a tutti quelli che stanno vivendo dei momenti di difficoltà per quanto è accaduto nelle ultime ore. Bologna che tiene il possesso del pallone, rimessa in gioco con le mani, c'è Posch che tocca all'indietro per Schouten, ancora all'indietro per Bonifazi, tiene il possesso, apre a destra dove c'è il movimento di Posch si accentra, poi Kim Min-jae ci mette una pezza, arriva Bonifazi a toccare ancora per il Bologna che tiene da diverso tempo il possesso del pallone, Napoli che non riesce ad andarla a riprendere. Allora io invece vado a Brescia, vado da Roberto, 10 minuti sul cronometro, questi primi minuti vedono un buon Bologna in campo. Sì, assolutamente sì, Ciro, ben messo da Tiago Motta che ricordiamo è nella lista dei candidati a sostituire Spalletti sulla panchina del Napoli, un Napoli che comunque deve puntare alla vittoria perché ha ancora alcuni record da raggiungere o almeno provarci. Se riesce a vincere questa partita batte il record di punti in trasferta del Napoli di Maurizio Sarri salendo a 46 punti, quindi e può ancora sperare di raggiungere o superare i 91 punti stagionali di Maurizio Sarri nel 2018, quindi le motivazioni per vincere questa partita ci sono e speriamo che il Napoli possa dire la sua, possa fare una bella partita e raggiungere questi 3 punti. Speriamo bene. Robby, siamo al minuto 11 adesso in corso, bella giocata di Zerbin, anche se però poi si è portato palla sul fondo. Ti cito Zerbin, ma in realtà ti voglio citare Gaetano, Gianluca Gaetano. È un napoletano doc che segna all'Inter e che piange sotto la curva, e tanta roba, no? Per chi è napoletano come noi. Assolutamente sì, un ragazzo della provincia di Napoli, campano comunque, è cresciuto nel settore giovanile, ha mosso tutti i suoi passi nelle giovanili del Napoli, esordisce in questa partita contro l'Inter con questa rete
prima rete in Serie A, grande emozione, e veramente ci fa piacere a noi tifosi. Speriamo che possa rimanere e che possa avere sempre più spazio in questo Napoli, ovviamente. Assolutamente, assolutamente. Intanto è Rachmani in possesso del pallone, poi ancora verso Zelinski, all'indietro per Kim Min-jae. Kim tiene, appoggia la sfera Rachmani in verticale a cercare Victor Osimhen, in area di rigore Osimhen, Victor la mette in mezzo, non c'è nessuno. Perché non ha tirato? Perché non ha tirato? Poteva anche battere a rete da lì, secondo me. Non c'era nessuno in area di rigore, peccato, occasione persa, occasione persa. Abbiamo una telefonata, Emanuele? Emanuele? Ok, perfetto. Allora andiamo a Pinerolo, torniamo dagli amici di Pinerolo. Pinerolo! Siamo qua, stiamo guardando la partita naturalmente. E che partita state vedendo? Che Napoli è? È un Napoli appagato, secondo me. È un Napoli appagato che sta cercando di gestire la partita senza problemi. Però noi speriamo che Osimhen riesca ad incrementare il suo punteggio nella classifica marcatore. Assolutamente, ma io voglio anche vincerla però. Se Osimhen ci mette del suo ce la facciamo, dai. Un attimo fa è stato non tanto bravo a metterla in mezzo perché poteva tirare come hai detto tu, però sì. Alla prossima occasione la mettiamo dentro, dai. Ma questo coro me lo fai partire un coro? Voglio sentirvi gridare. Ehi ragazzi, voglio sentire il coro da Pinerolo! Eccoci qua! C'è pure la sirena, c'è. Abbiamo anche la sirena, abbiamo di tutto. Vediamo se... Gol in diretta! Noi ovviamente non l'abbiamo ancora visto. Vediamo le esultanze ma non il gol. C'è il tocco con Skorupski che tiene il pallone, poi sbaglia, porta vuota, Vittorino Osimhen fa 24, non si sta Vittorino, mamma mia che ha combinato la difesa del Bologna, mamma mia che ha combinato la difesa del Bologna, regalo servito sul piedino di Victor Osimhen che la sblocca, fa 1-0 Vittorino, 1-0 per il Napoli, ha segnato, ragazzi, tutti insieme, club mi sentite? Ha segnato con il numero 9 Victor Osimhen! Victor Osimhen! No! Skorupski ha regalato il gol dell'1-0. Robby, che regalo ci ha fatto Skorupski! Sì, un grosso regalo, e fa bene Victor a metterla dentro, così e anche lui lotta per un altro record, no? Quello del capocannoniere del campionato, quindi sì. Lautaro aveva segnato ieri, aveva accorciato un po' le distanze su Victor, ma Victor ha messo di nuovo le cose in chiaro. Il campionato capocannoniere di quest'anno deve essere lui. Assolutamente. Poi tra l'altro ieri aveva segnato Lautaro Martinez, ha fatto bene ovviamente il Napoli, o meglio ovviamente Victor Osimhen a trovare il gol ed allungare nuovamente. Andiamo a commentare anche con Pinerolo e Ortadiatella. Però vedo un bandierino passare dietro di te, Roberto. Raffaele, falla vedere la nostra bandiera di Wanam. Dammi. Eccola qua, guarda Ciro, che poi tra l'altro è stata ripresa anche da Clementino e Jolier sul concerto di Gigi D'Alessio. Lo so. Eccola, con il logo di Wanam. Grande. Andiamolo a chiedere anche a Pinerolo.
Sono stato un buon profeta, perché se hai visto durante la diretta che stiamo facendo, ha segnato proprio Osimhen. Io stavo proprio dicendo quello, che ero fiducioso sul fatto che Osimhen potesse esprimersi a suo livello. Ed è arrivato il gol di Vittorino. Questa è la nostra sciarpa commemorativa del terzo scudetto. E dall'altra parte la faccio vedere perché ha due facce, l'altra è, scusate il ritardo, campioni d'Italia 2022-2023. Questa è la sciarpa commemorativa con il marchio anche di One, ma oltre a quello del nostro brand del Napoli. Grande. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Salve. Come si chiama? Dove ci chiama? Io mi chiamo Anna. Salve Anna. Mi chiamo da Torino, Ciro. Ah, Anna da Torino, ciao, ben Bravo, hai capito bene allora, eh? Come andiamo Anna? Tutto bene? Tutto bene, l'importante è che segni sempre il Napoli, va sempre bene. Certo. Siamo noi. Brava Anna. Intanto conclusione di Anghissà, Palaskorupski, Napoli vicino al 2-0. Esatto, bravissima. Finisce anche con 3-0, stai tranquilla. E chi li fa gli altri due? Sempre tutti quanti, dai, tutti insieme. Tutti insieme lo segnano. Tutti insieme, dai. Tutti insieme. Fanno un minestrone completo. Un minestrone completo, segnano come Olli e Benci, tutti quanti insieme. Bravo. Domenica sono a Napoli, Ah, bene. Venga a vedere la partita. Ottimo, allora a festeggiare. E devo stare in mezzo alla festa con tutti. Benissimo, brava Anna. Sei simpatica e sei molto... Ok. Grazie mille. Ti auguro una buona giornata e tanti auguri, sempre Forza Napoli. Grazie mille. Ciao carissimo, ciao. Orta di Atella, devo andare a commentare il gol di Vittorino nostro. Orta! Che dire, il gol di Osimhen a scudetto cucito sulla maglia è una bellissima. Oggi cosa ne pensate? Oggi Luca. A Luca. Siamo i campioni dell'Italia, siamo che devo dirti? È il primo, spero almeno altri tre. Almeno altri tre? Un 4-0. T'accontenti di poco, 4-0. Voglio la doppietta di Chiara. Bene, speriamo bene. E magari anche il primo di servizio. Va benissimo. Io devo tornare al telefono. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao. Come ti chiami? Emilia e Vincenzo. Emilia e Vincenzo. State vedendo la partita o soltanto me? Da te. Soltanto te. Me lo gridate Forza Napoli? Forza Napoli! No, più forte, cos'è sta musciarina? Forza Napoli! Più forte! Forza Napoli! Grande. Ciao, grazie per aver chiamato. Ciao. Amir Rachmani in possesso del pallone ancora in verticale a cercare Vittorino in area di rigore, l'uscita di Skorupski. Mamma mia che regalo, io sto ancora a pensare al regalo che ha fatto Skorupski in precedenza ad Osimhen. In pratica gliel'ha proprio passato il pallone, gli ha servito il gol dell'1-0 su un piatto d'argento, eppure diciamo che Vittorino ha regalato una zeppola d'oro, o meglio Skorupski ha regalato una zeppola d'oro a Victor Osimhen, che ha fatto il gol dell'1-0. Napoli che quindi passa così in vantaggio, Napoli che si trova così sull'1-0 e trova il gol che consente agli azzurri appunto di sbloccare il punteggio. Voglio andare a leggere qualche messaggio da parte dei miei amici
qui sul canale YouTube. Claudio Esposito che esulta per il gol come Lina Vernaccia, Elisabetta Catalano, wow, Victor Rosimen top, sim troppo forte, scrive questo amico My Love. Poi Forza Napoli, Manu Bali, Gian Michele Grasso, Ciro, ciao Gian Michele, ciao, un saluto affettuoso anche a te. Allora si continua a giocare allo stadio Dallara, il Napoli cerca di trovare il gol del 2-0, intanto io voglio salutare anche Gary Cusi, del presidente del Club Napoli Albania, che saluto ovviamente con affetto. Mi dice che il 4 giugno a Tirana alle ore 19 ci sarà la festa scudetto del Napoli. A dire il vero devi sapere, caro Emanuele, che ci ha anche invitati alla festa il 4 giugno a Tirana, però diciamo che è un pochettino complicato poterci spostare io e te da qui, visto che abbiamo un attimino una cosa da fare quella sera, no? Il 4 di giugno sappiamo a che ora cominciamo, ma non sappiamo a che ora finiamo. Mettiamola così. Intanto Lina Vernaccia dice Zerbin non sta giocando male, che dite? Ve lo chiedo anzi ai amici dei club. Comincio da Roberto, Zerbin come sta giocando? Ti rispondo subito, Ciro. Fammi salutare a Gary Cusi dall'Albania, che fa parte anche lui della grandissima famiglia Wanam, e ovviamente anche Pinerolo e Orta di Atella, che prima non li ho salutati. Che partita sta facendo? Qual era la domanda, Ciro? Zerbin si sta impegnando, il ragazzo si sta impegnando, non sta giocando male, vediamo, anche se, ti ripeto, non ha avuto grande spazio quest'anno. Il Napoli ha rinunciato a mandarlo in prestito, l'ha voluto trattenere in rosa. Sì. Ovviamente è stato un bene per lui perché ha vinto lo scudetto a Napoli, però il ragazzo non ha avuto tantissimo spazio. Ci sta, no? Robby, che possa avere poco spazio in una cosa come quella del Napoli. Assolutamente sì, anche se Spalletti l'ha reso anche un elemento polivalente, perché può giocare sia esterno d'attacco alto che esterno basso a destra, quindi vedremo il Napoli cosa deciderà durante l'estate di questi ragazzi, lui, Gaetano, Zanoli che rientrerà dal prestito dalla Sampdoria. Vedremo, Ciro. Vediamo, Zanoli che tra l'altro ha fatto anche bene alla Sampdoria, ha fatto anche gol. Prima di andare a Pinerolo e Orta d'Atella, torniamo al telefono. Pronto? Intanto conclusione di Arnautovic, anzi no, era di Dominguez la parata di Gollini. Pronto? Pronto, sono Carlo da Pozzuoli. Ciao Carlo. Senti, in questa settimana ho avuto un incontro molto interessante a Pozzuoli. Con dei triestini addirittura, in gita da Trieste. Metà scolaresca, tutti con le maglie di Osimhen e di Maradona. Bellissimo. Ho chiesto, ma genitori del sud? No. Mia mamma australiana, mio papà del nord. Questo cosa significa? Significa che il colore azzurro è arrivato dappertutto. Quindi siamo affascinati e affasciniamo tutto lo sport italiano. Il colore azzurro, io dicevo l'altro giorno guardando nuovamente le immagini, no, della festa, anche perché stiamo montando con Emanuele Bernardo lo speciale Raspadori, a casa Raspadori, dicevo il colore azzurro, ma quanto è bello, cioè si vede, l'abbiamo visto purtroppo in questi 33 anni festeggiare da altre parti, però il rosso, il nero, il blu, c'è il nero azzurro, bianco celeste, bianco nero, poi brutto proprio, poi bianco nero, cioè, quanto è bello il colore azzurro, ti riempie gli occhi di gioia, no? Trieste, anche là c'è il mare, quindi non ho capito. Anche a Trieste c'è il mare. Ah sì, anche a Trieste c'è il mare. È una marcia in più, l'azzurro. Assolutamente.
l'azzurro, quello che collega cielo e mare. Giusto. Vorrei salutare il mio nipotino Riccardo, Vai. se ti ricordi. Ah, certo, come no, grande Riccardo, certo che mi ricordo. Ciao Riccardino, lo saluto anche io. Sta a Roma, però c'è il difetto un po' laziale, lo dobbiamo aggiustare. Tanto quando viene a Napoli, quando sì. La prima cosa, largo Maradona. Assolutamente. Ci sentiamo. Ciao, grazie. Guarda, che Napoli. Bravo. E saluto Riccardo. Grazie. Ciao, grazie Ciao, mille. ciao. Ciao. Pinerolo, torniamo a Pinerolo. Pinerolo, dicevamo di Zerbin allora. Zerbin sta giocando bene, dai. Secondo me sta facendo la sua partita e, come hanno detto anche gli altri, ha avuto poco spazio nel corso di questa stagione. Naturalmente con una rosa come quella del Napoli è innegabile che giocano quelli che hanno maggiore certo. pratica, diciamo, con il gioco di Spalletti. Certo. Andiamo anche ad Orta d'Atella, andiamo a chiederlo anche a loro. Orta di Atella. Zerbin. Come sta giocando Zerbin? Non lo sento però, sento solo te. Come sta giocando Zerbin? Vai. Eccolo Zerbin, Oh, è un buon giocatore, speriamo bene allora, speriamo bene. L'unica cosa che dico al papà, la cuffia quella col microfono ce l'hai tu, quindi io tuo figlio l'ho sentito poco. Però ce ne abbiamo una ciascuno. Ma quella col microfono ce l'hai tu, perché lui non lo sentiva. Ecco, sì, e non te la togliere perché sennò non ti sentiamo più, quindi mi raccomando. Allora, intanto c'è il Bologna in possesso del pallone che prova a costruire. Bologna che sembrava in partita, stava giocando anche bene, minuto 29 sul cronometro, però Skorupski ha fatto un regalo al nostro Victor Osimhen. Pasquale dice Vittorio Osimhen quest'anno Sirena? Quest'anno non lo so, vinto lo scudetto il Napoli, sempre forza Napoli. Vabbè, Napoli campione, dice ciao Ciro, la tua telecronaca di Udinese Napoli prima del fischio finale è qualcosa di commovente, la riguardo sempre e finalmente è talmente bella che dovreste metterla come sigla iniziale. Forza Napoli. Napoli campione, ma grazie mille. Non ti nascondo che spesso la vado a rivedere anche io e ogni volta che la rivedo provo la stessa emozione, lo stesso brivido, perché io che ho avuto la possibilità di poterlo raccontare e sono uno che di solito non prepara nulla, va a braccio, in quel caso ovviamente io un minimo, perché sennò signori non è che a mente mi potevo ricordare minuti, secondi, ore, giorni, mesi e cioè l'anno mi potevo ricordare al massimo, quindi un pochino qualche appuntino avevo preso, però vi assicuro che è stato davvero emozionante anche per me e io la tengo salvata sul cellulare. Non so se il nostro editore ne vorrà fare sigla, ma ti ringrazio comunque caro Napoli campione, grazie mille per i complimenti. Torno al telefono, pronto? Ciao. Ciao. Sono Maria Francesca. Ciao. Allora, come va? Bene. Bene. Stai vedendo la partita o vedi solo me? Sto vedendo tutte e due. Tutte e due. E cosa ti piace di più? Sentiamo, la partita o me che faccio casino qui? Oh, che bello che sei. Senti, me lo gridi un bel Forza Napoli? Forza Napoli! Più forte! Forza Napoli! Oh, bravissima, grazie, ciao! Ciao, mio fratello comunque e mio padre sono andati a vedere Bologna-Napoli. E allora saluta anche loro, così glielo dici che tu hai chiamato qui e li hai salutati. Come si chiamano? Come si chiamano?
Renato e mio fratello, Giovanni e mio papà. E allora salutiamo Giovanni e Renato che sono allo stadio, così gli dici tu vai a vedere su Calcio Napoli 24 alle 15:32 della diretta, io saluto te. Va bene? Ciao. 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 Bellino. Allora andiamo a vedere altri messaggi. Antonio Longobardo che se la ride. Gianperever De Laurentiis dovrebbe riscattare Simeone, ma senza manco pensarci la seconda volta. Ciao Forza Napoli, Michele Di Luise. Pit stop per i calciatori, fa caldo, Lina Vernaccia. Loro lo fanno il pit stop, cara Lina, noi invece qui non possiamo fare nessun pit stop. Io continuo ovviamente a vedere quelli che sono i vostri messaggi sul nostro canale YouTube, in attesa di avere qualche altro amico al telefono. Raccontiamo un po' il match. Minuto 32 sul cronometro, c'è Dominguez che tiene il pallone, si butta dentro Schouten, attenzione proprio a lui che la mette in mezzo per Arnautovic. Olivera la spedisce in tribuna e salva ovviamente il Napoli spazzando l'area di rigore ed evitando ogni tipo di problema. Palla in verticale, attenzione, il traversone in mezzo, poi c'è Berezinski che va a chiudere in calcio d'angolo e resta a terra dolorante Berezinski. Non so che problema abbia avuto onestamente, perché è andato in scivolata. Pasquale dice per favore posso chiamarti così posso dirti quello che penso del Napoli, sempre Forza Napoli. Pasquale, il numero è in sovraimpressione 081 353 4588. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, ciao. Forza Napoli. Sempre, come ti chiami? Gabriele, questa voce tenebrosa. Attenzione per Osimhen ci prova, Skorupski ci mette una pezza. Gabriele, il Napoli è andato vicino 2-0. Lo sto vedendo. Stai vedendo? Come mai questa voce tenebrosa? Perché oggi tengo un po' la voce bassa. Tieni un poco la voce rauca. Andiamo al telefono, pronto? Sì. Senti, ma quanto finisce questa partita oggi? 2-0. 2-0. Chi segna oltre al gol di Osimhen? Qui c'è Kvaratskhelia. Come lo segna? Vediamo un po', vediamo se lo azzecchi in toto. Da fuori area. Da fuori area. Tu sei pronto ad esultare al gol di Kvicha? È normale. Come il gol che ha fatto contro il Monza. Intanto ha rischiato qui il Napoli perché il Bologna è andato vicino al pareggio con Dominguez che ha calciato dal limite dell'area di rigore, palla che ha sfiorato la porta di Gollini ed è terminata sul fondo. Sì. Meno male. Infatti. Meno male. Dai, gridami di nuovo Forza Napoli, però anche se hai poca voce, con tutta la tua forza. Forza Napoli! Grande Gabriele, ciao, grazie per aver chiamato. Ciao. Allora, Bologna in possesso, Dominguez tiene il pallone, poi sale ancora la formazione felsinea con Thiago Motta. Arnautovic, Thiago Motta che l'ha preparata ovviamente nel migliore dei modi. Arnautovic fermato, sarà calcio di punizione per il Bologna. Gestisce il pallone ancora il Bologna. Andiamo al telefono, pronto? Ciro, buongiorno. Buongiorno, salve. Sono Massimo. Ah, carissimo Massimo, ben ritrovato. Ho visto che ti sei dispiaciuto molto, che siamo retrocessi come ragazzi. Hai visto Massimo? Condividi il mio pensiero, quello che ho scritto? Sì, ti ho messo anche prossimamente. Io ti seguo, non ti preoccupare. Lo so. Non ti seguo a piedi perché mi stanco. Grande Massimo. Ti volevo dire, a Scarpata hanno fatto la festa, capito? Ma se quella che hai visto l'altra sera, cioè l'altra sera in diretta, non era Scafati, era Malfi quella.
No, Mappi, scusami, Sì. io avevo scritto Scataria. Intanto scusami, qui c'è Guadaschele in aria, appoggio per Zerbin che si è fatto soffiare il pallone. Si è fatto soffiare il pallone. Peccato. Hanno rubato valore, insomma. Senti, comunque, ti dico che io ho una sensazione, che secondo me, perché io vorrei molti, i nostri titoli che scorrono, ogni cambio ci sta un numero di candiera, sa che ti fa venire la certezza che a un certo punto c'è dei Spalletti potrebbe anche decidere di rimanere, e chi ci piacere me, questo è il mio piacere. E poi logicamente alle volte stanotte erano le 1:30 alla televisione, non faceva niente, ma tutte le repliche e mi sono sempre piaciuto, mi ripeto sempre, sempre. Senti Ciro, ti volevo domandare, ma anche il basket siete molto affezionati al basket? Sì, perché noi abbiamo il buon Claudio Russo e il buon Riccardo Catapano che sono molto appassionati di basket e quindi seguono ovviamente anche la Geli. Però la prossima volta devi dire a Riccardo Catapano. Sì. Io mi ricordo nel basket facevo la partita e poi da lì andavo a festa dello sport. Il Miss Parteno per ti non la ricordi che lo scudetto, il Miss Parteno, grande palla a canistra. C'era un viso invernale, allora si c'era la gente, ma poi ritorno lo stato, ne ti fai su alla canestra con una per giocare, ma all'epoca ci sono i giocatori da Verdi, tutti questi grandi giocatori, capito? Sì. Un po' che ricordi che io ho, capito? Grandissimo, attenzione Zerbin, la mette in mezzo, spazza ancora l'aria il Bologna, finisci pure. E ti sto dicendo, è come è questa. Una cosa, io mi ricordo che una persona, mi scusate, gioco con il Real Madrid, io stavo a Roma, purtroppo avevo il biglietto ancora conservato e non sotto allo stadio per vedere. Cioè, di cosa Roma che faceva un tifo per il Napoli che tu non puoi immaginare, ma era l'anno dell'88, 87, 88, perché il Napoli si qualificò per la Coppa dei Campioni allora. Sì. Comunque è sempre una passione. Intanto ti comunico a te e tutti gli amici a casa che ci stanno guardando, Kim ha commesso fallo su Dominguez, entrata dura, cartellino giallo per Kim Min-jae. Allora non gioca sempre, perché quella era quarta no, era diffidato ovviamente e quindi salterà la prossima gara con la Sampdoria. Possiamo forse anche dire, intanto a Pinerolo si ammazzano zanzare, a breve torniamo a Pinerolo, voglio capire se hanno ammazzato la zanzara a Pinerolo. il signore non è nemmeno per lo grassotti, ci vuole una zanzara napoletana. Sì, però Massimo, potrebbe essere questa l'ultima partita di Kim con la maglia del Napoli. Ciro, c'è una ragione, purtroppo, guarda, ma lo vediamo veramente con il vestito, lo vediamo a pochi del campo come nemmeno come spetta, nemmeno sopra il campo che veniamo quando è squalificato. Beh, ma sicuramente ci sarà per la festa. Devo leggere un messaggio, Massimo, dice questo amico che si firma Emanuel, tanto vince il Bologna così non vincete lo scudetto. Vogliamo aggiornare un pochettino Emanuel che il Napoli lo scudetto l'ha vinto 5 giornate fa? Ha vinto il 4 maggio lo scudetto il Napoli, cioè, stiamo parlando ormai di un mese fa ormai. Chi l'ha scritto, Ciro? Era scritto Emanuel, si firma così sulla nostra bacheca, ha scritto tanto vince il Bologna così non vincete lo scudetto. Mi dispiace per te perché non solo il Napoli sta vincendo ma ha anche vinto già lo scudetto dal 4 di maggio. Mamma mia, stanno proprio del pezzo in bronzo questa gente, stanno proprio del pezzo in bronzo. Cioè, io ti seguo e mi fa piacere, però
questa volta c'è stato molto furbo e in gamba, perché ha visto esplodere i signori questa volta non bisogna scappare, ci stanno troppo così a te, guarda, all'inizio che hanno risultato è ritorno caricato, questa volta no, non sapevo cosa dire su cosa seguire con la cronaca. Non sveliamo l'altarino, Massimo. No, vabbè, ma scusa. Massimo, tu sei del mestiere, capisci a me? Lo so, io il prossimo anno comunque durante l'estate continuate a fare un po', sempre durante il ritiro. Siete sempre il 24 sì, 24, noi ci saremo sempre, saremo nel ritiro di Imaro, saremo nel ritiro di Castel di Sangro, saremo negli studi di Calcio Napoli 24 che vi dico e ve lo svelo si stanno rinnovando e quindi a breve avrete delle belle sorprese con il palinsesto che si aggiornerà, diventerà innovativo, nuovo, tanti programmi, tante sorprese, saremo sempre ovviamente qui all'interno degli studi di Calcio Napoli 24 dalla mattina alla sera e voglia ci vedremo, caro Massimo. Grazie, grazie mille Massimo. Cosa, ma quando farete dei servizi dello scudetto, che un po' di più ha detto che farete tutto la festa dello scudetto su YouTube. Allora, domenica prossima ci sarà una lunga diretta, ovviamente, comincerà dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona intorno alle 17 con ogni probabilità, con i nostri inviati dallo stadio Diego Armando Maradona, poi dalle ore 18:30 prendo la linea qui dagli studi di Calcio Napoli 24 per la live reaction di Napoli-Sampdoria e poi il post partita ovviamente vi racconteremo la festa e quello che accadrà all'interno dello stadio Diego Armando Maradona con il sottoscritto, con Emanuele Bernaldo ovviamente in cabina di regia, faremo notte inoltrata anche domenica prossima. Io devo salutare i signori di Club Napoli Orta Giatella. Sì. Si mangia molto bene. Ti stanno sentendo? Aspetta Massimo, Orta di Atella, mi sentite? Sì, vi sentiamo. C'è Massimo che vi saluta perché dice che da voi si mangia bene. Grazie Massimo. Aspetta la terza volta però, aspetta la terza, non c'è più sempre la terza. Ma siccome un ospite però, capite, la terza, e poi l'ultima cosa me la devo dire. Sì. Che vergogna, Bergamo, non viene addirittura annunciato che il trasporto è riccio che la cosa a togliere la bandiera dal balcone con è vero, brutta cosa. È stato denunciato 5 reati, hanno 5 reati che hanno fatto lì. Ciro, buona domenica, e al 99% domenica ti servirò dallo stadio Carvalho, a Giacomo da Stacca. Oh, benissimo. Ciao. Benissimo, ciao, benissimo. Domenica, ciao, Napoli, grazie. Sempre. Ciao, grazie Massimo. Andiamo dalla lotta, visto che eravamo con loro, cominciamo da voi, 44:20 sul cronometro, primo tempo che sta per finire, Napoli in vantaggio per 1-0. Ciro, mi sta piacendo tantissimo la partita di Zerbini. Zerbini sta facendo veramente una partita da vero campione, quello che mi sta sorprendendo è che dà una mano anche in difesa. Non so se avete modo di vedere le palle che sta recuperando. È fantastico, questo ragazzo mi piace veramente. Sì, anche perché l'ultima volta che è partito titolare non aveva fatto benissimo. Beh, io credo che ci sia sempre l'emozione dovuta a un ragazzo giovane che per la prima volta calpesta un campo di Serie A. Penso che comunque anche quello incida sulla prestazione. Però già adesso lo vediamo molto padrone del gioco. Certo. E poi un'altra cosa ancora, la domanda che hai fatto prima su Kim che parte non parte, voglio ricordarvi che noi abbiamo iniziato una stagione dove abbiamo tutti quanti perso Koulibaly e Kim non ce l'ha fatto rimpiangere.
Io credo che anche se partisse Kim, il nostro amato presidente non ci farà rimpiangere questo ruolo. Sono convintissimo di questa cosa. Noi ovviamente ce lo auguriamo. Ce l'auguriamo, sì, ecco Zerbini. Andiamo a vedere anche Pinerolo che cosa ne pensa di questo primo tempo. Siamo nel primo minuto di recupero, si gioca ancora il secondo minuto di recupero. Beh, come abbiamo visto tutti quanti, il Bologna è in partita, non molla perché naturalmente loro sono tranquilli, come siamo tranquilli anche noi. Sarà la partita che continuerà su questa falsariga. Abbiamo qua il nostro presidente, o accanto a me il presidente del Napoli Club Pinerolo, perché lavorava, oggi era impegnato con il lavoro. Lo sapevo perché mi aveva detto che arrivava tardi perché oggi aveva da fare. Eccolo qua. Ce l'abbiamo qua. Ciao Roberto e gli altri club collegati. Ciao, come andiamo? Hai mangiato bene? Ho festeggiato. Ho festeggiato un po', dai, oggi ho preso un tempo di, come dire, di riposo. Intanto è finito il primo tempo, intanto. Anche il compleanno, allora gli auguri in diretta al presidente del club Napoli Pinerolo. Grande presidente, tanti auguri. Grande. C'è difficoltà a ascoltare perché c'è un po' di confusione. Ci sta presidente, allora ti lascio festeggiare al momento, poi ci risentiamo tra pochissimo. Restate ovviamente lì sempre in collegamento. Grazie, vado da Roberto che stava bagnando l'ugola perché era pronto ad essere chiamato in causa a fine primo tempo. Napoli in vantaggio per 1-0, regalo di Skorupski, gol di Victor Osimhen. Sì, Ciro, una bella partita ancora aperta, il Bologna è vivo, il Napoli ha sfiorato anche il 2-0 con Osimhen, con un bel tiro di Zerbin, con un tiro di Anghissà. Una bella partita con ritmi non proprio bassi, quindi mi aspetto un bel secondo tempo e speriamo che il Napoli possa aggiudicarsi questa vittoria, perché ci tengo che possa raggiungere il record di Maurizio Sarri del 2018, quindi battere quei 91 punti famosi di quello scudetto perso purtroppo. Sì, è vero. Senti, nel secondo tempo ti aspetti qualche cambiamento? Assolutamente sì, mi aspetto che Luciano Spalletti dia spazio a Gaetano, possa far entrare anche Raspadori, anche qualcuno in difesa. Dicevi che Kim era stato ammonito e quindi sarà squalificato nella partita con la Sampdoria, quindi probabilmente ultima partita di Kim con la maglia azzurra, che potrebbe passare, come sappiamo, in estate con questa clausola rescissoria di 60 milioni di euro al Manchester United. Vediamo un po' cosa succederà in questo mercato estivo, che vedrà veramente un grande movimento in casa Napoli. Robby, ti voglio riportare sulla festa, sul 3 di appunto giugno, perché ci ritroveremo con tutti i club One a Cava dei Tirreni, dove festeggeremo insieme con tanti ospiti, diretta ovviamente all'orario di pranzo su Calcio Napoli 24 TV, sul nostro canale YouTube. Robby, qualche curiosità? Ci racconti un po' il programma, perché sarà, abbiamo detto, della diretta ovviamente all'orario di pranzo, ma sarà una lunga giornata a Cava dei Tirreni. Assolutamente, Ciro, la giornata si svolgerà con l'appuntamento alle 11 con un giro itinerario per la città di Cava dei Tirreni, poi ci ritroveremo tutti a pranzo all'interno della sede del Napoli Club Cava dei Tirreni, del mitico presidente Bruno Magliano. Conservatemi qualcosa,
Assolutamente sì. Salutiamo anche il presidente Bruno Magliano, che è anche il presidente di Wanamo, e poi la giornata proseguirà con la nostra diretta live con Calcio Napoli 24, si arriverà fino alla sera, ci sarà anche un DJ set che arriverà in serata per animare la festa con musica e con tanto altro. Ci saranno anche tanti ospiti, tanti giornalisti, ovviamente ci aspettiamo anche qualche ex Napoli. E ovviamente la speranza è che tutto possa andare per il verso giusto, con i colori azzurri belli in mostra, perché sarà una grande festa. Assolutamente sì, festeggiare questo scudetto tutti insieme con i club Napoli nel mondo. Roberto, Club Napoli Cava dei Tirreni, ovviamente la sede è quella, Club Napoli Brescia ovviamente presente, gli altri club presenti? Gli altri club presenti sicuramente il direttivo di Wanamo con Santa Maria Capo Avetere, Sessarunca, Città di Castello, il Napoli Club Bracigliano, il Napoli Club Udine Partenopea, e ci saranno poi gli altri club della famiglia Unione Azzurra nel mondo. E sono davvero in tantissimi, tra l'altro, siete in tantissimi, e io ovviamente sono contento di potervi ospitare, così come anche gli altri club che magari non appartengono a Wanamo, ma comunque sono sempre ben accetti, perché quando si parla di Napoli siamo tutti un'unica famiglia, no Roberto? Assolutamente sì, e sono anche invitati tutti i club Napoli che vogliono unirsi a festeggiare questa festa scudetto con noi, ovviamente. Festa scudetto che ricordiamo si terrà il 3 di giugno, sabato, a cominciare dalle ore 11 l'incontro, Cava dei Tirreni su Calcio Napoli 24 TV, sul nostro canale 79 e poi anche sul nostro canale YouTube ad orario di pranzo. Poi saremo più precisi nei prossimi giorni, vi mostreremo le immagini con un'oretta e mezza di divertimento, mettiamola così, Roberto. Sì, ci sarà questa live di un'oretta e mezza dove ovviamente ci sarà qualche intervento dei protagonisti della giornata con i tanti ospiti attesi in quella giornata lì. Appuntamento a tutti sabato 3 giugno nella sede del Napoli Club Cava dei Tirreni. Appuntamento ovviamente da non perdere, perché ci si divertirà tantissimo. Andiamo a Pinerolo, perché Pinerolo mi stava facendo vedere qualcosa. Pinerolo. Vi stavo facendo vedere la festa del nostro presidente, che oggi è il suo compleanno, abbiamo fatto gli auguri in diretta. Il presidente oggi mangia sempre. Noi ieri sera abbiamo fatto la festa del nostro club, la festa scudetto. Per cui festa ieri sera e festa anche oggi. Replichiamo, noi siamo in festa da quando c'è stata la certezza della vittoria dello scudetto, quindi dalla partita con l'Udinese noi siamo andati a festeggiare in piazza direttamente quel giorno lì. Volevamo festeggiare poi la settimana dopo in occasione della partita con la Fiorentina, ma l'abbiamo anticipata spontaneamente quel giorno lì e poi abbiamo replicato naturalmente in piazza dopo la bella partita con la Fiorentina, e ieri sera abbiamo fatto proprio la festa qui al club, tantissima partecipazione, sold out perché non avevamo più posti a disposizione, comunque c'erano tantissimi soci, è una bellissima festa che è stata allietata con musiche e quant'altro. Fuochi d'artificio è quello che di solito si fa quando si festeggia un avvenimento importante. Beh, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Vediamo anche Orta Tratella. Orta! Siamo qua. La nostra festa sarà il 4 giugno, inizieremo dalla mattina. Abbiamo organizzato un mega corteo con tutti i bambini. Abbiamo raggruppato quanto più bambini possibili dalle scuole, dalle associazioni. Inizieremo a festeggiare con loro perché loro sono il nostro futuro. Poi proseguiremo tutta la serata. Bravissimo. Esatto. Guarderemo la partita al maxi schermo come sempre qua fuori dalla nostra sede, e poi ci saranno tantissimi ospiti, ci sarà tanta musica fino alle 5 mattina, da qui nessuno ci muoverà. Ci sarà una mega torta organizzata da una pasticceria locale nostra, e che dire, bisogna festeggiare, bisogna godersi questo momento tutti insieme. Beh, ci mancherebbe.
dopo 33 anni si porta a casa lo scudetto, è normale che bisogna festeggiare. Io, sai, ho notato una cosa nelle ultime 2 settimane. Abbiamo forse vinto troppo presto, perché c'è qualcuno che si è distaccato un po' e non va bene. No, e come fai a distaccarti? Una cosa che aspetti da prima che nascessi. Io sono classe 87, questo è il mio primo vero scudetto che lo sto vivendo. I primi 2 c'ero, ma non me li ricordo. Me li hanno raccontati però, e sono cresciuto con questa emozione. Sono cresciuta con questa emozione di sperare che un giorno potessi anche io provare la sensazione di vincere questo scudetto. È straordinario, è fantastica questa cosa. Sì. Intanto Monza soprattutto Lecce... farla poi. Sì, dimmi. Soprattutto farla poi da protagonista con un grande club come il nostro, dove abbracciamo tutti gli amici degli altri club. Io penso che sia una famiglia destinata ad allargarsi anche con gli altri club che possono far parte dell'associazione UANM, e che dire, siamo bellissimi, veramente siamo bellissimi. È vero. Allora, stavo dicendo, Monza-Lecce è terminato il primo tempo sul punteggio di 0-0, quindi il Lecce in questo momento, con questo risultato, rischierebbe comunque ancora, non è ancora certo della matematica salvezza. Dovesse riuscire però il Lecce a vincere quest'oggi a Monza, vista la classifica andrebbe a 36 e quindi matematicamente salvo, e se la giocherebbero Verona e Spezia nell'ultimo turno. Dovesse invece pareggiare o perdere, bisognerebbe vedere gli scontri diretti. Dovesse perdere, sarebbe lì e gli servirebbe comunque un punto per la salvezza matematica. Comunque quota salvezza quest'anno in Serie A 35 punti, quota salvezza bassissima, vero Ortariatella? Adesso con te, 35 punti la salvezza è pochissimo. È pochissimo, si è sempre pensato ai 40 punti come salvezza, però quest'anno magari le squadre hanno più concorrenze, più concorrenti forti, e penso che sia pure giusto così. Quota salvezza 35 punti. Basta, non lo so chi si salverà. Di solito è sempre 41 punti, oggi invece ci si salva con 35 punti. Si vede che hanno fatto... Addirittura se Verona e l'altro, aspetta che Verona e Spezia non dovessero vincere, addirittura la quota salvezza potrebbe essere anche 32 punti quest'anno. Pensa un po'. Non so se sia un bene o un male per le altre squadre. Tutti vorremmo restare in Serie A, però qualcuno in Serie B ci trova pure retrocedere quest'anno. Mi dispiace per la Samp, che se non erro matematicamente già è retrocessa. Senti, che cosa ti aspetti nel secondo tempo? Qualche sostituzione? Credo di no, non toglierei Zerbin perché sta facendo un'ottima partita. Credo che qualcosa cambierà a centrocampo, credo. Dopo il giallo di Kim magari qualcosa anche in difesa, ma credo che il tridente d'attacco, come vedo però che si sta riscaldando Gaetano, non lo so, può darsi magari il supplente di Gaetano. Potrebbe cambiare un pochettino la partita, perché il Bologna sta commettendo troppi errori in difesa. Beh, il Bologna ci ha fatto quel regalo. Vedo Raspadori che si sta riscaldando, non lo so. Speriamo. Io firmerei per doppietta di Kvara e gol di Zerbin, un 4-0 secco. E noi ovviamente speriamo bene. Allora, torno anche a Pinerolo. Vedo Roberto che si è alzato, probabilmente è andato a mangiare pure lui. Vado a Pinerolo, torno da te. Nel secondo tempo potrebbe entrare Giacomino? Ma io penso di sì, perché ha tutti i numeri per poter giocare da titolare Giacomino. Quest'anno è stato un po' penalizzato anche dalle grandi prestazioni di chi stava davanti,
Comunque Giacomino secondo me è un grande giocatore, è il nostro futuro, è giovane, è un ragazzo serio che si impegna e ha i numeri per diventare un grande. Intanto anche in ottica nazionale secondo me. Intanto stanno rientrando sul terreno di gioco le due formazioni. Abbiamo intravisto alle spalle del tunnel anche il nostro Ciro De Luca, che è intento a lavorare, quindi ci sta per inviare gli scatti del primo tempo, comunque anche del prepartita. E io vi ricordo sempre linee aperte 081 353 4588 per poter chiamare in diretta. Tiago Motta parla con Arnautovic, i due si spiegano, meglio Tiago Motta spiega ad Arnautovic come muoversi, quali movimenti fare, e poi va ad accomodarsi in panchina il buon Tiago Motta, mentre Dominguez ha fatto un gesto ma voleva il pallone, non era rivolto a nessuno, lo possiamo dire tranquillamente che non era rivolto a nessuno. Massimo Taiocchi, rieccolo, eccolo Massimo, ciao Massimo. Prossimo anno prestito, dice, per Zerbin, quest'anno da tifosi hanno vinto lo scudetto. Dice Lina Vernaccia è giovane, dovrebbe andare in una squadra da metà classifica a fare gavetta o no. Poi giocatevi, dice Ciro Rocco, l'1-2 live, quindi 2-1 del Napoli, dice. Secondo me c'ha la papuscia, mi viene da dire. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Pinerolo, tu te la ridi insieme a me. Ho detto bene? Ma sento i vostri commenti, sono fantastici. Benissimo, io sei un grande. Grazie. No, perché l'ha detto con certezza, quindi mi è proprio venuto spontaneo. Sì, molto spontaneo. Sta per ricominciare nuovamente il match in questo secondo tempo con Arnautovic. Io ho lo schermo alle spalle, vedrò poco per seguire voi direttamente. Mi sono girato al contrario, così riuscite a vedere gli altri componenti che stanno prendendo di nuovo posto dopo la sosta dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Se vuoi ti puoi anche rigirare, così vedi la partita. Nel frattempo attendiamo ok, allora sta per ricominciare nuovamente il match con Arnautovic sempre sul pallone. L'arbitro aspetta la contemporaneità dell'altro match Monza-Lecce. Si riparte, batte il Bologna, Yam Waiu, Magnam Mancel. È ricominciato il secondo tempo. Vado subito da Roberto per sapere, Roberto, ho capito che ora di pranzo è passata da un po' e ti è venuta una certa famina, ma dove sei andato? Cosa ti sei mangiato? Vogliamo sapere. No, sono andato a bere un caffè, un caffettino flash per rimettermi un po' di energia, capito Ciro? Cosa? Un caffè? Solo il caffè? Il caffè è quello che si può dire. No, rigorosamente solo il caffè. Solo il caffè. Non lo so se ti devo credere. No, ho pranzato prima di arrivare in sede al club, anche perché sono le 4 però. Bisogna fare la merendina, quindi più tardi dopo la partita faremo un po' di merenda, dai. Non me la racconti giusta. Secondo me al di là della telecamera c'è qualcosa. C'è qualcosa, sì, qualcosa di dolce, dai, qualcosa di dolce, dai. Vi conosco troppo bene, vi conosco. Esatto. Appena stacchi la linea e della linea a un altro club, ti lanci, ecco qua. Mi lancio nel retro, dietro le quinte, ecco. Intanto c'è Stanislav Lobotka che tiene il possesso del pallone, Zelinski si libera e palla per Lobotka, accelera il Napoli con Lobotka che in verticale cercava Osimhen, sbagliata la misura del passaggio. Questo era il motivo per il quale ad Orta Datella ci si disperava. Orta, ti stavi disperando.
perché quella palla se arrivava giusta, magari Osimhen poteva fare la doppietta. Ed ecco Zerbin, tira! No, un'altra giocata no. Un'altra giocata no, ma sta nell'aria il secondo gol. Zelinski, il tocco, ecco l'azione per ancora Alessio Zerbin che porta lui il pallone, prova a caricare ancora per Osimhen, poi finta, non calcia, tiene palla, la mette nuovamente per Osimhen, ma in pratica l'ha buttata sostanzialmente, l'ha regalata a esatto, l'ha buttata. Ora il gol sta nell'aria, penso che un altro poco, come si dice qua, il papero è cotto. Allora, andiamo a vedere. Con il papero è cotto, è troppo bello, è poesia il papero è cotto. Cioè, mi rimbomba nella testa, è poesia. Roberto, a Brescia come lo traducono il papero è cotto? È difficile, sai, da tradurre, è difficile. Anche perché qui una delle specialità bresciane sono proprio gli usei, che sono degli uccellini che si mangiano allo spiedo e sono anche molto buoni, figurati. Sì, vabbè, però detto da te non ci credo proprio. Cosa, Ciro? Cosa non ci tu credo? Che sei amante della sfogliatella, che mo mi dici che gli usei sono pure buoni. Sempre amante della sfogliatella, della pizza e della mozzarella di bufala. Sempre. Sempre e per sempre. Lo puoi anche assaggiare, però è un'altra cosa, però. È ovvio, ci dobbiamo adattare però purtroppo, hai capito? Quindi in qualche modo dobbiamo sopperire ogni tanto. Lo so, hai ragione, pure tu hai ragione. Però voglio andare a chiedere, sono curioso, Robby, sono curioso. Vado a Pinerolo. Pinerolo, senti, ma mi traduci lì come si dice da voi, o papero e cuotto? Non ti sento proprio. Cosa hai detto? Da noi un papero e cuotto, se dice un papero e cuotto lo utilizza un napolitano. Però a Pinerolo come si dice un papero e cuotto? Ma lo sai che non lo so dire. Perché qua il papero che intanto colpo di testa, scusami se ti interrompo, di Abisher che ha colpito di testa, ma ha messo fuori. Finisci pure. Ma non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che qui dicono Locu alle Coit dicono. Ecco, quindi l'hai detto. Intanto c'è Gollini sul pallone. Appoggio per Kim per Olivera davanti per Victor Osimhen, da dietro c'è fallo, l'arbitro non fischia, lascia giocare Victor Osimhen, toccato duro all'osso sacro. Roberto ci hanno fatto male a Vittorino. Secondo me era fallo lì, l'arbitro non ha visto un fallo netto su Victor Osimhen. Tanto il Bologna attaccava e Arnautovic è andato vicino al pareggio, si è divorato un gol. Arnautovic. Napoli adesso riparte, Kvaratskhelia, cross, nulla di fatto. Vediamo se il Napoli riuscirà a segnare il secondo gol e a giudicarsi questa vittoria che, ripeto, per me è importante. Ci ha battata comunque Arnautovic. Ma ci ha battata, sì. Si è proprio divorato un gol. Anche nell'esterno ha calciato male. Sì. Tra l'altro anche nel primo tempo aveva ciabattato una palla Arnautovic. Non è in giornata, fortunatamente. Sì. 081 353 4588 per poter ovviamente chiamare in diretta. Chiamate ovviamente, il nostro Emanuele Bernardo vi metterà in diretta con me. Allora, Lina Vernaccia, ragazzi, sto seriamente pensando di tornare a vivere a Pompei per il prossimo anno. Perché Lina, sei di Pompei tu? Non lo sapevo questo, vicino a casa mia, io sono di Castellammare. Andiamo al telefono, pronto? Non è pronto, è caduto, prima ha chiamato e poi ci ha pensato su.
Ah, ok, allora vediamo. Infatti, allora Napoli nel cuore, One Make Napoli, Isac, Caroppa, facimmo secondo gol, dice Giuseppe Liberti. Lui sa per certo che dopo facciamo il secondo gol. Nel frattempo io vedo mani sui volti dei nostri amici calcio d'angolo. Io sono dietro, secondo me, di almeno 40 secondi rispetto a loro. Calcio d'angolo, minuto 52-25 sul cronometro. Zelinski la mette in mezzo, colpo di testa di Vittorino e Skorupski ci mette una pezza e salva il Bologna dal secondo gol. Prima il portiere del Bologna ha regalato nel primo tempo il pallone a Victor Osimhen, che ha sbloccato il punteggio, e adesso invece ha letteralmente salvato i suoi. Anghissà ancora in possesso della sfera, la porta a spasso, Olivera l'appoggio per Kvaratskhelia, poi arriva sul pallone Berezinski, tocco dentro per Osimhen, Victor! 2-0! Vittorino non si sta, ha segnato Vittorino il gol del 2-0, ancora Victor, il pallone dentro, 58 gol con la maglia del Napoli e non c'è giro, e chi lo batte? Grande Vittorino, che trova il gol del 2-0, il gol che consente a Victor Osimhen di salire a 25 in classifica marcatori. In pratica ad una partita dal termine ha, se non vado errato, 4 gol anzi di vantaggio su Lautaro Martinez, che ne ha 21 ed è vicino al titolo di capocannoniere. Andiamo a festeggiare con i club. Orta di Atella, la doppietta di Vittorino. Avrò sbagliato i marcatori, ma il gol ve l'avevo detto, povero il quote. Troppo bello, mamma mia, che godimento. Questo Napoli ci fa divertire tantissimo, spero che tenga altri 33 anni. Spero altri 33 anni così. Grande, speriamo bene. Andiamo a Pinerolo, 2-0, Pinerolo. Ci avete sentito, no? Assolutamente sì, è arrivato il gol del 2-0, l'ha messo dentro Vittorino, ha segnato la doppietta, era quello che ci voleva per stare tranquilli. Ecco, grande panoramica del club. Voglio andare anche a Brescia da Robertino. Robby, via, Ciro, grande Victor, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, i campioni dell'Italia, stava segnando il terzo gol Victor, Ciro, è andato vicino al terzo. A fin di palo, l'altro tiro in diagonale, stile Roma. Intanto lo stiamo vedendo proprio adesso, però questo dall'interno dell'area era questo. Sì. Dai, grande Napoli. Vittorino stamattina si è fatto la barba e si è tagliato, hai visto? Perché c'è il cerotto vicino al labbro. Si è fatta la barba e si è tagliato il labbro Vittorino, però ha portato fortuna, perché così con questa doppietta quindi si mette più che al sicuro. Non basta solo la maschera, adesso ci vuole pure il cerotto. Pure il cerotto, che arrivano doppiette e triplette, così si mette al sicuro
per il titolo di capocannoniere di quest'anno, dai Ciro. Ne ha già 4 di vantaggio, 25 polpette in campionato in stagione. Assolutamente sì, una grandissima stagione che lo posiziona nei bomber dei bomber della storia del calcio Napoli, quindi speriamo che rimanga. 58 gol. 58 gol, sì. È ancora dietro al mostro sacro che è Cavani, però speriamo che rimanga per continuare su questa scia e entrare sempre di più nella storia del calcio Napoli. Assolutamente. Dai. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, Ciro, che è Napoli? Grande. Sono Enzo di Monticelli. Ciao, ciao Enzo. Enzo, Ciro, già tengo la batteria pronta per sparare. Tieni la batteria pronta per sparare. Sì, sì. Dove spari? Dove spari? Fuori il balcone? No, sto vedendo la partita sul telefono, altro telefono. La batteria dove la spari? Mica fuori al balcone. No, attenzione, Zerbin! La parata di Skorupski e Zerbin vicino al 3-0. Enzo, giù la spara. Enzo, dopo mandaci il video sul nostro WhatsApp. Sì, dopo te lo mando. Va bene, su WhatsApp mandaci il video della batteria. Sì, te lo mando. Va bene. Enzo, me lo gridi un One Mac a Napoli. One Mac a Napoli. Grande Enzo. Sì, comunque stanno sul gruppo, stanno facendo malamente. Enzo, senti, Enzo Simenna ha segnato la seconda zeppola d'oro oggi. Sì, lo so, siamo 2-0. 2 zeppoline. Sì, lo so, oggi un altro gol. Bellissimo, bellissimo. Attenzione Quiccia! Vicino al gol, peccato. È andato vicino al 3-0. Lo so. Ciro, dopo mi mando il video. Va bene. Ci conto. Va bene. Ciao, forza Napoli. Sempre, grazie mille. Ciao Enzo. Ciao Enzo. Dopo, caro Emanuele, Enzo è pronto ad andare a sparare la batteria, ha detto. 3-0 vicino al gol del 3-0 il nostro Napoli con prima Zerbin e poi appunto qui c'è Kvaratskhelia, doppia sostituzione. Intanto salutiamo Salvatore Avallone, salutiamo anche Antonio Mennezzeta, doppia sostituzione nelle file del Bologna dentro, anzi tripla sostituzione dentro, allora Zirze con al posto di Arnautovic, Sansone al posto di Ebischer e poi ce ne dovrebbe essere un altro di cambio perché entra anche Moro per Barrow, quindi cambio per triplo per il Bologna sotto di 2 gol, la capolista che non molla. La capolista che con questi 2 punti si porta a 89, capolista che ne fa 46 in trasferta, record superato Maurizio Sarri, capolista che con la vittoria con la Sampdoria scriverebbe un'altra pagina di storia perché sarebbe la squadra che ha fatto più punti in classifica in un'annata, quest'anno coronata anche con il sogno diventato realtà dello scudetto e che ha fatto festeggiare, sta facendo ancora festeggiare un popolo napoletano, quello intero, e vi dirò non solo quello napoletano, perché tante persone hanno cominciato a simpatizzare il Napoli in questa stagione proprio per questa vittoria, per la bellezza della festa, per il calore che questo Napoli sa trasmettere, per la gioia che il colore azzurro trasmette ai cuori di tutti quanti voi. E non vi nascondo che domani me lo vado a fare anche io un regalo, perché c'è una cosa che mi piacerebbe e faccio mea culpa, non ci sono andato ancora, devo andarci assolutamente e molto probabilmente lo farò domani. Nel frattempo seguiamo il Bologna che con Posch, appoggio a Skorupski apre per Bonifazi,
porta il pallone, anzi è Lukumi, porta il pallone su, lo scambia con Abisher, no, Abisher è uscito, è Sansone. Bologna che prova così a riaprire il match, la conclusione, Gollini e poi la palla in fondo al sacco, il Bologna ha trovato il gol del 2-1 che riapre il match. Gollini c'era arrivato, però il tap-in vincente 2-1 ha segnato il Bologna con Ferguson che ha trovato il gol del 2-1. Quindi è arrivato il gol del 2-1 e allora andiamolo a commentare con gli amici dei club. Andiamo da Brescia, da Roberto. Roberto, ha segnato Ferguson 2-1. Sì, Ciro, sembrava chiusa la partita adesso sul 2-0, il Napoli ha sfiorato anche il 3-0, però adesso il Bologna ha dimostrato di essere ancora in partita andando sul 2-1 con questo gol di Ferguson, quindi adesso dobbiamo stare attenti e cercare di chiudere la partita per portare a casa questa vittoria che, come hai detto tu, può portarci a un ulteriore record, quello dei punti, del superamento dei 91 punti di Maurizio Sarri nel 2018, quindi speriamo bene, dai. Ma dimmi una cosa, Robby, a questo punto dentro ce lo metteresti Simeone, visti i 2 gol di Osimhen, dentro Raspadori magari, lo stesso Gianluca? Ciro, ma assolutamente sì, a questo punto della partita, del campionato, un minutaggio maggiore a questi giocatori lo concederei sicuramente, quindi mi aspetto l'entrata di Raspadori, di Simeone, anche di Gaetano. Vediamo un attimo il mister quali scelte farà. Io spero che comunque i ragazzi possano avere un minutaggio maggiore. Adesso vediamo Simeone spogliarsi, quindi si appresta ad entrare. E allora speriamo ovviamente che a breve possa entrare anche il Ciolito Simeone. Andiamo a Pinerolo. Pinerolo, vengo anche da te. Ha trovato il gol del 2-1 il Bologna, l'ha riaperta. Ma secondo me ci siamo rilassati leggermente, perché se facevamo un po' più di attenzione non si può lasciare un giocatore libero sulla destra, perché lì c'è stato il buco da parte di qualcuno dei centrocampisti che non ha seguito Ferguson e lui era libero lì sulla destra, l'ha messa dentro. E ci siamo un po' adagiati. Noi siamo una squadra che dobbiamo sempre stare sul pezzo. Se molliamo leggermente gli altri ne approfittano, perché il Bologna è ancora in partita, ha fatto dei cambi, noi non abbiamo ancora fatti, di fare ancora qualche istanza. Speriamo di fare il terzo gol e portare a casa definitivamente questa partita. Comunque abbiamo l'arbitro che non è alla Andiamo anche ad Orta de Atella, chiediamolo anche a loro. Orta de Atella ha segnato Ferguson, adesso si comincia anche a cambiare qualcosa, no? Entra pronto ad entrare, tanto cartellino giallo, è arrivato un cartellino giallo per Amir Rachmani, giallo per Rachmani, pronto ad entrare anche il Ciolito Simeone, eccolo lì, dentro Simeone e fuori Victor Osimhen, dentro anche Giacomino Raspadori a lasciare il campo e qui c'è Kvaratskhelia. Ha lasciato in campo Zerbin, vuol dire che Zerbin ci deve finire di cuocere questo ferro, mannaggia. Speriamo bene. Mannaggia. Purtroppo sono le sensazioni che siamo costretti a provare noi tifosi del Napoli, non vorremmo mai perdere. Vai Russo! No, non è rosso, è giallo. È giallo e rosso, la maglia del Bologna è rosso e blu. È giallo per Dominguez. Intanto ha commesso fallo su Zerbin e poi c'è stato un fallo c'è stata una reazione dopo, però l'ha solo ammonito. Sì. Dai, vediamo bene, dai, crediamoci, questa vittoria è importante, è importantissima questa vittoria. Io devo salutare anche Lucariello che mi sta guardando, Lucariello dei fratelli Manzi,
che salutiamo. Emanuele Bernardo si sta ancora leccando i baffi del panuzzo, caro Lucariello, devi sapere. Mi conferma in cuffia. Intanto Bologna che viene su, dicevamo, è entrato anche Giacomino Raspadori, al posto di qui c'è Kvaratskhelia. È entrato anche Giacomino Raspadori. Mi fa piacere, dice Luca, caro Emanuele, mi fa piacere. Ma c'è è tanta roba, ma che lo dica a fa, grandi, numeri uno. Tanto Anghissà si è scontrato con Zerbin e sono rimasti tutti e due a terra doloranti. Andiamo anche al telefono, pronto? Pronto, Forza Napoli. Sempre, come ti chiami? Da dove ci chiami? Mi chiamo Federico. Ciao Federico. Che dici Federico, allora? È bello questo Napoli. Oggi è la mia comunione deve vincere per forza. Oggi è la tua comunione, auguroni allora. Grazie. Auguroni. Dove sei andata a mangiare? Fammi sentire. Hai mangiato bene? Sì. Oh, bene. Che ti sei mangiato? Menù, fammi venire un po' di acquolina in bocca. Non abbiamo mangiato il buffet e cose varie. Buffet, quindi tanta roba hai mangiato. Sì. Tu lo sai che io e Emanuele Bernardo siamo due golosoni. Sì. A noi ci piace mangiare bene. Anche a noi. Anche a te, bene, me lo gridi Forza Napoli? Forza Napoli! Ancora più forte! Forza Napoli! Bravo, grazie mille e ancora auguri, ciao. Tanto state vedendo anche le foto, eccole qua, del nostro Ciro De Luca. E vedete live i nostri scatti con Ciro De Luca che citavo in precedenza, con il nostro Emanuele Bernardo che sempre preciso e puntuale le ha messe in onda. C'è Gollini che va al rinvio, minuto 70 sul cronometro, 20 al termine. Poi vi ricordo che ci sposteremo a Bologna, andremo da Pasquale Cacciola e da Vittorio Bernardo, andremo lì per farvi ascoltare la voce dei tifosi all'uscita dello stadio, poi resteremo ancora in collegamento circa un'altra oretta e poi ci saluteremo ovviamente al termine dopo avervi dato modo di ascoltare le parole dei protagonisti. Gollini per Kim, andiamo al telefono, pronto? Guacche Napoli, Ciro, Carmine da Salmo. Grande Carmine, ciao. Stammi a sentire, stavo riflettendo da parecchi minuti questa cosa. Tu mi hai fatto venire i dubbi perché già ce l'ho pure io i dubbi. Che il 4 giugno il presidente e l'allenatore, mi segui? Sì, ti sento. Danno l'annuncio che Spalletti rimane a Napoli, noi cambieremo il motto, non sarà più Guacche Napoli, Guacche figlietti una mamma. No, non ho capito. Guacche? Che figlia è buona mamma, di buona madre. Perché sarebbe veramente una cosa fuori dal normale, perché sono riusciti a prendere per i fondelli tutta Europa. Dici tu? Vabbè, ma guarda, io ho sempre detto dall'inizio che spero che invece loro alla fine là su quel palco possono annunciare proprio questo, però ci sta che abbiano giocato e noi ci siamo caduti. Però giustamente noi sappiamo che il nostro presidente non è nuovo a queste cose, Ciro. Non mi farebbe meraviglia se succedesse una cosa del genere, mi farebbe piacere naturalmente, perché giustamente a chi è che non farebbe piacere che Spalletti rimanga a Napoli, però ti devo dire la verità, sarebbe pure lo stesso di cattivo gusto a questo punto, tu cosa ne pensi? Io penso che di cattivo gusto no, però nel frattempo Emanuele, comunicazione di servizio, parlo con te però un attimino anche con Emanuele, se questo video lo giriamo insieme alla cartolina, io penso che almeno in sovraimpressione possiamo anche mandarle, magari non lo so, dopo perché
C'è questa cartolina, è bellissima, il nostro amico Giuseppe che ci ha omaggiato e noi abbiamo fatto vedere le cartoline che ci ha Giuseppe Attini, ovviamente, che ci ha mandato, ci ha omaggiato e mi leggo dal messaggio che ci omaggerà anche di quest'altra cartolina. Sono davvero bellissime queste cartoline, magari se Emanuele mi aiuta in qualche modo le possiamo anche, quelle due arrivate, mostrare anche qui, magari me le passa, le mostriamo. Dicevi tu di cattivo gusto, ti dico di no, per me hanno fatto bene, ci hanno giocato, io spero che resti, ci sta, ci può stare. Ti dico qui, perché crediamo che la stampa del nord su queste cose ci marcia, li sappiamo troppo bene. La stampa del nord, cioè, al di là della io non commento la stampa, ma quello che ti dico che non solo al nord rosicano, falli rosicare. Eccola qua, guardate, queste sono le immagini che stiamo mostrando di Giuseppe Attini, ci ha mandato i disegni delle sue cartoline e sono davvero uno spettacolo. Veramente sono splendide, guarda lì, è vero? È vero, guarda lì, che spettacolo, che spettacolo. Noi abbiamo avuto in regalo le prime due che ha realizzato, tra l'altro la mia arrivò con tanto di dedica e fu spettacolare. Guardate che bellezza queste cartoline, sono davvero molto belle. Questi sono i disegni più che le cartoline, i disegni che lui sta realizzando e poi vengono appunto create le cartoline. Ce n'è inviata infatti anche un'altra di cartolina che appunto ha il disegno. Splendido, fagli i complimenti da parte mia. Glieli stai facendo anche tu direttamente, tanto entrano Medelle e De Silvestri per Bonifasi e Posch nel Bologna. Guardate che belle immagini, magari mostriamo, se puoi Emanuele, anche l'altra cartolina, davvero belle. Wanema scritto sotto, mi disse il mio onore il buon Beppe Attini. Io sono contento in qualche modo di essere presente magari sulla cartolina, davvero molto bella. Eccola qua, guardate che spettacolo, guarda qui, hai visto che spettacolo? Bravo, veramente sono magnifico, merita veramente un plauso con tutto il cuore, veramente ha fatto una bella operazione. Davvero molto bella, davvero molto bella. Va bene, sì, io ti saluto e ti dico che facciamo un altro gol. Speriamo. Sempre Forza Napoli. Sempre. Ciao, grazie mille. Andiamo dai club. Brescia, Roberto. Sì, Ciro, stiamo vedendo un Bologna un po' più convinto. Adesso hanno fatto dei cambi. Sì, hanno fatto dei cambi, quindi hanno messo delle forze fresche in campo. Ci stanno provando. Speriamo che il Napoli riesca a reggere l'urto e con i nuovi entrati Simeone e Raspadori possa trovare questo 3-1 importante. Assolutamente. Sono entrati Simeone e Raspadori. Come hai visto il loro approccio alla partita? Ma guarda, Simeone non ha toccato ancora, non è entrato ancora in gioco. Raspadori aveva fatto una ripartenza, è stato protagonista di una ripartenza. Vediamo Ciro, devono ancora dare il loro contributo. Pinerolo, torno da te anche. Qua. Come la vedi, Pinerolo? 76 sul cronometro. È dura perché il Bologna è partita, come ho detto prima. Dobbiamo fare questo terzo gol. Secondo me ci siamo vicini. Sta maturando, come si dice. Sta maturando, secondo me siamo vicini a fare il terzo gol. Siamo vicini al terzo gol. Un po' più di fortuna, secondo me. Chi lo fa, Simeone? E la squadra, io penso sia un centrocampista. Intanto però seguiamo Olivera che mette dentro per proprio Raspadori prova a saltare un avversario, mette in mezzo, Simeone non ci arriva, palla troppo corta. Andiamo anche ad Orta di Atella gira il cellulare in orizzontale, non in verticale. No, ho avuto problemi con lo stabilizzatore che si è spento, per questo. Il Bologna sta diventando aggressivo, sta pressando, però il Napoli sta
si stanno combattendo, credo che, spero di finirla almeno così, ma il Napoli comunque in questo momento è in possesso palla, il Bologna sta aggredendo tantissimo. Speriamo bene. Esatto, magari arriva la zampata del Ciolito o di Giacomino. Speriamo bene. Sì. Mattias Olivera, rimessa in gioco con le mani, il tocco per Simeone, ancora Olivera verso Lobotka porta il pallone, appoggia all'indietro per Amir Rachmani ancora all'indietro verso Gollini tiene il pallone, poi lo dilancia lungo a cercare Alessio Zerbin dall'altro lato, Zerbin che sta giocando tutta la partita. È iniziato dal primo minuto, siamo al minuto 78 sul cronometro, adesso pronti ad entrare Juan Jesus e Zedatka, vediamo al posto di chi. Allora, fuori Kim, dentro Juan Jesus, e fuori Zerbin, minuto 78, fuori Zerbin e dentro Zedatka, è uscito quindi Alessio Zerbin, minuto sul cronometro 78, Alessio Zerbin ha lasciato il terreno di gioco, nel frattempo Dominguez palla per Ferguson che ha segnato il gol del 2-1, poi dentro in verticale arriva Gollini e va a bloccare palla per Raspadori, attenzione il pallone di Giacomino per Zedatka in area di rigore, Zedatka prova la giocata, Zedatka forte in mezzo, deviazione in calcio d'angolo. Dato che sento Emanuele Bernardo parlottare, Emanuele, se è Beppe Attini in collegamento, mettilo in onda. E mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì. Ce l'abbiamo e allora lo voglio accogliere come si accoglie un grandissimo artista. Signori, ci ha omaggiato di uno spettacolo che sono quelle cartoline da lui realizzate. Abbiamo mostrato pochi minuti fa il video con i disegni di quelle cartoline, abbiamo mostrato anche, intanto c'è un cartellino giallo, credo per Berezinski, sì, Berezinski ammonito, abbiamo mostrato la nuova arrivata, quell'altra cartolina con tanto di scritta Wanama, e sono contento perché eccola qua, con tanto di scritta Wanama perché mi ha detto che lo faceva pensando a me. Voglio accogliere Beppe Attini. Ciao Beppe! Ciao Ciro! Che bello Beppe, ma allora, opera d'arte Beppe quella è. Allora, sì, hai ragione, nasce proprio per te ed è bello perché è un successo, però insomma gliel'abbiamo realizzata in esclusiva, tu lo sai che poi so. Se fossero numerate era la prima, mai così, cioè la dedica è una cosa, ti appartiene. Io spero che porti bene per l'eternità questo Wanema. Beh, speriamo. Tra l'altro Beppe, la vuoi una chicca? Sì. La cartolina nuova, questa qui che abbiamo mostrato con tanto di scritta Wanema, ha detto sì. Emanuele se la vuole tatuare. Lo so, me l'ha scritto. Io gli ho detto che sarebbe stupendo, è esclusiva, non esiste da nessuna parte, gliel'ho lasciata, l'immagine può fare quello che vuole. Ragazzi, è per il Napoli, è per l'amore che abbiamo per il Napoli. Io vivo a Torino, ma sono napoletano nel sangue da quando ho 6 anni. Il mio gemello è interista, ma ci rispettiamo con tanto affetto, non c'è
bisogno, lui, però siamo anti-juventini, quello sì. E quello che è importante, che vorrei sottolineare, è che ho cercato di fare una cosa che appartenesse a nessun tempo, e se tu vai a vedere nel disegno c'è un po' di appartenenza al Regno delle Due Sicilie. Ho fatto una ricerca barocca, perché voglio che queste cose non muoiano mai, hai capito? E che la storia va ricordata. Assolutamente. Assolutamente, sono d'accordo con te. Poi tra l'altro, eccola qua, la dimostriamo un'altra volta, l'ultima arrivata, la nuova cartolina. Tra l'altro, non so se lo sai, io sono uno storico dell'arte, quindi sono abbastanza, ho il palato abbastanza fine per quanto riguarda l'arte. Devo dire che mi piacciono proprio in maniera particolare, cioè sono fatte proprio bene. Scusami Ciro, ma ti faccio una domanda, ma com'è possibile che De Laurentiis non abbia voluto creare una maglia dedicata a Partenope oppure a Pulcinella, perché no? Guarda, non lo so, ma ti posso dire però che io credo che per il prossimo anno qualcosa accadrà, qualcosa farà. Nel frattempo io vi faccio vedere cosa mi ha regalato in esclusiva il nostro Beppe. Guardate qui, eccola qua, guardate quanto è bella. Questa è quella che mi ha regalato con tanto di dedica, vedete, Pulcinella, terzo scudetto, la scritta Wanema, guardate che bella, con tanto di francobollo. Dietro ovviamente c'è una dedica speciale a me con tanto di firma di Beppe, e poi questa è l'altra cartolina, guardatela quanto è bella, guardate qui. Ragazzi, allora lasciatemi aggiungere una cosa, poi vi lascio la diretta che è importante. Allora, le riceverete le cartoline, ve le mando, come detto, però il primo esce. Intanto ha pareggiato però il Bologna, ha segnato credo De Silvestri sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il colpo di testa di De Silvestri è 2-2, quindi 2-2. Ma vabbè, l'importante è che vince la classifica Osimhen, poi. Sì, dai, ci sta. E concludo, voglio solo dirvi che il 1° giugno le poste italiane emettono in tutte le poste il nuovo francobollo dedicato allo scudetto, che quest'anno l'abbiamo vinto noi, e quindi io il 1° giugno sono in posta, e la cosa importante è che andando in posta trovate l'annullo celebrativo, e quindi vanno annullate quel giorno con quel francobollo, e quindi quello poi farà il valore collezionistico, per cui io il 1° giugno sarò lì, le farò annullare e ve le invierò, però ci vorranno 2 o 3 giorni, spero, mi auguro che questo possa accadere per la festa finale che c'è il 4, giusto? Sì, il 4 giugno, c'è la festa ovviamente allo stadio Maradona. Speriamo. E auguriamoci che ce la facciamo a farvele avere per quel giorno. Speriamo, così le mostriamo in diretta. Ragazzi, vi do un abbraccio, forza Napoli sempre. Grazie mille, grazie. Ciao Beppe, grazie mille, grazie. Ve le rifaccio vedere, guardate che spettacolo, Beppe, davvero belle, davvero molto belle, con tanto di dedica poi la mia, quindi vi lascio immaginare per me che colleziono. 86 sul cronometro, è arrivato il 2-2, allora lo andiamo a commentare con gli amici del club. Cominciamo da Orta di Atella, intanto sta entrando anche Gaetano. Si è picciato papero sotto furno, mannaggia. Speriamo bene. È entrato Gaetano. Niente proprio. Ma io lo vedevo un Bologna molto aggressivo. 2-0, 2-2, non ci sta. Adesso stiamo per battere un calcio d'angolo, speriamo bene. Calcio d'angolo lato sinistro dell'attacco del Napoli, il capitano Di Lorenzo
è rimasto in panchina a guardare i suoi compagni. 2-2, Giacomino Raspadori sul pallone, posiziona sulla lunetta con il piede destro, 87 sul cronometro, pronto ad andare al traversone, il pallone di Jack. C'è Skorupski che si lamenta con l'arbitro, dice ma dai, tanto Giacomino la mette in mezzo, il colpo di testa di Zirc, c'è ancora il Bologna a liberare l'area di rigore, a ripartire con Sansone che spinge, attenzione al contropiede del Bologna, il tocco in mezzo, per fortuna incespicano, poi Gollini in tuffo ci arriva, per fortuna. Brescia, Roberto, sto 2-2 non se ne scende. No Ciro, no, purtroppo, l'avevamo detto prima, l'avevamo anticipato, il Bologna stava attaccando, stava provando a recuperare, è arrivato questo pareggio dagli sviluppi di un calcio d'angolo di testa, la rete siglata dalle Silvestri. Il Napoli adesso sta soffrendo, speriamo che riesca a trovare il guizzo finale, a portare questa vittoria a casa. Speriamo bene, perché mancano poi tra l'altro 2 minuti più recupero ovviamente, però il tempo, sembrava il match andare sul binario giusto, invece purtroppo è arrivato il pareggio. Vado a chiederlo anche a Pinerolo. Pinerolo, sono di Silvestri che ha fatto gol 2-2, non ci voleva, peccato. Non ci voleva, però il Bologna sta facendo la sua partita, cosa dobbiamo fare? Siamo un po'... non li vedo tanto sul pezzo, però c'è ancora speranza, dai, ancora qualche minuto e speriamo di fare il terzo gol, se no pazienza. Bologna che però si porta comunque in avanti, il record delle vittorie di trasferta, imprevedibile. Siamo campioni d'Italia comunque. Questo è sicuro che siamo campioni d'Italia, questo è sicuro. C'è Sansone che ha commesso fallo su Stanislav Lobotka, calcio di punizione che Gollini andrà a battere, il lungo rinvio, la battuta, la sciabolata lunghissima verso il Ciolito Simeone che lotta per cercare di tenere su quel pallone vivo tra i piedi dei calciatori del Napoli, non ci è riuscito e allora sale ancora il Bologna, si porta su, palla in fallo laterale, direttamente in fallo laterale. Dai Clara, facci un gol, scrive Kurcikidze. Anna Maria Castagna, dai Gaetano, facci un gol, forza Napoli. Difesa imbarazzante, dice questo amico. È uscito Kvara, sì, è uscito, qui c'è qua la scheda, ma è uscito per lasciare spazio a Giacomo Raspadori. Juan Jesus, Olivera, ancora Juan Jesus in verticale, il pallone in avanti per Simeone, poi De Silvestri. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Zia Rosa. Pronto? Oh, mi riconosci subito? Ma può chiamarmi mia zia in diretta? Mi sembra normale. Come? Io volevo essere in incognita. Sì, ci sei riuscita alla perfezione. Infatti, me ne sono resa conto. Niente, vabbè, non sono di parte, guarda, no, tu lo sai. Niente. Sei in gamba, sei bravissimo. Niente, piace tantissimo questa unione con i club, interagire con gli altri, insomma scambiarsi le opinioni, è una cosa bella nella trasmissione. Sono contento che piaccia, non so cosa può pensare però tuo figlio che è juventino, però... vabbè, è un caso a parte, vabbè, ognuno ha i suoi... ognuno ha le proprie croci. Bravo. Dobbiamo rispettare anche questo, Giustamente mi hai chiamato visto che mio zio è pronto per la partenza, tu allora sei pronta invece di... Brava, non infierire. Vabbè. Me lo chiedi? No, aspetta, fermo. Voglio che non me lo chiedere. No, mi devi gridare One McNapoli. Ma lo faccio soltanto per te, Vai, sentiamo. One McNapoli. Brava. Salutiamo tutti, ovviamente. Mi ha fatto piacere che ha vinto, e mi fa piacere che ha vinto lo scudetto, insomma, non è una cosa
cosa semplice, insomma. Certo. Salutiamo ovviamente tutti indistintamente, senza dimenticarci nessuno. Saluti a tutti. Va bene. Ciao, grazie ciao, Ciro, complimenti ancora. Ciao, grazie, ciao. La zia è di parte, che già fa? Allora, intanto palla in fallo laterale, sarà rimessa in gioco con le mani, 6 di recupero, 2 sono andati già via, 2 minuti di recupero. C'è Olivera sul pallone, pronto a toccare dentro il pallone per Zedatka. Peccato che là c'era Zedatka, perché Raspadori gliel'aveva data bene. Secondo me, se ci fosse stato uno più d'esperienza, secondo me là poteva far male. Attenzione a Zirce in area di rigore, finta su Juan Jesus, palla sul fondo, ha rischiato qui il Napoli in contropiede. Roberto, abbiamo rischiato. Abbiamo rischiato, sì. Adesso c'è un calcio d'angolo per il Bologna. Zirze stava siglando il 3-2 per il Bologna in contropiede. Te l'ho detto, il Napoli sta soffrendo, però c'è ancora speranza in questi ultimi 3 minuti che possa arrivare il colpo del 3-2. Speriamo bene. Intanto calcio d'angolo per il Bologna. Scocca adesso il 93esimo, ne mancano 3, traversone in area di rigore. Zirce sul secondo palo, cerca Olivera di riconquistare la sfera, poi ancora lui, anzi è Ferguson che tocca all'indietro, dove c'è il break per un attimo di Zedatka che non c'è riuscito a riconquistare quel pallone, c'era arrivato bene. Ancora il tocco a cambiare gioco verso Ferguson che prova a liberarsi del suo avversario De Silvestri, la mette sul secondo palo, Zedatka di testa, poi Anghissà e Lobotka si immola, palla ancora lì, la conclusione Rachmani, altra conclusione ancora lì, Juan Jesus a spazzare, Napoli che rischia, però finalmente ha fischiato fallo l'arbitro. Ha fischiato fallo, c'è calcio di punizione. Nel frattempo, con la coda dell'occhio sto riguardando nel monitor un Roberto Stanzione abbastanza nervoso. Vado a Brescia. Robby, che è successo? Sì, è un arbitraggio che non mi è piaciuto in questa partita, Ciro, delle decisioni che non ho condiviso. Adesso Napoli stava ripartendo, ha fischiato, ha fermato il gioco, ha bloccato una ripartenza che poteva portare il Napoli nella metà campo del Bologna. Andiamo anche a Pinerolo a chiederglielo. Pinerolo, siamo qua. Pinerolo, mancano 2 minuti. Pinerolo. Ehi, siamo qua, ci sono, mi senti? Sì, ti sento. Molto vicino a Napoli di difficile, dai. Una partita difficile perché l'arbitro non era all'altezza. Purtroppo li mandano tutti da noi. A livello internazionale siamo stati penalizzati e oggi hanno mandato un arbitro non all'altezza. Siamo pur sempre la capolista, meritiamo un po' più di rispetto, quindi dovevamo mandare perlomeno una terna arbitrale all'altezza della situazione. Andiamo anche ad Orta. Sì, finisci pure. No, ho finito, dico questo nazionale secondo me non farà tanta carriera. Andiamo anche ad Orta di Atella. Orta, ci sta un calcio di punizione. La partita in attacco, speriamo bene, perché questo arbitraggio, come hanno detto gli amici di Brescia, mannaggia. Ecco. Che ma fa? Speriamo in questa punizione, dai, speriamo in Raspadori, speriamo bene. Speriamo bene. Vediamo se possiamo. Mannaggia. Niente. No, io non sto capendo niente, vi lascio intanto, palla dentro, Anghissà di testa, è andato Anghissà di testa ad impattare e riparte il Bologna in contropiede. Attenzione con
Sansone in area di rigore, Bologna che la ribalta, ha segnato il Bologna 3-2 all'ultimo respiro, però mi sa che c'è fuorigioco, mi sa che c'è fuorigioco, perché vedo, sì, si è fermato il gioco, ovviamente posizione irregolare. Ho visto anche il buon Roberto che mi faceva segno di no. Eh sì, era davanti, posizione irregolare, quindi gol che non è neanche da definirsi annullato, perché posizione irregolare per Sansone, che è andato fino in fondo. Comunque si continua a giocare, siamo entrati nel 98esimo minuto e si gioca ancora l'arbitro ha deciso di far giocare con Juan Jesus. Palla lunga, finisce qui, è finita 2-2 allo stadio Dallara, il Napoli in vantaggio di 2 gol, si è fatto rimontare finita però 2-2, intanto sfuma l'ipotesi record di punti, perché con questo pareggio il Napoli sale a 87, 3 con la Sampdoria arriverebbe a 90 e non ci sarebbe quindi record per un punto nemmeno eguagliato, quindi Sarri mantiene ancora questo record. E pensare, Orta di Atella, comincio da te, e pensare che Sarri con 91 punti lo scudetto non l'ha vinto. E lo sappiamo tutti perché non l'abbiamo vinto quell'anno lo scudetto. Lo sappiamo benissimo tutti, lo sappiamo benissimo tutti. Ma va bene così. Amareggiati, ma siamo ancora noi campioni d'Italia. Ci mancherebbe. Napoli campione d'Italia, Napoli che ha vinto lo scudetto ormai da un mese, quindi magari il Bologna ci ha messo quel qualcosa in più per cercare di chiudere bene davanti ai propri sostenitori, no? Sì, sicuramente. Il Bologna nel secondo tempo è cambiato, quindi ha improntato una partita più nell'attacco e ci è riuscita. Magari con il terzo gol, se non c'era quel fuorigioco, la portava pure a casa la partita. Ma va bene così, va bene. Io voglio ringraziare tutti gli amici del Club Napoli Orta di Atella, grazie ragazzi, alla prossima. Grazie a voi, grazie a tutti ragazzi. Ciao, un bacione anche agli altri club, a tutto il One, e sempre Forza Napoli! Sempre, grazie mille, andiamo anche a Pinerolo. Grazie mille ragazzi, grazie a tutti. Grazie. Ciao Ciro, ciao, saluti grazie per la disponibilità. Innanzitutto. Grazie di cuore, ancora auguri, Press. Grazie. Ciao, grazie mille. Roberto, sì, sono qui. Ci rivediamo ovviamente noi sabato, ci abbracciamo, diretta su Calcio Napoli 24, tutti i club One, ma grazie ovviamente per il collegamento. Grazie a te, appuntamento a sabato 3 giugno con la grande festa scudetto targata One con gli amici di Calcio Napoli 24 in diretta live. Ciao Ciro, grazie. Robby, salutami tutti gli amici del Napoli Club Brescia e voliamo subito a Bologna. Andiamo da Pasquale Cacciola. Pachi. Ciro, mi senti? Eccoci, ti sento Pasquale, forte e chiaro. Eccoci. Pasquale, lascio ovviamente a te la linea, ci risentiamo tra 30 minuti circa. Ok, perfetto, ovviamente già sapete, Bologna dopo Ciro, Bologna-Napoli 2-2, apertura di Osimhen, doppio vantaggio azzurro, poi nel subito con i nostri ospiti, i tifosi del Napoli che stanno in realtà per arrivare, che purtroppo
per il quale purtroppo dobbiamo registrare un episodio spiacevole, anzi direi anche increscioso. Prego, prego, venga in... poi dopo magari ci sono problemi, ho visto e quello che purtroppo c'è stato e sinceramente non immaginavo, essendo stato qui per la prima volta. Allora, cosa è successo per sommi capi? Sintetizzo un attimo io, poi le dà i dettagli. Un tifoso ha provato ad entrare senza biglietto, si è creata una piccola scaramuccia, a pagarne le spese è stato il signore qui presente con la nipotina che piangeva e tremava. Ci racconti? È successo che noi stavamo lì, un tifoso si era intrufolato sotto i tonnelli, io le forze dell'ordine uscire fuori, all'improvviso sono usciti di corsa, hanno spinto a mia nipote, io ho detto ma vergognato, non vedevo una bambina piangeva e tremava, loro non sono fregati, continuava. Poi non so se era il questore, non so chi era, ha istigato a dire vieni qui ti faccio vedere quello che ti conviene. È stata una vergogna, perché questo non si fa, soprattutto che c'è una bambina. Poi lasciandolo, a prescindere da un bambino c'è o non c'è, un ispettore che ti viene a dire vieni qua ti faccio vedere che ti faccio, non si fa. Sì. Un'ultima cosa, poi dico che sono i tifosi del Napoli. Uno stronzo del genere, fare una cosa del genere. Rientriamo in diretta, ci sono problemi con il collegamento dallo stadio Dallara con il nostro Pasquale Cacciola. Appena ci sarà il collegamento un po' più stabile torneremo da lui. Nel frattempo vi ricordo, post partita qui su Calcio Napoli 24, il Napoli ha pareggiato 2-2 al Dallara con il Bologna, è terminata 2-2, la doppietta di Victor Osimhen che a questo punto vince la classifica capocannoniere. Dovrebbe succedere qualcosa di incredibile con almeno 4 gol di Lautaro nell'ultimo turno e 0 di Osimhen contro la Sampdoria. Ce l'abbiamo, torniamo da Pasquale allora. Non si fa. Anche perché immagino, inquadriamo magari la bambina, Vittorio, fatti vedere, piccola, ti chiami? Sofia è tenerissima, l'ho conosciuta da 1 minuto e mezzo, il tempo da arrivare dalla tribuna stampa al settore ospiti. Alle nostre spalle ho visto Sofia ancora provata, mi hanno un attimo spiegato e volevano denunciare in diretta per quel che può significare quanto accaduto, perché è giusto quantomeno sottolineare, perché come diceva giustamente il tifoso, i napoletani portano la nomea, i napoletani sono sempre gli autori di tutto, poi però tutti si nascondono dietro i napoletani, perché io oggi quello che ho visto sugli spalti sinceramente mi ha lasciato un attimo perplesso, con cori contro i napoletani, addirittura anche i giornalisti, alcuni giornalisti emiliani, ne ho conosciuto, mi perdoni perché poi è anche giusto non generalizzare, ho conosciuto un giornalista di Bologna squisito, elegante, molto professionale, ma ho sentito anche altri che inveivano non solo contro la squadra ma anche contro i napoletani stessi. Allora mi chiedo se anche noi, che dobbiamo dare un minimo di equilibrio, un minimo di esempio, alimentiamo questo vortice d'odio, così come il poliziotto che sia, che invece di quantomeno calmare gli animi ha addirittura fomentato. Ma poi mi chiedo come si fa a vedere nella piccola Sofia una minaccia, addirittura da spintonarla e da allontanarla, sempre Forza Napoli, da allontanarla addirittura dallo stadio e non permettendole di vedere la partita. Poi sottolineiamo, non tutti i bolognesi sono così, perché non facciamo lo stesso giochino che fanno loro. Infatti lei ha fatto bene a sottolineare che c'è stata una vigilanza, c'è stata qualcuno comunque che ha poi confortato, anche delle forze dell'ordine, la polizia che sono venuti vicini, forze dell'ordine, chi c'era di là, l'hanno presa, vieni con noi. Non sono tutti uguali, attenzione, non dico così, però la cosa che ci sono rimasti di quello dell'ispettore chi sia, a dire una cosa del genere non si fa. Per me è una cosa, non lo so, a Bologna non lo so, questo razzismo di questa maniera non l'ho mai visto. Eppure è una partita che non aveva senso, dici,
c'è un obiettivo, non c'è l'obiettivo da nessuna idea. Infatti è lo stesso accanimento che ha sorpreso anche me, quindi insomma da questo punto di vista ci troviamo. Lei purtroppo con una situazione spiacevole, io assistendo però sono rimasto un pochino sorpreso. Voglio dire un'ultima cosa, noi siamo napoletani, non abbiamo invocato mai quello che succede a noi, anzi c'è stato uno striscione a favore. Sì, c'è stato striscione, a Napoli mai ridiamo sulle disgrazie degli altri, perché noi siamo napoletani e ne siamo fieri, è sempre Forza Napoli. Sempre. Ci urli un Forza Napoli, è la voce sottile, però falla un po' più forte, facci sentire. Forza Napoli! Ecco qui, quindi insomma uno spiacevole episodio per la piccola Sofia, ma dimentica tutto perché non vale assolutamente la pena andare dietro queste cose, purtroppo fanno parte del mondo, in generale del mondo del calcio, però ci sono anche tante belle cose e tante belle persone, quindi stai tranquilla e sempre Forza Napoli. Io vi ringrazio, se possiamo fare qualsiasi cosa per voi siamo a disposizione. Napoli, grazie a Calcio Napoli 24. Prego, grazie mille. E quindi apriamo così la diretta con questa situazione, con questo episodio, comunque doverosamente da riportare, da denunciare. Io aggiungo, prego, non si è capito, questo numero che hai sul petto cosa significa? I campioni dell'Italia siamo noi. Ma lo sai che devi cambiare la maglia che l'anno prossimo si mette il 4? Stiamo 4 l'anno prossimo. Sì? Sono l'anno prossimo tra 2 anni. Comunque prima o poi ritornerà. Ritornerà. Perché Napoli è una realtà adesso. Assolutamente sì. Perfetto, grazie mille, ciao caro, grazie. Chi vuole intervenire? Prego. Una chiacchierata, prego. Allora dimmi tu qualcosa, la partita di oggi, che pensiero hai avuto, cosa ti aspettavi e cosa hai visto? Allora, il primo tempo abbiamo fatto i primi 2 gol, siamo andati in vantaggio, quindi abbiamo giocato bene, si è visto dalla partita. Però il secondo tempo si è visto un Napoli abbastanza scarico, perché comunque, parliamoci sinceramente, siamo campioni d'Italia. Sono stanchi, hanno corso per 90 minuti tutto l'anno ed è giusto comunque che siano stanchi e meritano anche loro un po' di riposo e giustamente siamo sempre campioni d'Italia, quindi il nostro l'abbiamo già fatto. Sì, sono umani anche loro, quindi dopo aver fatto i disumani diventano umani, perché anche loro. Concediamoglielo, glielo dobbiamo. È vero. Chi devi salutare? Saluto tutta San Giovanni a Teduccio e Rione Villa, un bacio da stai vicino alle parti mie, Ponticelli. Però io abito a Reggio Emilia da 20 anni oramai, io sto a Reggio Emilia, quando posso seguo il Napoli in tutte le trasferte d'Italia. E giustamente ne hai approfittato a 2 passi. Sono vicino abbastanza, la nostra terra è sempre la nostra terra. Assolutamente. Forza Napoli sempre. Grazie mille per il tuo intervento, vediamo, prego ragazzi, prego, non siate timidi. Prego, vieni. Non ti preoccupare, fa caldo, dovresti essere al mare, sei venuto qui per seguire il Napoli. È andata con un pareggio, ma non ci interessa. Ecco, che partita hai visto, cosa ti aspettavi? No, mi aspettavo una vittoria, ma sinceramente 2-2. Va bene, è una formalità quest'ultimissima parte. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo contenti così. Per il prossimo anno? La squadra, ringraziamo il mister, il prossimo anno vediamo quest'estate che succede. Qui ti volevo il prossimo anno, se eventualmente Spalletti dovesse andare via, come la vedi, come la sta vivendo? E chi Spalletti immagini al posto ha fatto quello che doveva fare, è diventato un'icona a Napoli, quindi se vuole andare... Spara un nome per il suo posto. Ma ti dico quelli che sto sentendo, Luis Enrique su tutti è quello che piace di più, però chissà. Vediamo. Grazie mille. Grazie ragazzi, e vediamo tutta la carrellata di tifosi Calcio Napoli 24. Prego, che partita ha visto e cosa si aspettava oggi? Mi aspettavo qualcosa di più, però lo sappiamo che i ragazzi anche loro devono giocare. Se vuoi vendere, vuoi fare cassa, li devi far giocare sperando che qualcuno viene fuori. Se era la squadra quella proprio senza cambi, insindacabile, il primo tempo lo potevamo chiudere 5-0. Però ci sta anche questa stanchezza mentale finale di fine stagione, perché questi ragazzi sono andati avanti a ritmi veramente folli. Anche questo è vero, però manca qualcosa ancora a centrocampo. Ci fa un nome di un allenatore se Spalletti dovesse andare via? Un nome di un allenatore che se Spalletti dovesse andare bene, io vi prenderei De Zerbi. De Zerbi è veramente il nome... calcio moderno che il Napoli c'ha in questo momento. Ti ringrazio, Forza Napoli. La ringrazio. E ringraziamo Bologna che ci ha ospitato.
Grazie. E De Zerbi è il nome che mette un pochino tutti d'accordo, veramente un nome unanime, un nome tuttavia complicato, perché sappiamo quanto di importante stia facendo, anzi ha praticamente fatto con l'ufficialità dell'Europa League in Premier League, quindi è complicato. Noi ripetiamo, ci auguriamo resti mister Spalletti, se dovesse andare via speriamo che venga un allenatore altrettanto importante. De Laurentiis ha sbagliato veramente poche volte. Salve, che partita ha visto oggi? No comment. Vediamo se riusciamo a beccare qualche commento live. Vai, fatti una bella bevuta perché oggi fa caldo. Come ti chiami? Jacopo, che partita hai visto? Ti aspettavi una partita un pochino così da fine anno, da fine stagione, o speravi in una vittoria? Speravo più in una vittoria, perché Beresischi 90 minuti non si può vedere. Dai, è anche un pochino poco abituato a giocare, perché non lo sta vedendo troppo il campo, non lo ha visto troppo. E mister Spalletti a bordo campo si agitava, dava indicazioni, non so, a fine anno che sensazioni hai, a fine stagione? Andrà via, resterà, colpo di scena? Cosa nel tuo cuore, cosa immagini? Deve venire Luis Enrique, già lo hai anche battezzato, esatto, perché calcio moderno, calcio fluido, upload internazionale, quindi battezziamo Luis Enrique. Sì. E in campo invece come possiamo rinforzare questo Napoli? Quale rinforzo andreste ad aggiungere? Una alla destra. Alla destra? Al posto di Lozano / Politano? Sì, uno dei due, che sicuramente, probabilmente Lozano, a me non piace. Arriviamo subito. A me non piace Lozano come giocatore, perché mi piace, preferisco molto di più Politano, poi anche Zerbina a destra un po'. Perfetto, ti ringrazio, grazie mille. Allora, leggiamo qui, venuto da lì dove il mare luccica per dirti Emilia Romagna tornerai a brillare ancora. Un bellissimo messaggio dai napoletani per quanto sta accadendo in Emilia Romagna con le alluvioni. Poco importa che qualcuno invoca il Vesuvio, questa è la risposta dei napoletani. E chi è l'autore? In modo che possiamo... Vieni un attimo in diretta, vieni. Dai, giusto per un commento. Ciao, piacere Antonio. Come nasce l'idea di fare questo striscione? Per far vedere quanto noi abbiamo gesto un cuore di cuore. Grande. Sempre, noi napoletani comunque ce l'abbiamo il cuore grande, quindi dobbiamo mostrarlo a tutti quanti, perché sennò poi ci trattano sempre male e noi facciamo vedere che li vogliamo bene. Anche perché non è mai bello vedere immagini dove ci sono persone, famiglie che soffrono e poi c'è chi augura a persone e famiglie di soffrire, ma quella è un'altra storia. Le persone sceme ci stanno ovunque. È vero, veramente sono ovunque. Ragazzi, complimenti e grazie per questo bel messaggio che avete trasmesso in diretta. Volevi intervenire per dire qualcosa? Volevo dire che non ci dobbiamo rammaricare, a noi il risultato non ci interessa, noi siamo campioni d'Italia e vinceremo ancora, anche per i prossimi anni, va bene? Soffriteci! Io direi che il campionato non ci dobbiamo rammaricare, perché il campionato è finito verosimilmente a marzo, quindi abbiamo fatto... Prego. Un saluto a Ciro Novellini. A Ciro Novellino che in diretta ci sta ascoltando. Ciao Ciro, un abbraccio. Salutiamo Ciro Novellino. Chi vuole intervenire? Maui, l'ultima trasferta di quest'annata, tu ne hai fatte tante, che emozioni ti ha trasmesso questa squadra e soprattutto che sensazioni hai per quest'estate con Spalletti, con tutto? Facci una tua breve panoramica. Niente, a me è sembrata la partita alla fotocopia dell'Empoli dell'anno scorso, mi pare identica e precisa, alla fine per fortuna non hanno segnato, non capisco il motivo, non capisco le sostituzioni così, perché potevamo battere il record di Sarri ed era una stagione perfetta, comunque è perfetta, sia ben chiaro, non è che, perché tanto è l'ultima giornata, ci manca poco ormai, però io sono dell'idea che in effetti bisogna lottare. I ragazzi hanno lottato, non capisco le sostituzioni sinceramente. Per far ruotare, far giocare un pochino. Lo so, immagino per fare. Sì. Però io ho sempre l'idea che devi far girare 2, 3, non è tutte e 5, capito? Vabbè, comunque non fa niente. Adesso godiamoci la festa del 4 giugno. E niente, sensazioni, spero che Spalletti dopo il tatuaggio che si è fatto il mister può darsi pure che logicamente è un segnale. Speriamo bene, perché fare un tatuaggio sulla pelle, sulla propria pelle,
poi non è un classico giocatore che ha fatto 10 anni Nel frattempo è festa alle nostre spalle. Sì, è normale, siamo campioni d'Italia ed è la cosa più bella del mondo, guarda, mi vengono i brividi. Forza Napoli e buon rientro a tutti quanti e mettiamoci a fare questi altri 600 km. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Prego, con la maglia di Osimhen, questo piccolo tifoso, Renato Kvaratskhelia. Allora Renato, Kvaratskhelia può vincere il pallone d'oro un giorno? Ti faccio questa domanda difficilissima. Beh, è molto difficile, però penso che ce la faccia. Se il Napoli arrivasse in semifinale di Champions o in finale di Champions, stiamo sognando ovviamente, perché dobbiamo dire la realtà, come stanno le cose, però sogniamo, giochiamo anche un gioco questo. Molti tifosi dicevano sì, l'anno prossimo lo scudetto, però vorremmo fare un passo in avanti anche in Champions, perché è venuto l'appetito anche in Europa, non solo in Italia adesso. Sì, io penso che l'anno prossimo possiamo anche puntare ad arrivare alla fase, cioè almeno l'ultima fase della Champions League, chiaramente mantenendo questa squadra, non vendendo i giocatori più forti. Capisco che ci possano essere dei piccoli ritocchi, però ce la possiamo fare, e mantenere un buon livello in campionato. Secondo me ci possiamo ripetere, perché le altre stanno indietro, secondo me ancora. Volevo però in particolare fare un saluto a Ciro Novellino allo studio, perché noi siamo io sono il papà, gli dissi l'altra volta, chiamai da Foligno, e lui è il tifoso di Benzema, e lo saluto perché noi siamo riusciti a venire a Bologna. Dissi l'altra volta che saremmo venuti a Bologna a seguire il Napoli, quindi sono venuto con mio figlio. Ottimo. Un caro saluto a voi. Ci sta seguendo. Quindi... grande commento, siete un'ottima trasmissione, e continuate così, che veramente ci rendete felici. La saluto, prima di salutarla voglio un nome secco, eventuale erede di Spalletti se dovesse andare via, e chi gli piacerebbe? Va bene, potrebbe andare bene anche quello che si ipotizza, Luis Enrique. Luis Enrique va bene. E un'ultima cosa, Forza Napoli! Ecco, è arrivato anche il Forza Napoli. Allora, c'è questo tifoso qui, ma c'era una tifosa che stava un po' emozionata per la diretta, non voleva intervenire, lo capiremo dopo. Allora, ricominciamo, allacciamoci al discorso che stavamo facendo poc'anzi. Se dovesse andare via Luciano Spalletti malaguratamente, perché la nostra speranza è che resti fino alla fine, che nome le piacerebbe in panchina? Luis Enrique o anche altri? Io personalmente preferisco De Zerbi, però capisco che se si vuole mantenere questa tipologia di gioco, Luis Enrique potrebbe fare al caso nostro. Però io personalmente stravedo per De Zerbi, però in Premier League difficilmente lo lasciano andare via, e quindi Luis Enrique secondo me è un ottimo nome su cui puntare. Vedendo un po' l'aspetto, la barbetta, il taglio, un po' somiglia a De Zerbi, quindi... Il conto in banca è diverso purtroppo. Allora ci faccia un annuncio, io arriverò sulla panchina del Napoli se dovesse andare via Spalletti, e diamo l'esclusiva della vita. Scherzi a parte, che partita ha visto? Si aspettava un secondo tempo un po' in difficoltà, tra virgolette, considerando comunque i primi calori, una stagione agli sgoccioli, o sperava nel record di punti e una prestazione in stile Inter? No, mi aspettavo un calo fisiologico, perché comunque stiamo facendo ruotare la squadra, è giusto anche che chi non ha giocato precedentemente veda il campo, quindi me lo aspettavo, e il record lo batteremo l'anno prossimo. Speriamo con un'altra squadra altrettanto bella e che ci faccia godere, insomma. Mi volevo riallacciare al discorso che stava facendo il signore prima, e volevo ringraziare la televisione di Calcio Napoli 24, perché per chi è fuori, come noi napoletani che viviamo fuori dalla regione Campania, ci tiene molto a compagnia, personalmente l'ascolto molto, e quindi vi ringrazio. Volevo riallacciarmi solo a quello che stava dicendo il signore prima. Siamo noi a ringraziare voi per seguirci, grazie e buon rientro, grazie mille. Forza Napoli, l'anno prossimo il numero 4 lo aggiorniamo, sul 3 sovrascriviamo? Non si dice, non si dice quest'anno, figuriamoci l'anno prossimo. Grazie mille ragazzi, grazie mille, prego. Una cosa, io sono amante delle statistiche, se vogliamo guardare il pelo nell'uovo, oggi vincevamo 2-0, potevamo fare il record dei punti, questo dicevamo, battere il record dei 91 punti di Sarri, e così era la stagione perfetta. Però Forza Napoli sempre, io che vivo qua al nord da 33 anni, Forza Napoli.
Sempre. Grazie, grazie mille. Vieni in diretta, vieni in diretta, vieni. Un saluto, lui che in diretta già c'è stato. Allora, io ti ho incrociato 2 o 3 volte, credo che il Napoli abbia sempre vinto quando ci siamo visti. Questa volta è andato un pochino diversamente, ma sinceramente il campionato è finito. Il prossimo campionato come lo vedi? Che sensazioni hai? Speriamo bene. Con mister Spalletti resta, va via? La speranza è che resta, però è ancora presto, non facciamo già progetti. Dammi un nome secco di un allenatore se Spalletti dovesse andare via. Spalletti, Luis Enrique. Allora, 2 nomi, 2 risposte che mi sono piaciute, perché Spalletti è quello che ci auguriamo resti, con colpo di scena, perché sembra che già sia andato via. Luis Enrique perché è il nome che sta mettendo un pochino tutti d'accordo i napoletani. De Zerbi è il primo, però è irraggiungibile in questo momento, considerando le belle cose che sta facendo. Luis Enrique sembra che stia mettendo d'accordo i tifosi, perché dicono continuiamo sulla scia di Spalletti, calcio spumeggiante, si gioca a calcio, quindi può essere lui. Può essere lui, però la speranza è che resta Spalletti, perché è una grande persona e un grande allenatore. Però devono rimanere pure Osimhen e Kvara. Kvara rimane, Osimhen bisogna vedere, ma sarebbe importante trattenerlo. Osimhen è l'arma letale del Napoli. Già sappiamo che al 99% andrà via anche Kim, quindi speriamo che almeno Osimhen e Kvara restano. Perfetto. Grazie ragazzi, grazie mille a te. Prego, chi vuole intervenire? No, non puoi intervenire, non puoi uscire. Qui cosa si vede? Ah, ecco qui il tifoso di prima, 1, 2, 3, gli scudetti che il Napoli ha vinto, e chissà che il prossimo anno non si debba già cambiare bandiera con anche un numero 4, sarebbe importante. Ragazzi, prego, venite in diretta, prego. Cosa serve per aggiungere a questi 3 scudetti il numero 4 il prossimo anno? Sicuramente continuità. E dobbiamo ripartire con gli stessi protagonisti di quest'anno. Però c'è il rischio che uno già lo perdiamo, ed è anche importante, parlo di Spalletti. Faremo di tutto per tenercelo. Se dovessi andare via, ipotesi estrema, perché noi ci auguriamo resti, dammi un nome di un allenatore che potrebbe fare al caso del Napoli. Ma Luis Enrique, la butto lì, una scommessa. No, ma lo stanno dicendo tutti, quindi siete tutti e siamo tutti d'accordo da un certo punto di vista. Prego, ciao, come ti chiami? Giovanni, cosa serve per vincere lo scudetto l'anno prossimo? Acquisti? Che Spalletti rimanga? Dimmi qualcosa. Ci servono dei sostituti, perché forse tanti giocatori se ne andranno, ma dobbiamo riprenderci, anche senza Spalletti ce la faremo. Perfetto. Allora dimmi se Spalletti dovesse andare via, c'è un allenatore che ti piacerebbe vedere sulla panchina del Napoli? Sì, un allenatore sarebbe... Luis Enrique, si parla di Luis Enrique. Luis Enrique, italiano, Thiago Motta del Bologna, sono questi i nomi, c'è uno che ti piace in particolare? Sì, spero che in tanto tempo e di tanti soldi, se riusciremo a prenderci Guardiola. Guardiola è un buon... sarebbe veramente tanta roba. Grazie mille, grazie. Ragazzi, lo volete intonare un coro? Vi vedo carichi. Noi siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Forza Napoli sempre! Ragazzi, uno che rimane per dirmi cosa serve per raggiungere il numero 4 l'anno prossimo. Niente, no comment. Scaramanzia, prego. Sto facendo una domanda. Scudetto 1, scudetto 2, scudetto 3, per raggiungere lo scudetto numero 4 il prossimo anno cosa servirebbe? Basta un buon allenatore e vinciamo scudetto e Champions League, va bene? Ci fa un nome di un buon allenatore? Luis Enrique. Sta mettendo tutti d'accordo? Luis Enrique, sì. È il profilo giusto per ripartire eventualmente dovesse andare via Spalletti? Grazie, arrivederci. Prego, vieni in diretta. Chi vuoi salutare? Devo salutare la mia fidanzata, che non ho. Però questo è un annuncio per trovarla, quindi se qualcuno insomma è sul mercato a parametro zero, ingaggio non altissimo, poco, si accontenta di poco.
un paio di milioni se qualche donzella lì sta guardando la diretta a parametro zero, in prestito mi dice Vittorio che lui è esperto di donne, esperto di queste situazioni, in prestito, quindi lì dove qualche donna volesse c'è lui in prestito, però dimmi a proposito di calciomercato, di acquisti, cosa serve per rinforzare questo Napoli? Secondo me un po' l'attacco, un po' di più l'attacco e anche il centrocampo. Anche il centrocampo dovrebbe cambiare un po'. In attacco tipo per esempio un esterno a destra. Un buon sostituto su Fiorenzo. Ecco. Perché Berezinski ha fatto 2 partite, una male e una buona. A mio parere uno al posto di Lozano e uno di Zerbin, secondo me, a mio parere. Zerbin con tutto il cuore. Giovane deve fare esperienza. Deve fare un po' di... il panettiere no, però secondo me è presto per una sera, è ancora troppo acerbo. Deve fare un po' di esperienza in Serie B, secondo me, un po' di Serie B. Stiamo vedendo anche con Zanoli che è andato alla Sampdoria mi piace molto e avrà molto futuro, molto. Zanoli sì. Ragazzi, io vi ringrazio perché ho visto che lui vuole scappare, grazie mille, abbiamo fatto l'annuncio, vediamo. Sempre forza Napoli, aiuto. Siamo i campioni. Sempre forza Napoli. Forza Napoli! Forza Napoli! Sei bello, frate! Calma, che ci bloccano la diretta, ce la chiudono e buonanotte, poi dopo chi lo sente a Ciro Novellino, chi lo sente? E allora, vediamo un attimo se ci sono eventuali aggiornamenti. Sì, vieni a urlarlo in diretta, vieni, fai partire un bel coro. E quindi la situazione è questa, vediamo se... Napoli! Come si rinforza questo Napoli in estate? Ma io credo che dobbiamo goderci l'estate da campioni d'Italia. Sempre solo forza Napoli! Dobbiamo goderci l'estate da campioni d'Italia, poi si pensa al futuro. Poi si vede. Forza Napoli! Forza Napoli! Non solo l'estate, tutta la vita, aggiunge un tifoso, ci dobbiamo godere questo scudetto, noi ci auguriamo che possiamo... Vieni, spiegaci in pochi secondi come si può rinforzare questo Napoli. Questo Napoli è già fortissimo così e lo dimostra che abbiamo vinto il 3° scudetto, quindi siamo felicissimi e non potremmo desiderare altro. Perfetto, dimmi un nome secco di un allenatore in panchina se Spalletti dovesse purtroppo andare via. Non vedo altro che Spalletti. Allora andiamo a copia e incolla di questa stagione, non vuole toccare niente, né allenatore né riserve, niente. La partita ci sei un po' rimasto male per questo 2-2? Purtroppo ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca, però è stata una bella esperienza lo stesso, è quello che conta. L'importante è l'esperienza, io ti ringrazio, grazie mille per questo intervento. Prego, fa Ciao caldo. a tutti, buonasera, sì, sono Vincenzo, forza Napoli sempre. Vincenzo. Ovunque, dovunque, forza Napoli. Vincenzo, se ti dovessi dire, grazie. Se pure rotta non fa niente, la aggiustiamo, è pane quotidiano. Allora, se ti dovessi dire, non ti preoccupare, qualcuno si diverte così e lo facciamo divertire, sei troppo gentile, grazie mille. Se ti dovessi dire, come si rinforza questo Napoli? Come lo possiamo rinforzare? Secondo me sicuramente l'arma migliore sarà che rimanerà Spalletti alla panchina, sicuramente, speriamo. È un acquisto perché Kim se va via in difesa ci hanno coperto. Se va via Kim in difesa non c'è. Io ti voglio fare una domanda, stamattina è arrivata la notizia, un possibile ritorno di Koulibaly, sembra voglia ritornare. Sì. Tu saresti favorevole eventualmente? Ma una coppia Koulibaly-Kim ce la vedrei per la Champions League. È una coppia Koulibaly-Rachmani invece? No, Rachmani è un buon giocatore, tutto a posto, ok, però quest'anno ha fatto la differenza Kim in difesa. Non ce ne vuole, è il maestro Mario Rui che io lo amo, è la vita mia. Però un acquisto De Laurentiis, fate l'acquisto e possiamo forse arrivare dopo i quarti, cioè la Champions League. Però dai, ci dobbiamo fidare perché quest'estate non ci siamo fidati. Mi raccomando Spalletti, non andare via perché sennò stiamo inguaiati. Grazie a te. Ciao, come ti chiami? Damiano, vengo da Teano, Campania. Ok, allora Damiano, sto facendo un po' di queste domande. Bologna-Napoli, se ti aspettavi questo risultato o immaginavi una vittoria con il record di punti, Spalletti e calciomercato, come rinforzare questa squadra? Vai con la carrellata. Allora, riguardando la partita, ormai quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Era un sogno che aspettavamo da tanti anni, ci può stare un calo soprattutto psicologico, ma
diciamo, siamo andati al dunque, al sogno che tutti volevamo realizzare. Parlando di Spalletti è tutto il rebus, però quel che succede succede, la vita va avanti, bisogna amare la maglia e lottare anno dopo anno, perché ogni anno, come ha detto Giuntoli, si sente chi va via e chi resta. Ma il Napoli resta sempre Il forte. Napoli è in una fase di crescita e resterà sempre forte. E se eventualmente dovesse andare via Spalletti, che nome ti piacerebbe in panchina? Ma per quelli che abbiamo sentiti non sono male, però diciamo chi viene, può essere anche mio fratello, che bisogna portare il Napoli sempre più in alto. Per quanto riguarda il calciomercato, come rinforzeresti una zona del campo in particolare dove magari dici ok, qui serve un rinforzo? Allora, in base alle uscite, se Kim andrà via dobbiamo rinforzare per forza la difesa. È un centrocampo e penso l'attacco, a parte sul lato destro, non dovrebbero esserci problemi. Non servono troppi innesti, perché comunque questa è la squadra campione d'Italia ed è la squadra che ha dominato, stracciato un campionato. Ciò che sarebbe importante sarebbe trattenere Spalletti e il blocco, più aggiungendoci qualcosina. Certo, dovesse andare via Spalletti, lì è un attimo da rivedere, ma il Napoli, come ci siamo detti, comunque resterà forte e comunque partirà ai nastri di partenza il prossimo anno. Qualcuno sta già facendo le griglie, non lo vedo in Champions, non lo vedo. Diciamo che con queste griglie abbiamo visto un po' che lasciano veramente il tempo che trovano. Il Napoli era, credo, sesto nella griglia l'ultima, quindi Noi va siamo benissimo. abituati a parlare prima di assaggiare. No, ma pure in Assaggiamo, generale, dopo pure va- proprio in generale in Italia, per quanto riguarda il calcio, no? Nessuno si aspettava quest'anno lo scudetto ed è arrivato. Bene, bene, Bisogna bene. lottare anno dopo anno, forza Napoli sempre. Grazie mille Damiano, grazie mille per questo intervento piacevole. E siamo agli sgoccioli, perché ormai vediamo come ci siano ancora tanti tifosi, sono però in uscita, sono pronti per andare via. Chi non è munito, un saluto a Manuel Guardasole, mi dicono. Manuel Guardasole lo salutiamo da Emiliano, mi dicono da dietro la telecamera, quindi salutiamo anche il grande Manuel e dicevo siamo agli sgoccioli, perché ci sono i tifosi del Napoli che sono negli autobus, ne sono almeno 5, io ne vedo almeno 5, sono pieni di tifosi del Napoli, tutti i tifosi azzurri. Paura, si può dire. Siamo Assolutamente, troppo forti, li abbiamo fatti proprio rabbrividire. Il Milan quest'anno. è fortunato, è stato quest'anno in Champions. Se avessero giocato, dico io, in qualsiasi altro mese dell'anno non sarebbe andata come è Non andata. mai quella partita, non la perdonavo. Sei d'accordo? Secondo me sì. Infatti c'è un po' di rammarico vedere l'Inter con... Hanno pescato proprio il momento giusto, la settimana giusta e il unico periodo in cui il Napoli stava un attimo in affanno. Perfetto quest'anno il Napoli. Solo quel momento lì, ma comunque siamo sempre qua. È vero, cosa serve per rinforzare questo Napoli? E ti lascio andare. Così. Qualche zona del campo che rinforzeresti? Ma io... Olivera. Ma il resto comunque... A sinistra. Sì. Grazie mille, buon rientro. Stanno partendo gli autobus con i tifosi del Napoli. Ciao mostro, dai! Con i tifosi del Napoli che verranno scortati alla stazione, tutti i tifosi che non sono automuniti e che devono ripartire nell'immediato, che non sono residenti qui. Si è creato un cordone di polizia abbastanza nutrito proprio per evitare qualsiasi tipo di confronto, di problema. Noi abbiamo aperto la diretta con quella denuncia del tifoso che purtroppo ha vissuto un episodio spiacevole. Noi abbiamo anche denunciato, raccontato un po' di situazioni che si sono venute a creare in campo, sugli spalti. Purtroppo non bisogna generalizzare, ma bisogna comunque evidenziare, soprattutto quando poi dall'altra parte c'è un popolo che qualsiasi cosa accada, anche una minima scintilla, sembra che divampi un incendio. Vittorio, se mi puoi chiamare il tifoso lì che prima voleva intervenire e che non... nel frattempo parte anche il secondo pullman, secondo anche da Vittorio.
c'è un simpaticissimo tifoso del Napoli che distribuisce bibite qui all'esterno, che fa un giochino di prestigio che ci vorrebbe mostrare, ma c'è bisogno di un acquirente perché Vittorio Bernardo è un po' col braccino, non vuole spendere questo 5 euro per una bibita, Nel frattempo appunto Vittorio, inquadriamo magari anche un pochino più i pullman per mostrare come stiano andando via, e siamo agli sgoccioli, quindi direi a Ciro Novellino di entrare in collegamento in modo da scambiare due chiacchiere e poi andiamo via, considerando che abbiamo tante cose da fare sempre per Calcio Napoli 24. Allora, nel frattempo vediamo se ci sono anche aggiornamenti per quanto riguarda Calcio Napoli 24, con le parole, le dichiarazioni di Spalletti in conferenza. Spero che Kim resti al Napoli, è il più forte del campionato, quindi c'è una benedizione importante del mister, che in realtà credo l'abbia già detto, che Kim è il più importante del campionato, e per quanto abbiamo visto questa stagione francamente come dargli torto. Devo ringraziare i giocatori, non gioco per il record di punti ma per dare gioie ai tifosi, quindi replica così per quanto riguarda il fatto che sia sfumato il record di punti, perché il Napoli è a 87 punti, lì dove dovesse vincere con la Sampdoria chiuderebbe a 90, meno di quell'annata straordinaria con Maurizio Sarri, però questa volta comunque sufficienti per vincere lo scudetto. E dobbiamo dire che il Napoli, se non ha superato questo dato, è perché ha vinto lo scudetto matematicamente a Udine, ma in realtà verosimilmente da marzo, come dicevo durante la diretta, quindi vuoi o non vuoi a un certo punto scarichi la tensione, molli la presa, perché sono comunque dei ragazzi, non sono dei cyborg, e quindi ci sta avere la testa un po' altrove a un certo punto, ma soprattutto la stanchezza fisica ma anche mentale che si fa sentire al di là di avere la testa altrove. Quindi ecco Ciro. Eccoci Pasquale, allora Napoli che... Hai visto quanti fanno in diretta per te? Ho visto Pasquale, ho visto, tra l'altro c'era anche Giacomo Ricciardi, presidente del club Napoli Bergamo Azzurra, con te. Sì, chiunque, Ciro Novellino, potresti candidarti, Ciro, con tutti questi consensi. Dici, potrei fare il sindaco di che? Il sindaco dei club potrei fare io. Oddio, potresti fare tante cose perché hai tanti consensi, lascio a te la decisione. Ecco, allora Pasquale, Napoli... Mi venivano in mente alcune cose, poi le approfondiamo in redazione. Monello, discolo. Diciamo, torniamo alla partita, che è meglio. Victor Osimhen, doppietta, ormai è prossimo a vincere il titolo di capocannoniere, no? Ce l'ha fatta. Sì, manca un'ultimissima giornata, lo stacco è di 2 reti se non sbaglio, giusto? 4 gol. No, di 4, sì, perché era 21-23 prima. Esatto, adesso diventa 21-25 e praticamente ce l'ha fatta, perché non credo, l'Inter l'ultimissima va a Torino contro i Granata, che hanno fatto una prestazione importante alla Spezia, ma non credo francamente che Lautaro cali addirittura un poker, sinceramente, mentre dall'altra parte Victor Osimhen può gonfiare la rete anche a Napoli contro la Sampdoria in una giornata, in una serata magica, e me lo auguro per ciò che rappresenterebbe e soprattutto per il suo conto in banca, che non ha bisogno di altri bonifici belli gonfi, però ricordiamo che se dovesse chiudere da capocannoniere, superare una certa soglia di gol che probabilmente ha anche già raggiunto, scatterebbe un bonus per lui, un bonus abbastanza ricco, mi dicono, come quello di Ciro Novellino in ottica dello scudetto. Pasquale, ben buono per il bonus scudetto per Victor Osimhen. Il bonus scudetto mi sa che è stato uguale per tutti. Più o meno le stesse cifre di Ciro Novellino. Il bonus scudetto è stato, credo, uguale per tutti. Quello che vorrei è che magari, visto che a lui non servono, magari Victor potrebbe fare, come si dice dalle nostre parti, una menata di coriandoli e dividerlo per tutti quanti noi, visto che a lui non servono.
Ma guarda, io ti dico una cosa, sono d'accordo con te, e per una questione di prossimità dovrebbe farla soprattutto a chi magari si avvicina di più al suo colore, quindi francamente potrei girare in diretta il mio IBAN, che no, non c'entra niente, però molto comodo. Non c'entra niente il Brasile con la Nigeria. Vabbè, cerchiamo la partita dell'Under 20 al mondiale, trovami qualche incrocio, trovami qualche aggancio, vabbè. non lo so. Non lo so, diventa complicato. Pasquale, ovviamente ti voglio ringraziare per l'ottimo lavoro, tra l'altro credo che quella sciarpa ce la porteremo dietro per parecchio tempo, è stata a lungo alle tue spalle, abbiamo ovviamente fatto le foto di rito e quindi sarà ovviamente un qualcosa che entrerà negli annali di Calcio Napoli 24. Vero Ciro, queste immagini, quello che abbiamo vissuto, probabilmente ce ne renderemo conto solo un giorno, quando ormai sarà già andato. Siamo in chiusura, se volete fare un saluto, prego. Ciao. È un Forza Napoli, ce l'affanno, Forza Napoli. Ce l'affanno, da dove corre? Un po' emozionata. Mi dicono è l'affanno, da dove corri? Mi dicono dallo studio. Da laggiù. Ciro, guarda, se tu facessi da laggiù fin qui arriveresti senza parole, saresti steso a terra, quindi la giustifichiamo e la ringraziamo per questo saluto in chiusura. E allora, Ciro, ti dicevo, e poi veramente concludo che io e Vittorio dobbiamo scappare. Avete da mangiare sicuro. È stata un'annata unica. È stata un'annata unica, abbiamo prenotato il ristorante alle 6 meno un quarto di sera, è stata un'annata unica, abbiamo raccontato, abbiamo mostrato delle immagini che saranno veramente dannali e ce ne renderemo conto, presumo, più avanti quando passerà un pochino la sbornia, quando passerà l'emozione e quando magari torneremo anche un po' alla normalità, immagino al prossimo campionato, con tutto ancora da giocare, lì diremo, caspita, lo abbiamo realmente vissuto, raccontato e mostrato e siamo veramente fortunati, siamo fortunati, esatto. 2 messaggi, ti leggo e ti saluto così. Allora, sì, Lina Vernaccia, Vittorio, vieni. Pasquale cerca la sciarpa, Federica Spinelli dice, okay. Ciro Novelli, togli quella grafica che hai dietro di te e metti la foto della sciarpa. Quindi stasera tutti a caccia. Ok. Io ho fatto un regalo alle tifose in diretta, guardate che bella visione alla mia destra. Stiamo avendo Vittorio un picco Bernardo, di ascolti in questo momento. Sì, un picco di ascolti e un picco anche di ormoni, mi sa, perché qui le donne con lui impazziscono, almeno dal vivo. E allora Ciro, lo volevo mostrare perché lui sta sempre dietro la telecamera, fa tutte le trasferte d'Italia, fa veramente come fa il coro di Maradona, cioè mi ha fatto un pallavi e lui si fa quel tanto veramente, molto più di noi giornalisti molto probabilmente, quindi era doveroso anche salutare Vittorio e ringraziarlo. Vittorio, un Forza Napoli. Grazie a voi e Forza Napoli. Grande, un ringraziamento. Andiamo a mangiare alle 6 meno un quarto. Bravissimo, buon appetito a loro. Un ringraziamento ovviamente per l'ottimo lavoro svolto a Pasquale Cacciola e a Vittorio Bernardo. Ciao, un saluto a te e anche Emanuele Bernardo che sta da te e che mi supporta e sopporta su WhatsApp. Soprattutto sopporta. Veramente soprattutto. Ciao Paghi. Ciao. Allora, andiamo a vedere. Allora, Federica Spinelli dice: ma Bernardo vede senza maschera, cara Federica, lui è Vittorio Bernardo, Emanuele Bernardo invece è qui in cabina di regia e lui è Vittorio Bernardo in cabina di regia, Emanuele Bernardo in cabina di regia, tutto attaccato. Allora, andiamo a vedere un po' di messaggi, anzi andiamo a leggere le pagelle del nostro Claudio Russo. Osimhen cannoniere virtuale d'Italia, pagelle, Gollini, voto 6, 3 partite 0 gol subiti, alla quarta è impegnato, sì, ma non rischia fino alla ribattuta a rete di Ferguson, respinta così, e alla testata di De Silvestri nel finale c'è su un tentativo da fuori. Berezinski, voto 7. Ci tiene a lasciare una buona impressione della sua avventura in azzurro sin dall'inizio, il 25esimo buona difesa Arcigna, poi recupera palla, avanza senza problemi, serve l'assist per il raddoppio di Osimhen e nel finale gran diagonale per chiudere su Sansone e lo mette in offside a tempo scaduto. Rachmani, voto 5,5 fresco di rinnovo, poco cattivo su Barrow in chiusura a metà primo tempo, poi gestisce forse, lascia qualche metro di troppo ad Arnautovic al 51esimo, si fa ammonire dopo aver perso
possesso palla a seguito di 35 metri di corsa. Kim Min-jae voto 6, in attesa di capire se guiderà la tournée in Corea del Sud fianco a fianco con Arnautovic, dandogli spazi minimi o quantomeno rendendolo non troppo pericoloso. Salterà la Sampdoria, chissà se lo rivedremo. Juan Jesus voto senza voto, 79esimo è il minuto nel quale è entrato, contesta nel finale il tentativo di Zirce. Mattias Olivera, voto 5,5, diagonale buona al 33esimo, il Bologna lo impegna molto con Abischer e lui resta basso, non sbagliando un passaggio e giocandosi ogni duello. Si dimentica Ferguson sul gol, però così come viene sovrastato da De Silvestri, venendo però trattenuto. Anch'essa, voto 6, ci prova dalla distanza, Skorupski risponde presente, riesce a chiudere su Dominguez il tanto che basta per chiudergli lo specchio, buono il dribbling su Dominguez, non molla. Lobotka, voto 6, si muove lì dove serve del pressing, anche senza la massima intensità per infastidire il gioco avversario, duetta con Zilischi in avvio di secondo tempo, ma il pallone è lungo per Osimhen. Zilischi voto 6, dovrebbe far ridere la scena in cui Kvaratskhelia subisce fallo e lo travolge di conseguenza, molto meglio però quando va in pressing su Skorupski e lo induce all'errore. Esce con qualità all'inizio della ripresa. 86esimo Gaetano senza voto, Zerbin 6, con il Monza non formì una grande prova, oggi si fa vedere al 10° quando sfida Cambiaso arrivando sul fondo, la voglia non manca, preciso al 28esimo in difesa, impegna Skorupski al 33esimo, Zedatka senza voto, 11 minuti per lui più recupero, Osimhen 7, imperversa in area di rigore come un falco, ringraziando Skorupski per il regalino, può essere sempre un pericolo, al 33esimo impegna il polacco e lo chiama alla reazione distinto al 53esimo, è solo un antipasso del raddoppio. 66esimo Simeone senza voto, Kvaratskhelia invece 6,5, non se ne fa problemi quando il Bologna affolla la sua zona. Ancora Posch lo soffre, lui serve i compagni del tridente offensivo quando può, tunnel al difensore, tiro potente che esce di poco. 66esimo Raspadori senza voto, Spalletti voto 6, obiettivo record di punti per raggiungere un altro tatuaggio ad una stagione indimenticabile. Anche Skorupski onora il Napoli ed il suo pressing regalando il pallone che sblocca il risultato. Poteva essere una partita bruttina visto il caldo, in realtà il Napoli tiene botta a fronte di un Bologna interessante e ben messo. Nella ripresa i Felsinei però hanno più voglia, dallo 0-2 in poi ci sono solo loro in campo, sfuma il record di punti, quindi l'unico tema adesso da tenere in considerazione è il futuro. Queste appunto sono le pagelle del nostro Claudio Russo. Andiamo a vedere Kim, lo sapete, diffidato, salterà l'ultima partita, quella della festa scudetto con la Sampdoria, è stato ammonito, record di punti, non potrà Spalletti superare Maurizio Sarri, sfuma quindi tutto a Bologna. Andiamo a vedere però le dichiarazioni, prima la nota della SSC Napoli, celebrata la giornata di Osimhen, versione speciale numero 100, stagione che resterà nella storia. Andiamo a vedere il dettaglio appunto della nota ufficiale del club. L'uomo mascherato esce in versione speciale numero 100 e festeggia con un albo da collezione la doppietta d'autore. Victor raggiunge il traguardo della 100ª partita con la maglia del Napoli, si regala 2 gol con i quali vola ancora più su nella classifica dei bomber del campionato. La prima rete è una sequenza da pace, pallone strappato in aria e destro di giustezza, la seconda è una prodezza da attaccante di razza, sterzata rapida e destro in diagonale fulminante. Il Bologna nell'ultima mezz'ora la rimette dentro, risale fino al pareggio, ma in copertina resta la V fiammeggiante di Victor, il dominatore dell'area, il frontman dei centravanti in una stagione che resterà nella storia. Adesso c'è la festa finale il 4 giugno per Napoli-Sampdoria, i campioni d'Italia sfilano ancora con onore e gloria nell'abbraccio immenso del Maradona. Quindi è questo appunto il commento della SSC Napoli, le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Cominciamo da ecco qui, da Zon. Spalletti: non commento le parole di De Laurentiis, penso solo alla festa. Napoli mi restano tante cose, Osimhen farà bene ovunque andrà.
Queste le parole di Luciano Spalletti. Quando il pallino ce l'hanno gli altri poi diventa più difficile per quella che è la qualità della mia squadra. Chiedevo un gioco più pulito, abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita ed invece c'è stato il ritorno del Bologna, che è un'ottima squadra allenata benissimo. Su Kvaratskhelia, più lo vedo e più mi piace, è fortissimo, ma quando gli altri ci pressano diviene più difficile portarlo dalle punte esterne. C'è bisogno di dare una mano e accorciate per poi andare su Osimhen. Gli chiedevo di venire alle gare di più perché lui sa prendere il pallone sui piedi e prendere in mano la situazione. Cosa mi resta degli ultimi 2 anni a Napoli? Mi rimangono tantissime cose, un po' di tutto. Per costruire un campionato come questo ci vuole la partecipazione di tutte le componenti, siamo stati tutti bravissimi. Il sentimento della città per il calcio è quello che fa la differenza. Ti fa sollevare quando sei depresso e ti basta incontrare la gente per strada e tutto diventa più facile. Sul tatuaggio è un prurito che si sente addosso, si guarda cosa c'è sotto e non me lo immaginavo. Sono contento di averlo portato in superficie, è una cosa normale. Valentino, il tatuatore, è bravo e mi ha insegnato. Magari ci sarà anche un seguito e farò tutto il braccio, ride. Sulle parole di De Laurentiis, stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo. Non commento le parole del Presidente, sono organizzato mentalmente nel festeggiare con il popolo e i miei calciatori che meritano tutto il meglio possibile. Anche oggi, per questo motivo, hanno fatto una grande partita. Su Osimhen si comincia a lavorare in un certo modo e si individuano le caratteristiche per trovare le strade per seguirli bene. Lui è bravo a campo aperto e di testa, è un calciatore fortissimo e lo sarà in qualsiasi squadra possa andare a giocare. Soprattutto è un bravo ragazzo, eccezionale con i compagni, con i criteri del calciatore forte che leva le beghe e risolve le situazioni della squadra. Ha ancora tanto da imparare e lo sa, diventerà ancora di più un top player. Ha parlato anche in conferenza stampa e dice: spero che Kim resti a Napoli, è il più forte del campionato, devo ringraziare i giocatori, non gioco per il record di punti ma per dare gioia ai tifosi. Osimhen ha grandissime qualità, diventerà uno dei più forti in assoluto. Raspadori volevo spostarlo sulla fascia e per questo non è partito dall'inizio. Indietro non si può tornare. Se levi Anghissà poi devi trovare un altro con le sue qualità. È un giocatore che ci mette forza, tecnica, qualità, è un giocatore forte che anche con i festeggiamenti è riuscito a fare una partita di grande qualità. Gioco per fare un bel calcio e per dare soddisfazione ai nostri tifosi, con i risultati e non per i record di punti. Kim spero resti a giocare ancora a Napoli perché ha una forza incredibile. A lui arriva l'allert sul telefonino che c'è la palla nei suoi paraggi e aggredisce tutti. Ha iniziato a sentire dei problemi a polpaccio, non volevo farlo fare male. Kim è sicuramente il più forte nel suo ruolo di questo campionato. Oggi abbiamo fatto dei cambi obbligati. Dice, Di Lorenzo aveva un affaticamento, ho sfruttato queste situazioni per cambiare qualcosa, mi è bastato questo obbligo che ho ricevuto da alcune circostanze, potevamo far girare meglio la palla in alcuni momenti, il record è aver vinto il campionato a 5 dalla fine, con grandi squadre che hanno quei nomi, mi basta questo, sono contento di questo. Tutti ci mettono in difficoltà se non facciamo il nostro calcio, il Bologna è una squadra che cerca spazi e possesso palla, oggi a Zelinski ho detto che deve fare un gol da fuori area, perché in allenamento fa dei gol incredibili e ci strappiamo la pelle dalle mani per applaudire, ne ha fatti pochi, le vittorie fuori casa spesso ci hanno messo mano Osimhen che è un leone a sfruttare quegli spazi, da fuori possono segnare anche Elmas, Kvaratskhelia, Dombele e tanti altri, è come andare a cercare il pelo nell'uovo. Abbiamo numeri importanti, una stagione splendida, bisogna ringraziare i calciatori, io anche ne ho fatti pochi da fuori e dentro l'area, dice Luciano Spalletti. Andiamo a leggere le dichiarazioni prima da Zon e poi conferenza stampa anche di Thiago Motta. Da Zon, Napoli è abituato a dominare, potevamo anche vincerla, poi parla del futuro. L'atteggiamento nella fase di possesso è cambiato, noi siamo una squadra che deve giocare, il Napoli è abituato a dominare l'avversario, abbiamo cercato di metterli più scomodi e nel secondo tempo abbiamo provato ad avere di più il controllo del possesso. I ragazzi sono stati bravi a reagire, è normale essere in difficoltà all'inizio contro una squadra come il Napoli, è un pareggio importante contro una squadra forte, alla fine potevamo pure vincerla, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio prendendo il possesso, il Napoli è coraggioso, è un calciatore come Kim che può arrivare fino al limite dell'area nostra, chi è subentrato ha dato freschezza e il proprio contributo. È stata una bellissima partita da vedere anche per il pubblico, sono contento ma resta il dispiacere perché alla fine potevamo davvero riuscire a vincerla. Sul futuro dice:
Questa squadra può migliorare, i ragazzi lo hanno dimostrato in tutta la stagione, anche andando oltre le difficoltà di quello che è accaduto. Sono giocatori disponibili che vogliono lavorare, il gruppo è solido e questo è il messaggio che vogliono gli allenatori. Noi cerchiamo sempre il risultato, ma sono contento oggi anche per l'atteggiamento, perché è questo il modo giusto. Tiago Motta ha parlato anche in conferenza stampa. Futuro al Napoli, penso solo al presente, vedremo le cose da migliorare per tutti, meritavamo di vincere noi, dice in conferenza stampa. Non siamo noi ad aver fermato il Napoli, sono loro ad aver fermato noi perché meritavamo di vincere. Sono arrivati degli errori individuali che esistono ed esisteranno sempre nel calcio. Sono felice che però dopo l'errore abbiamo reagito al meglio, tutti hanno giocato secondo le nostre idee contro il Napoli, che è una squadra fortissima, e l'abbiamo messa in difficoltà. È così che puoi giocare contro una squadra forte come il Napoli. Non penso al mio nome accostato alla panchina del Napoli, il mio presente è Bologna, questa partita è andare a casa e riposare per andare a vedere le altre partite. Vorrei avere le mie bambine con me e la festa e la famiglia, ma non è possibile, il futuro e il resto non conta adesso. Oggi tanti giocatori sono entrati bene, hanno fatto un buon gioco e gol, siamo un gruppo fantastico, il presidente è contento di quello che ha visto in campo fino ad oggi. È normale essere giudicati per il risultato, ma vedere come hanno giocato questi ragazzi durante la stagione è fantastico. Benissimo che possiamo giocarci ancora tutto all'ultima partita. Questo lavoro che i ragazzi stanno facendo viene da tutti i giorni di allenamento, perché abbiamo tante difficoltà. Noi siamo lontani dalla perfezione, ma il lavoro e l'impegno c'è sempre al massimo e per questo ci troviamo in questa situazione. L'obiettivo era salvarsi, ma c'erano i margini per lavorare a provare a dare sempre tutto per ottenere il meglio. Grazie ai ragazzi per l'ottimo lavoro fatto fino ad oggi, possiamo fare qualcosa di straordinario. Le critiche costruttive senza nessun interesse dietro sono quelle giuste e fanno riflettere per migliorarsi. Quando c'è interesse dietro non mi toccano assolutamente. Quindi queste le parole di Tiago Motta, che ha parlato appunto anche in conferenza stampa. Andiamo a vedere se ci sono altre dichiarazioni. C'è un traguardo che mi fa enormemente piacere: il Napoli femminile è in Serie A. Grandissimo traguardo per le azzurre, dopo lo scudetto appunto del Napoli anche la squadra femminile guadagna e conquista un grandissimo traguardo, quello della promozione in Serie A. E io sono particolarmente felice perché al timone, quantomeno della comunicazione di questa società, c'è il mio amico Gianluca Monti, che ovviamente abbraccio tantissimo, che è il responsabile della comunicazione del Napoli femminile, così come anche del Sorrento Calcio. Lo abbraccio tanto, periodo di festa per lui, sono davvero particolarmente contento. E tra l'altro lo scorso anno con il Napoli femminile abbiamo anche fatto un ritiro insieme, perché in pratica erano nella stessa struttura occupata da noi della Juve Stabia, e quindi sono particolarmente contento. Sono particolarmente contento. Andiamo a vedere qualche altra dichiarazione. Andiamo a vedere se ci sono dichiarazioni. Bologna, De Silvestri ha parlato ai microfoni di DAZN. Eccolo qua: gol me lo sono goduto, dice De Silvestri, lo dedico a Mihajlovic, e poi parla anche del futuro. Allora andiamo a vedere, poi voglio recuperare un po' di messaggi. Anzi, facciamo così, comincio adesso, perché per esempio Federica Spinelli dice: Ciro, tu lo sai se mettono i maxi schermi fuori dallo stadio? Da quello che sappiamo noi fuori dallo stadio no, però ce ne saranno 4 in giro per la città di Napoli, oltre ovviamente anche ad altre città, per esempio a Castellammare di Stabia ci sarà. Andiamo a vedere se ci sono anche altri messaggi.
Vediamo, parlano di altro, vabbè, stanno parlando di altri nostri amici, quindi leggiamo De Silvestri, andiamo a vedere De Silvestri, eccolo qui, il gol al Napoli, me lo sono goduto, mi godo il momento, sono contento di aver portato un punto alla squadra, dedico questo gol a Sinisa Mihajlovic, guardo verso l'alto, questo gol è per lui, il mio futuro, dice, ho 35 anni, mi piace stare nel gruppo, mi sento molto bene, quindi queste le parole invece di De Silvestri ai microfoni di DAZN. Andiamo a vedere qualche altra dichiarazione. Allora, dai social vi abbiamo mostrato lo striscione dei tifosi azzurri in sostegno dell'Emilia Romagna, è arrivata l'odiosa risposta dei tifosi del Bologna. Noi non siamo napoletani, ma meno male, io dico, lo ripeto sempre, meno male che non siete napoletani, perché è davvero allucinante. È davvero allucinante quello che si vede delle volte negli stadi d'Italia, perché i napoletani che arrivano lì e mostrano uno striscione di vicinanza e loro rispondono in quel modo, a me vengono proprio onestamente i brividi. Devo salutare Ateniese Gaetano e Mister Mascotto, che saluto ovviamente volentieri come sempre, però sono rimasto un pochino così, un pochino triste per quanto appunto visto Bologna, per quanto i tifosi del Bologna hanno fatto. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio, o meglio qualche altro, eccolo qua. Osimhen infrange un altro record personale in questa stagione, più gol che nelle precedenti due messe insieme. Lo riporta Opta Paolo. Osimhen ha segnato 24 gol nella stagione 22-23, tanti quanti ne ha realizzati nei precedenti due campionati con il Napoli, 10 nel 2021, 14 nel 21-22. Osimhen è il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match nella stagione 22-23, 9 volte. Zorro viene chiamato da Opta Paolo. Chiaretta Alfredo: Ciro, ma voi addetto ai lavori che siete più dentro le cose tra Spalletti e ADL, cosa è successo? Perché noi proprio non capiamo. Un abbraccio, Alfredo da Torino. Guarda Alfredo, secondo me se Luciano Spalletti ha deciso o deciderà, non lo sappiamo, di andare via, lo scopriremo a breve, lo ha fatto secondo me per due motivi, potrebbe essere, o per una mancanza di stimoli e si è reso conto di essere riuscito in un qualcosa di grande a Napoli e quindi per questo decide di andare via, oppure perché ha capito che De Laurentiis ha delle idee diverse. Però lo vediamo a breve che cosa accadrà. Alessio Ricciardi: allucinante Ciro che noi non abbiamo fatto cori contro i bolognesi e loro fanno cori contro di noi. Ma caro Alessio, ma purtroppo non è solo a Bologna, ma è dappertutto. Allora, tanto qui si discute anche su come ci si veste per uscire più tardi. Allora, vediamo. Enrico Perrelli: signori, si nasce, non si diventa. Salvatore Di Biase: ciao, mi saluti, peccato per i 92 punti, ma forza Napoli sempre. Ciao caro Salvatore Di Biase. Allora, poi andiamo a vedere altri messaggi. Vediamo. Grazie Massimo, grazie mille del tuo messaggio, mi fa sempre enormemente piacere. Voglio andare a vedere se ci sono altre notizie o comunque nell'eventualità chiedo conferma ad Emanuele se ci avviamo verso la chiusura. A questo punto
perché non vedo altre notizie. Spalletti su Kim dice: spero resti a giocare al Napoli, il più forte centrale del campionato. Gioco per fare un bel calcio, per dare soddisfazione ai nostri tifosi con i risultati e non per i record di punti. Kim spero resti a giocare ancora a Napoli perché ha una forza incredibile. A lui arriva l'alert sul telefonino che c'è la palla nei suoi paraggi e aggredisce tutti. Oggi ha iniziato a sentire dei problemi a polpaccio, non volevo rischiarlo e quindi Kim è sicuramente il più forte nel suo ruolo di questo campionato. Quindi queste sono le dichiarazioni di Luciano Spalletti su Kim Min-jae. Allora, Alessio Ricciardi domanda per Ciro. Quale domanda? Mariano Numitone, piccolo errore per te Ciro, buonasera, Osimhen ha segnato non 25, 24 gol. È vero, me ne sono accorto mentre leggevo la statistica precedente di aver detto 25, invece sono ovviamente 24. Allora, vediamo un po'. Ciro, che ne pensi dei cambi? Dice Alessio Ricciardi. Guarda Alessio, ti dico la verità, per me è giusto che abbia giocato Zedatka, che sia entrato Raspadori, che sia entrato Simeone, che sia entrato Juan Jesus. A questo punto non fa differenza, c'era l'obiettivo dei 92 punti, però se stai vincendo 2-0, io credo che il ragionamento è stato quello, stiamo vincendo 2-0 e quindi si è deciso di fare qualche cambio. Però per esempio anche il fatto che abbia tolto Zerbin e messo Zedatka in quel ruolo e non fatto giocare due ragazzi, questo dimostra che comunque in partita il Napoli c'era. Però poi è arrivato il pareggio e purtroppo è andata così. Massimo Traiocchi dice: Salvatore, sono concordo per i 92 punti, li faremo il prossimo anno. Allora, poi vediamo. Federica Spinelli giustamente dice: non ho capito, Spalletti spera che Kim rimanga e lui se ne va. È sempre più intricante questa cosa. Ciro, puoi chiedere ad Anna se ha la processione? Vabbè. Vabbè. Drugo ha fatto chirichetta, fenomeno, grande Drugo. Allora, no vabbè, questa è bellissima. Allora, Alice è a casa a studiare, sì, raccontalo a qualche altro, parla con Anna, si divertono comunque, parlottano tra di loro. Andiamo a vedere. Berezinski ha parlato ai microfoni di Sky: ringrazio Spalletti, nel Napoli giocano dei fenomeni, sul futuro in azzurro. Allora, per noi, dice Berezinski, era importante giocare per il record. Purtroppo abbiamo pareggiato, ma c'è ancora l'ultima da giocare e sarà bello giocare al Maradona. Futuro, vedremo ancora, manca ancora una partita, poi decideremo. Spalletti è un periodo bellissimo e tutta la città è felice. Queste ultime settimane sono state belle anche per me, perché ho trovato un po' di spazio. Questo è un gruppo meraviglioso. Sono tutti fenomeni. Spalletti lo ringrazio, lo scudetto lo abbiamo vinto per il lavoro sempre fatto. Sampdoria, spero si possa salvare questo club, si vede che anche in campo la situazione pesa. Speriamo bene, la prossima sarà una partita speciale per me, ma lo sarà ovviamente anche per Zanoli, che tornerà al Maradona. Anche lui è campione d'Italia, avendo giocato metà stagione a Napoli prima del passaggio alla Sampdoria. Festeggerà appunto al Maradona, anche se lui purtroppo però con la Sampdoria è retrocesso, quindi diciamo che ha il cuore un po' diviso a metà in quella circostanza. Allora vediamo. Chiaretta Alfredo dice: Ciro, venerdì scendiamo a Napoli, ci sarete a Piazza del Plebiscito? Io venerdì sarò qui in studio a registrare e a mandare in onda, ovviamente in diretta, ovviamente i programmi insieme al nostro Emanuele Bernardo. Ci sarà CN24 Live, ci sarà ovviamente Scugnizzeria, ci sarà ovviamente anche Recap, quindi noi saremo qui a faticare. Ancora, quando escono i biglietti per Napoli-Samp? Enrico Perrelli: domani dovrebbero uscire. Alice se la ride, dice: giuro Ciro, non ci credo.
Alessio Ricciardi, Vincenza Palli della Juve in B, non lo so a cosa fanno riferimento, comunque ok, vabbè, comunque allora, quindi questi sono i messaggi. Siamo in chiusura, io ovviamente voglio ringraziare tutti quanti voi che ci avete seguito, tutti quelli che ci hanno seguito al canale 79 del Digitale Terrestre, nonché anche quelli che ci hanno seguito ovviamente sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi sempre in tanti, like sempre alla nostra diretta, attivate la campanellina per avere le notizie in anteprima. Un ringraziamento a Pasquale Cacciola e a Vittorio Bernardo dallo stadio Dallara. Un ringraziamento ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Da Ciro Novellino è tutto. Appuntamento alla prossima, ciao!